Buonasera a tutti, buonasera a tutto il Consiglio Comunale, al pubblico in sala e ai telespettatori che ci vedono dalla tenda TV. Dichiaro quindi aperta la seduta del Consiglio Comunale di giovedì 21 novembre. Passo la parola al segretario per l'appello. Beato Antonio, Bagliana Mirella, Casagrande Andrea, Daregia Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbaro, Dus Marco, Dus non c'è, Arriva in ritardo. Gomiero Maurizio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Varaschin Gianni. Un assente. Allora, siccome c'è una comunicazione dell'assessore Uliana che ancora non c'è, se volete, come aveva proposto il consigliere De Antoni, possiamo prima passare all'esposizione del piano delle barriere architettoniche, PEBA, e poi fare le comunicazioni come secondo punto, senza che riunisca la conferenza dei capigruppo, se quelli che erano in conferenza mi danno un cenno, se è possibile, ok? Tutti ok? Va bene. Allora, oggi ci sarà la presentazione del piano di eliminazione barriere architettoniche da parte dell'architetto Scarpa e dell'urbanista Druil, dello studio Scarpa e Druil di Porto Gruaro. Chiedo ai professionisti di entrare per fare l'esposizione, che durerà all'incirca 15 minuti. Perché me resta acceso? Sì, era preso. Perché me resta acceso? Ah Paolo, perché me resta acceso sto qua? Per registrare. D'accordo. Buonasera, sono l'architetto Aldo Scarpa e l'urbanista Muriel Druil, che siamo stati incaricati di redigere il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Allora, la cronologia, ci hanno dato 15 minuti di tempo, avevamo previsto mezz'ora, vabbè, cerchiamo di condensare, eventualmente ci auguriamo che ci siano delle domande, perché come vedete la cronologia è questa: in febbraio c'è stata la gara, abbiamo partecipato, quindi abbiamo vinto, il 21 marzo ci è stato affidato l'incarico. E sono stati 3 mesi di lavoro molto, molto intenso, abbiamo consegnato il piano, nel frattempo ci sono state le elezioni, quindi con la nuova amministrazione. Il 30 settembre scadeva il finanziamento, perché questo è stato un piano con il 50% finanziato dalla Regione. Non sappiamo se il Comune sia riuscito ad attingere o meno al finanziamento, però la tempistica che avevamo avuto solitamente è un piano abbastanza complesso e prevede anche un tempo maggiore per la redazione, perché prevede anche un coinvolgimento, una partecipazione molto intensa. Però c'era questa scadenza, per cui abbiamo dovuto consegnarlo appunto a luglio per riuscire ad avere il finanziamento. Il finanziamento prevedeva che ci fosse l'adozione e l'approvazione. Settimana scorsa l'architetto Antoniazzi mi ha chiamato per dirmi di venire a presentare il piano, perché appunto deve essere, e ci auguriamo quindi che noi, pur avendo appunto chiuso il lavoro, che comunque siamo ovviamente presenti per aiutare i prossimi step, che ci auguriamo siano appunto l'adozione e la successiva approvazione. Una velocissima premessa: qual è la normativa di riferimento? È dal 1986 che sono previsti il PEBA, inizialmente per gli edifici, quindi PEBA vuol dire piano eliminazione barriere architettoniche. Nel 92 è stato previsto anche l'estensione dagli edifici agli spazi pubblici. Sono passati molti anni, ma molti comuni sono purtroppo inadempienti, perché comunque la norma non prevede né sanzioni né tempistica, quindi in molti comuni questo piano, che è obbligatorio, è comunque assente e disatteso.
La Regione Veneto prevede anche obbligatoriamente che il 10% degli oneri derivanti da contributi di costruzione, sanzioni in materia edilizia, paesaggistica e urbanistica vengano destinati a interventi di eliminazione barriere architettoniche. Quindi la Regione Veneto ha previsto anche a livello normativo che ci sia il motore anche per far funzionare queste previsioni del piano. Ovviamente chi sono i destinatari? Sicuramente cittadini disabili, non c'è solo la disabilità motoria, adesso ci sono anche altre forme di disabilità che sono quella sensoriale, quella cognitiva, si fa riferimento comunque alla Costituzione, articolo 3, in cui tutti i cittadini a pari dignità sociale sono uguali davanti alla legge, quindi è un piano per agevolare l'accesso appunto agli edifici, agli spazi urbani, quindi dare a tutti quanti uguali possibilità. Sì, cittadini disabili, ma anche tutti i cittadini che camminano, perché pensare di eliminare le barriere architettoniche negli spazi pubblici vuol dire anche aiutare tutti gli altri cittadini con diverse abilità. Pensiamo appunto ai bambini, agli anziani che sono sempre più in aumento, piuttosto che anche forme di disabilità in cui tutti noi nella vita prima o poi ci troviamo a che fare, anche magari temporaneamente. Ecco, alcune indicazioni sulla demografia, l'indice di vecchiaia, contestualizzando il PEBA vediamo che l'indice di vecchiaia è molto alto. Ecco, il comune col più alto tasso di invecchiamento della provincia e per contro con il più basso tasso di natalità. Quindi ecco, alto numero di anziani e quindi maggior necessità di investire, intervenire per rendere più facilmente accessibili i nostri edifici, gli spazi pubblici. Segnaliamo anche che Vittorio Veneto ha molte funzioni sovracomunali in materia di sanità, educazione, accoglienza degli anziani e delle persone disabili. Velocemente, cosa sono le barriere architettoniche? Ecco, ricordiamo, sì, sono le barriere fisse, quindi sono ostacoli, queste sono anche situazioni che abbiamo fotografato ancora in primavera ma che sono superate, le abbiamo corrette, ma sono giusto per evidenziare non la criticità in sé ma il problema in generale. Quindi ostacoli fisici, segnaletici, ma anche le barriere mobili, pensiamo a automezzi parcheggiati nei percorsi pedonali, cantieri, cassonetti da spazzatura, piuttosto che negli edifici gli arredi che intralciano i corridoi. Sono anche le cosiddette macro barriere, cioè barriere strutturali della città, in questo caso Vittorio Veneto è in pendenza, no? Abbiamo dei dislivelli altimetrici piuttosto che i sottopassi o situazioni di estrema insicurezza nei percorsi stradali, anche queste sono cosiddette macro barriere e non da ultime, no, appunto l'insicurezza stradale. Questa a San Giacomo, una foto a San Giacomo di Veglia vicino all'uscita e proprio abbiamo preso l'uscita dalla scuola in cui si vede dalla fotografia quali sono le condizioni di insicurezza a cui comunque il PEBA in qualche modo cerca anche di evidenziare le criticità e comunque suggerire alcune proposte di intervento. Non da ultime, dicevo, le barriere anche culturali. E qua il PEBA ovviamente diventa anche l'inizio di un percorso per cui comunque c'è sempre da lavorare anche per l'accessibilità e andare incontro a quelle che possono le barriere culturali, in questo caso suggerendo delle azioni di accompagnamento che possono essere incontri formativi, informativi, eventi sui temi dell'accessibilità. Brevemente, l'oggetto del PEBA ha come obiettivo la conoscenza delle situazioni di impedimento e rischio ostacolo per la fruizione di edifici e spazi pubblici, quindi sono i grandi due capitoli del PEBA, edifici comunali e gli spazi pubblici. Quindi cosa prevede il PEBA? Il rilievo delle barriere architettoniche negli edifici comunali e negli spazi pubblici, che sono le strade, quindi con i loro marciapiedi, piuttosto che con le banchine, laddove non ci sono i marciapiedi, ma che sono comunque percorse dai pedoni. Le piazze, i parchi, le aree verdi attrezzati. Quindi la formulazione di proposte per la loro eliminazione e la stima dei costi degli interventi. L'ultima slide, infatti, vedremo il conteggio che abbiamo fatto, che non è esaustivo, che può essere incrementato, ma che comunque è una prima quantificazione dei costi. Consideriamo che il PEBA ha una validità di 10 anni, quindi potranno essere articolati in 10 anni, se il Comune è virtuoso e trova altre risorse anche meno. Alcune strategie, allora se pensiamo agli spazi pubblici,
Alcune strategie sono quelle dentro e fuori gli edifici, non pensiamo solo all'accesso dell'edificio ma anche al percorso che ci porta all'edificio. Un'altra strategia, migliorare e valorizzare le zone 30 km all'ora, adesso si parla anche di 20 km all'ora, cioè le zone condivise nelle aree residenziali in cui non ci sono i marciapiedi, piuttosto che costruire e dividere i flussi, cerchiamo di far vivere tutti quanti nell'arteria stradale dando priorità all'utenza più debole, cioè pedoni, biciclette e auto, facendole rallentare. Sviluppare l'interscambio modale, anche quello è strategico. Cosa intendiamo per interscambio modale? Il pedone disabile sale nella macchina piuttosto che sale nel mezzo pubblico, che può essere treno o autobus. Quindi siamo andati a indagare i parcheggi, se ci sono, anche se sono ben collocati, parcheggi riservati per disabili. L'interscambio modale quindi vuol dire qualificare le fermate del trasporto pubblico, anche qua un'azione parallela sarebbe quella di interfacciarsi con l'azienda dei trasporti per verificare lo stato delle fermate, eventualmente anche l'accessibilità dei mezzi pubblici di trasporto. Interconnettere la rete ciclopedonale, consideriamo che anche la rete, cioè le piste ciclabili o ciclopedonali sono ben utilizzate anche dalle carrozzelle che trovano una superficie complanare. Ecco, sviluppare la continuità dei percorsi pedonali, quindi intervenire in quelle situazioni in cui c'è discontinuità a causa dei dislivelli piuttosto che assenza di segnaletica. Una grossa ricchezza che abbiamo riscontrato qua a Vittorio Veneto, la rete blu, che sarebbe il percorso del Meschio, e la rete verde che è molto bella, questi viali alberati, e che siamo andati anche a mappare. Sì, ecco, qua abbiamo fatto una mappatura anche, sono anche cose diciamo non necessariamente connesse al PEBA, ma che comunque abbiamo voluto evidenziare proprio perché era un elemento di forza, e dall'altra quindi attenzione a quegli interventi in cui vengono tolti gli alberi perché c'è poco spazio, ecco, ragioniamo prima di fare questo tipo di operazioni. Qua già andiamo, ecco, su quelle che è la prima mappatura e la prima valutazione in cui noi abbiamo inserito i nostri rilievi, le nostre valutazioni, traducendoli in colori, verde, giallo, rosso, in cui appunto si evidenziano dove sono i punti accessibili piuttosto che quelli più critici. Percorso partecipativo è richiesto dalla norma e siamo riusciti a svilupparlo, seppure con i tempi molto ristretti. Abbiamo fatto un focus group l'11 maggio, in cui ci sono stati del focus group, vuol dire che un incontro tematico a inviti, invitando quelli che sono i cosiddetti portatori di interesse, interessati appunto al tema. Quelli sono gli invitati, c'è stato un avviso e già quello ci ha fornito una prima indicazione delle criticità e di quelle che sono anche le priorità, perché noi comunque alla fine suggeriamo all'amministrazione quali sono le priorità degli ambiti di intervento. Un'altra azione del percorso partecipativo è stata quella dell'indagine sulla mobilità a casa scuola degli alunni. Purtroppo vedete, è incompleta, non tutte le scuole hanno partecipato, potrebbe anche essere estesa, perché è interessante sapere quanti comunque dei bambini si muovono a piedi, quanti in bicicletta, quanti con lo scuolabus o in auto, e la somma ci fa capire, perché la popolazione studentesca, abbiamo 6.000 studenti a Vittorio Veneto, una popolazione studentesca importante, e quindi cercare anche di intervenire su quali sono le modalità di spostamento è utile per la mobilità. Edifici rilevati, avevamo un elenco di 41 edifici articolati in 18 scuole, 10 edifici per attività culturali fra musei, anche qua abbiamo notato una ricchezza particolare del comune, 5 uffici e servizi pubblici, 5 impianti sportivi e 3 cimiteri. Gli spazi pubblici rilevati in tutto sono 150 strade. Di cui 117 vie, in tutto 150, aggiungendo anche le piazze e le aree verdi, articolate in tutti quanti ovviamente i quartieri e le frazioni, Costa Sant'Andrea, Vittorio Veneto, Ceneda Serravalle, San Giacomo di Veglia, più le vie circostanti.
Vabbè, e questi allora abbiamo individuato quelli che sono i principali percorsi, abbiamo effettuato l'indagine, andiamo anche qua veloce, qua un elenco delle criticità che abbiamo voluto evidenziare. Abbiamo fatto una mappatura quindi di quelli che sono i dislivelli, vedete in giallo un leggero dislivello, in rosso invece una altimetria molto accentuata. Già quello effettivamente è un elemento che cosiddetta macro barriera strutturale e si fa fatica a intervenire in questo tipo di contesti. A Ceneda, a Costa, siamo andati a vedere qual è la sicurezza dei percorsi con queste categorie, se c'era il marciapiede su tutti e due i lati oppure su uno, se il percorso, cioè se il marciapiede è assente, oppure se è parzialmente protetto, se abbiamo una banchina larga, se c'è una ciclabile, oppure se c'è addirittura una pavimentazione sconnessa che rappresenta un elemento di inaccessibilità. Questa è la leggenda che abbiamo utilizzato nelle mappe, quindi nelle mappe di valutazione, come vedete molto articolata. Siamo andati a vedere da una parte dove sono gli edifici pubblici importanti per ogni categoria, ufficio comunale, scuole, servizi culturali, servizi sociosanitari, supermercato, e dall'altra, scusa, torno un attimo indietro, ecco, questa sulla destra è la leggenda invece i codici dell'accessibilità che vanno da una percorribilità buona a una percorribilità molto limitata, evidenziando anche le singole interruzioni piuttosto che l'incrocio pedonale e gli attraversamenti da qualificare. Inoltre in basso c'è anche un'individuazione dei parcheggi riservati, ogni parcheggio riservato poi anche lì ha una valutazione, non necessariamente è ben fatto, spesso non è accessibile, piuttosto che collocato male o segnalato male, per cui anche lì c'è un grado di valutazione. Ecco, questa e anche sulle fermate del bus siamo andati anche a valutare l'accessibilità della fermata, secondo 3 criteri: se abbiamo abbastanza spazio, e se c'è il comfort rappresentato dalla pensilina e dalla panchina, e se c'è una segnaletica per cosiddette segnali di orientamento, che sono essenzialmente segnali podotattili piuttosto che le scritte in grande per gli orari. Ecco, questa è la rappresentazione. Sì, ovviamente è una mappa al 5000 in formato grande che così è poco leggibile, ma che sono ovviamente a disposizione per ogni consultazione. Questo San Giacomo, andiamo avanti, ecco, un ingrandimento della mappa di San Giacomo per evidenziare la criticità particolare che abbiamo trovato a San Giacomo. Vedete, tanto rosso vuol dire tanti problemi. Ovviamente in una strada ci sono 2 linee rosse perché c'è un percorso a sinistra e un percorso a destra, quindi abbiamo considerato entrambi i lati del percorso del marciapiede. E le grosse palline che vedete sono gli attraversamenti, gli incroci da qualificare o mettere in sicurezza. Sono 80 a San Giacomo di Veli in particolare. Sì, credo che sia. No, è importante precisarlo perché io credo che prima di parlare di accessibilità, di barriere architettoniche, prima la sicurezza pedonale e poi l'accessibilità, perché anche per attraversare chiunque, un bambino, un anziano, ma anche una persona, un quarantenne, diciamo, di normale condizione di salute, giustamente, cioè ci penserà prima di attraversare, di avere tutte le condizioni di sicurezza, diciamo, che vengono riunite per, giustamente, mi viene in mente via Caviglia, ad esempio, anche la via Isonze, sono comunque delle vie con un sistema di insicurezza molto molto elevato. D'accordo, quindi Costa, Ceneda. Un ulteriore step è quello, sì, su quella delle aree scolastiche successiva. Ecco qua. Sì, come dicevo, la popolazione studentesca, 6.000 studenti. Siamo andati a fare questo areale viola intorno alle scuole, per far capire dove potrebbero essere quelle zone in cui intervenire con azioni di traffic calming, che può essere, adesso c'è anche il nuovo codice della strada che obbliga i comuni anche a intervenire sulle aree scolastiche con misure appunto di rallentamento piuttosto che di traffic calming. Quindi, oltre agli edifici comunali che dobbiamo schedare perché è previsto dalla norma, siamo andati a vedere anche le altre categorie di edifici pubblici, fermandoci fuori, ovviamente non entrando dentro, perché non essendo del comune non può intervenire, ma per capire qual è il grado di accessibilità in generale degli altri edifici. In questo caso abbiamo gli esercizi commerciali. Anche qua abbiamo preso 2 aree campioni per vedere solamente dallo spazio esterno se c'era il gradino
o meno, e questo ci ha dato il dato che i bar ristoranti accessibili, considerando Viale Vittoria e via Cavour, sono il 42%, e i negozi accessibili il 32%. Abbiamo articolato anche gli scalini in piccolino, in medio e in oltre 12 cm, per dire che in quelli piccolini spesso è molto semplice intervenire con una piccolissima rampetta. In questo caso potrebbe esserci un incontro con i commercianti e col comune per sensibilizzare rispetto a questa tematica e alle azioni e interventi di accessibilità relativamente semplici e poco costosi. Servizi sociosanitari, anche qua siamo andati a vedere se c'è il parcheggio, com'è il percorso esterno, se l'accessibilità c'è uno scalino, com'è la porta ingresso, se è pesante oppure se è facilmente apribile, se c'è la fermata bus e com'è l'attraversamento pedonale. Ecco, questo quadro anche di colori rosso, giallo, verde dà una prima lettura che dopo può essere ulteriormente sensibilizzata e da una base di partenza per eventuali interventi e azioni che vengono fatti in questo caso con gli altri enti, in questo caso l'ULSS probabilmente. Luoghi di culto, vabbè, anche i comuni so che hanno sempre un capitolo, no, per la diocesi, no, di finanziamenti. Si può chiedere anche alle diocesi, visto che facciamo il PEBA, magari il prossimo finanziamento che vi diamo fate attenzione alle condizioni di accessibilità, considerando che comunque anche le chiese hanno un risvolto dal punto di vista turistico, e Vittorio Veneto anche per il turismo è una funzione molto, molto importante. Uffici postali e banche, vabbè, andiamo avanti sempre veloci. I parcheggi, abbiamo quindi trovato, no, lungo i nostri rilievi 69 parcheggi riservati ai disabili, di questi 39 erano perfetti, su 30, come dicevo, c'era qualcosa anche lì da mettere a posto, quindi attenzione continua anche quando si realizzano delle opere piuttosto che dei parcheggi. Trasporto pubblico, anche qua è importante, abbiamo la stazione, la fermata FS anche di Soffratta, l'autostazione Corriere, l'autostazione bus, più tutte le fermate lungo le vie. Anche lì abbiamo riscontrato molte condizioni di insicurezza perché le fermate sono proprio spesso collocate lungo la via in condizioni di ridotta sicurezza. Rispetto ai rilievi che abbiamo fatto negli edifici comunali, quindi rispetto a quei 41 edifici, abbiamo fatto un sistema per definire un punteggio, per dare delle priorità, come se un edificio importante, massimo 4 punti, il rilievo tecnico, se ci sono tanti problemi, 3 punti, se ci sono pervenute delle segnalazioni da parte dell'amministrazione piuttosto che dei portatori di interessi, 2 punti, se ci sono interventi già programmati, 1 punto. Quindi con questo punteggio abbiamo dato a ciascun edificio un livello di priorità, e gli edifici che necessitano, diciamo, sono prioritari, no, per gli interventi sono sicuramente la biblioteca civica e le scuole elementari Costella, Zanetta e Pascoli. Un secondo livello di priorità, altre scuole materne che sono Santa Giustina, San Giacomo, Zavre Collodi, la scuola media da Ponte, il museo cenedese, l'oratorio e il centro giovani città di Criciúma Palestra. E ci hanno anche segnalato, ma quello non è del comune, e il teatro da Ponte, che anche lì avrebbe necessità di alcuni interventi di accessibilità. Per gli spazi pubblici questo sistema di punteggio è più articolato, abbiamo un massimo di 26 punti da attribuire che prende in considerazione appunto uno rilievo tecnico, cioè l'accessibilità, e poi se ci sono uffici pubblici, parcheggi, aree a gioco, piazze, oppure negozi, centro commerciali, oppure edifici scolastici, ufficio municipio, cimitero, stazioni, presenza di servizi sociosanitari, segnalazioni pervenute, lavori previsti, se un percorso importante o se ci sono le fermate bus. Ecco, ognuno di queste righe dà un punteggio, alla fin fine abbiamo questo sistema anche di priorità per gli spazi pubblici articolato per ogni zona. Sto andando velocissimo, ovviamente anche qua ci sarebbe materia per soffermarci. Rispetto agli edifici e rispetto a queste vie prioritarie siamo andati a indagare quali sono le singole barriere architettoniche e dargli un costo
per l'eliminazione barriere architettoniche. Ecco, gli interventi di eliminazione barriere architettoniche che abbiamo quantificato, attenzione che noi abbiamo considerato sempre il costo minore. Per esempio, se manca un marciapiede, non diciamo facciamo il marciapiede, diciamo piuttosto mettiamo in sicurezza con una delimitazione. Questo proprio per cercare di trovare gli interventi più facili da fare, più fattibili con il minor costo. In modo molto riassuntivo abbiamo questo importo, una somma di 182.000 euro, che dopo viene articolata ulteriormente con la slide successiva, un quadro economico in cui anche prevediamo importo per gli edifici, importo per gli spazi pubblici, come se fosse un'unica opera di un lavoro pubblico. Noi si considerano gli oneri di sicurezza, piuttosto che l'IVA al 4% per l'eliminazione barriere architettoniche, imprevisti, più alcune, quelle che dicevo prima, azioni di accompagnamento, a forfait. Moderazione del traffico, interventi per le fermate del trasporto pubblico locale, rimozione dei piccoli micro dislivelli che possono anche essere fatti dalla squadra interna dei manutentori comunali, azioni di accompagnamento e oneri di progettazione. In tutto il costo dell'opera sono 720.000 euro. Come possono essere articolati questi 720.000 euro? La validità del PEBA è di 10 anni, in questo caso abbiamo ipotizzato di farlo in 5 anni. Vabbè, in 5 anni come? Con 3 diversi capitoli di spesa, questi dopo verranno articolati nel bilancio dell'amministrazione. I 3 capitoli di spesa sono anzitutto quello previsto dalla Regione d'obbligo, il 10% degli oneri derivanti dalle entrate degli oneri di costruzione, abbiamo ipotizzato 50.000 euro. Importi a bilancio per interventi EBA, che possono essere importi definiti di volta in volta piuttosto che specifici finanziamenti derivanti da specifici progetti, più una quota a parte per interventi di asfaltatura e segnaletica stradale, per quanto riguarda, che sono gli importi che vengono spesi annualmente, magari destinati non semplicemente per la carreggiata e per le auto, ma proprio per i percorsi pedonali e ciclabili. Nell'attuazione ovviamente suggeriamo anche alcuni indicatori di monitoraggio, che sono indicatori di quantità, per capire ogni anno come si sta muovendo su queste cose l'amministrazione, quindi se il PEBA sta avanzando o meno. E l'ultima slide, ecco, suggeriamo le azioni di accompagnamento, che il PEBA da solo non basta, quindi l'impegno finanziario non basta, ci vuole anche una sensibilizzazione e anche altre azioni che possono essere perché di accompagnamento, che comunque favoriscono l'accessibilità, formazione e nomina del tecnico comunale, perché spesso succede che si fanno in parallelo, mentre noi stiamo lavorando, ci sono dei lavori pubblici e magari vengono fatti male, proprio per anche o l'impresa, piuttosto che il direttore lavori o il tecnico, e ci troviamo gli scalini che vengono fatti. E quindi è utile avere una consulta piuttosto che un tecnico che abbia una particolare sensibilità su queste cose. Realizzare un percorso sensoriale, ad esempio nel Parco del Donatore, organizzazione di evento sportivo, installazione di totem interattivi, per anche le forme di disabilità cognitiva per non vedenti, fornire ausili dedicati per sordomuti e ipo non vedenti negli uffici, informare e accompagnare gli esercenti sui temi dell'accessibilità, quello che si diceva prima, l'acquisto di piccole rampe, interventi di comunicazione nelle scuole, promuovere il pedibus, carpooling, il percorso educativo alla mobilità sostenibile, progettazione partecipata delle zone eventi nelle zone residenziali, messa in servizio di minibus elettrico accessibile. Questa era l'ultima slide, spero di essere riuscito a stare nei tempi. Se ci sono domande volentieri, oppure ci incontreremo, ci auguriamo, per l'approvazione del piano nei prossimi mesi. Bene. Allora, 1, 2. Si sente? Si sente? Allora, ringrazio l'architetto Scarpa e l'urbanista. Non si sente? Qua. Come si chiude?
Sì? Niente. Spegnere e accendi. Pronto? Sì? Ecco. Benissimo. Ok, allora ringrazio l'architetto Scarpa e l'urbanista Druil, dello studio Scarpa e Druil, per la presentazione. Penso avremo modo, i consiglieri avranno modo di pensare a casa a questa presentazione ed eventualmente fornire anche delle domande e eventuali chiarimenti. L'architetto sarà sicuramente disponibile a rispondere. Penso sia comunque per la città di Vittorio Veneto un argomento, un'espressione di grande civiltà, poter permettere in futuro alle persone disabili di poter fruire, come tutti gli altri, della città, e quindi penso che sia un argomento di grande attualità e che merita una grande attenzione da parte di tutti. Grazie e procediamo. Va bene. Sì, ricordate che il consiglio stasera è lungo. Presenza dei tecnici, perché mi ha particolarmente colpito quella slide che si occupa della linea verde, che effettivamente non avevamo mai visto appunto raffigurata sul piano grafico. Se per cortesia riesce magari un momento a farcela rivedere, anche perché il tema è di particolare attualità, perché abbiamo dibattuto in questi giorni anche attraverso la stampa sul mantenimento del verde pubblico e dei viali alberati che recentemente sono stati appunto interessati a degli interventi di ristrutturazione e che dovranno appunto essere in futuro o implementati o vedremo cosa. Se può spendere ancora due parole in più su questa tavola, perché mi sembra particolarmente interessante queste linee del verde che probabilmente vanno a beneficio anche dei portatori di disabilità, ma anche a tutta la popolazione. Vittorio Veneto, quindi una persona che arriva dall'esterno e che non conosce Vittorio Veneto, forse è uno degli elementi più interessanti a livello anche paesaggistico, però magari qualcuno che ci vive si rende meno conto. Sono anche un corridoio ecologico, è bello, agradevole, permette anche sicuramente di assorbire il CO2, quindi le emissioni, le polveri sottili. E poi non dimentichiamo, ci sono anche molte famiglie, magari d'estate, con la bella stagione, non possono permettersi di andare in vacanza. È molto importante perché diventano anche dei percorsi, anche oltre che per un turismo dei visitatori, anche per dei residenti, le persone che non vanno via, sono qua in città. E quindi è una città anche molto calda d'estate, Vittorio Veneto. Ci possono esserci grandi diluvi, abbiamo anche visto molta pioggia, però anche a volte c'è molto caldo, per cui è molto importante, è anche un fattore di identità, perché noi abbiamo lavorato in tantissime città, non abbiamo riscontrato questa rete verde ecologica in tutte le città. Ha qualcosa di nobile, di signorile, anche con le case Liberty, molto bella, e quindi ci sembra utile rappresentare e anche capire dove a volte avevamo dei vuoti. È come se la foresta anche del Consiglio quasi arrivasse in città. Una volta era anche un po' così, posso immaginare. Quindi interessante anche magari evidenziare questo elemento, perché giustamente dove, ad esempio, la via mi sembra è la via Rizzero, dove oggi non abbiamo dei marciapiedi, dei percorsi, magari possono diventare dei percorsi prioritari, possiamo ampliare un centro città. Da Vittorio Veneto questo grande viale elegante noi lo portiamo anche in altre zone magari che oggi non sono valorizzate come dovrebbero essere valorizzate. Per questo è stata una cosa semplice, però in effetti era importante che
chi vive qua magari si rende conto anche di quello che ha, anche, quindi è molto interessante per questo. Grazie architetto. Bene, direi ok. La facciamo dopo allora, che così chiudiamo un punto e ringrazio nuovamente gli architetti, grazie dell'ottimo lavoro e ci vediamo prossimamente. Bene, invito gli assessori a sedere sui tavoli della Giunta. Sì, acqua. Bene, passiamo alla nomina degli scrutatori, cerchiamo di cambiare anche i nomi, possibilmente. Allora, per la minoranza cambiamo le persone, se volete proporre qualcuno. Dus, vuole fare lei da scrutatore? Visto che è arrivato per ultimo. Prego, 2 persone, Pagotto e Parrella. Bene. Allora, Dus, Pagotto e Parrella, così facciamo girare anche le persone. Passiamo ora al punto delle comunicazioni. Prego, Assessore Uliana. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, vi comunico che sabato 23 alle 11 al Museo della Battaglia ci sarà l'inaugurazione di una mostra sul bollettino della vittoria, che poi rimarrà aperta fino al 26 gennaio 2020. Verrà inaugurata alle ore 11 perché approfittiamo della presenza in città di 2 scuole di Milano che vengono a visitare il nostro museo. Il giorno 24, poi domenica, alle ore 17, al Teatro da Ponte, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Statale di Castelfranco Veneto terrà il concerto tradizionale che ci ha messo da sempre in relazione con questa importante istituzione. Il ricavato del concerto sarà devoluto alla scuola primaria Crispi di Vittorio Veneto per la realizzazione di un progetto di promozione della musica. Grazie. Bene. C'è qualche altro assessore che vuole fare una comunicazione? Sindaco? Niente. Allora farò io una comunicazione. Chiedo ai colleghi consiglieri la cortesia di qualche minuto per una comunicazione che, pur partendo da un fatto personale, interessa l'attività dei singoli consiglieri e del Consiglio Comunale. Il 2 settembre scorso, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, dottor Pierluigi Zuliani, come già richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Daniela Brunetti, ha disposto l'archiviazione della querela presentata al Comando Carabinieri di Vittorio Veneto il 4 agosto 2018 nei miei confronti dall'allora dirigente della pianificazione territoriale del nostro comune, signora Wanda Antoniazzi. Di tutti gli atti sono venuto in possesso in questi giorni, a conclusione della vicenda giudiziaria nata in quest'Aula il 4 giugno 2018, quando tra l'1 e le 3 di notte si discusse una proposta di delibera sull'area ex Carnielli. In quella seduta effettuavo valutazioni politiche su aspetti della gestione urbanistica cittadina che risultavano sgradite alla signora Antoniazzi, che successivamente sporgeva, leggo testualmente, denuncia querela nei confronti del signor Paolo Sant'Antonio, consigliere comunale del comune di Vittorio Veneto, per il reato di diffamazione, chiedendo che venga promossa la relativa azione penale e riservandosi di costituirsi come parte civile.
Dalla richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica e dal successivo decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari risulta ora che, leggo testualmente, gli elementi rilevabili dalla querela depongono per la sua infondatezza. Le critiche esplicitate dal consigliere Sant'Antonio nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 4/6/2018 e aventi ad oggetto l'operato dell'amministrazione comunale, ripeto, aventi ad oggetto l'operato dell'amministrazione comunale, non oltrepassano i limiti individuati dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione al reato di diffamazione. La vicenda va infatti inquadrata in un contesto di relazioni politico-gestionali normalmente caratterizzato da critiche esplicite e dirette. Il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolga in ambito politico in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Nel caso di specie, il Sant'Antonio, nei limiti che la giurisprudenza impone, esercita un diritto di critica legittimamente. Pertanto, la sua condotta non ha oltrepassato la soglia della rilevanza penale e di conseguenza non è ravvisabile alcun reato. La vicenda, cari consiglieri, offre lo spunto ad alcune brevi considerazioni. Ciascun membro di quest'Aula ha il diritto di esprimere valutazioni e giudizi sui fatti di interesse per la comunità cittadina, su quanto è oggetto di deliberazioni consigliari, sulle scelte fatte dall'amministrazione comunale nell'ambito delle proprie competenze, come del resto garantito anche dagli strumenti istituzionali a disposizione dei consiglieri e disciplinati dal capo primo e dal titolo terzo del regolamento del Consiglio Comunale, con il limite che non siano offensive o ingiuriose né per persone fisiche né per istituzioni, come non lo sono state le mie valutazioni del 4 giugno 2018 e come sancito ora anche da un Tribunale della Repubblica. Se poi le valutazioni che si fanno in quest'Aula non piacciono a qualcuno che ha o ha avuto impiego di altissima qualifica funzionale negli uffici comunali, è un problema che non mi preoccupa. Mi preoccupa invece dire e fare in quest'Aula quanto in coscienza ritengo utile per la mia città e per i miei concittadini. È da loro che ho avuto il voto per sedere in quest'Aula, così come lo ha avuto ciascuno di voi. Le attestazioni di solidarietà che mi sono venute da alcuni colleghi consiglieri, da parecchi dipendenti ed ex dipendenti comunali e da molti concittadini che seguono l'attività del Comune anche per motivi professionali, mi hanno sostenuto in questa vicenda che resta unica negli oltre 70 anni di vita amministrativa vittoriese dell'era repubblicana. Ciascun collega consigliere, sia di maggioranza che di minoranza, se malauguratamente in futuro dovesse trovarsi in situazione analoga alla mia, sappia che in quanto rappresentante dell'intero Consiglio Comunale, come stabilito dall'articolo 5 del regolamento, sarò io il primo a manifestargli solidarietà con le parole e anche con i fatti. Grazie. Bene, apriamo ora i lavori. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, documento unico di programmazione DUP 2020-2022, presentazione ed approvazione. Allora, il documento, faccio una brevissima introduzione, poi lascio la parola all'assessore Posocco. Il DUP è un documento importantissimo
che sostanzialmente declina in punti specifici il documento di programma fatto dalla maggioranza, che è un documento un po' più ristretto. In questo documento ci sono due parti, una parte strategica che individua gli obiettivi a lungo termine della maggioranza, quindi dell'amministrazione comunale, e una parte di tipo, diciamo, esecutivo, che declina gli obiettivi in modo molto dettagliato, entrando anche nel dettaglio delle operazioni della pianificazione da qui a 3 anni e entrando anche nel merito dei numeri del bilancio. Consigliere Assessore Posocco, le lascio la parola, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e al pubblico presente in sala e a casa. Il DUP, documento unico di programmazione, che per la prima volta in quest'Aula è stato presentato nel dicembre del 2015 e sostituisce quella che era la relazione previsionale e programmatica. È un documento complesso che abbiamo cercato, grazie al grande lavoro della dottoressa Costalonga, della dottoressa Elvassore e di tutti gli uffici, di semplificare. Infatti questa sera troverete, per chi l'ha stampato o per chi l'ha visto, un documento di sole 160 pagine contro le 227 pagine dei precedenti documenti. Questo è stato deciso in ottica di semplificazione, qualcuno la chiama semplificazione, per noi diciamo che per chi lo deve fare, per chi lo deve leggere e sottoporre, non è secondo me tanto semplice. Raccoglie in un unico documento analisi, indirizzi e obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio. Il DUP è un atto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione e rappresenta la linea operativa e strategica dell'ente. L'orizzonte temporale è quello del mandato amministrativo. Quindi questo va a definire le linee strategiche dell'ente su cui poi si basano le previsioni finanziarie contenute nel bilancio. Quindi tutte le delibere di giunta e di consiglio e del consiglio comunale devono essere coerenti con le previsioni del DUP. Quando verrà fatto il bilancio di previsione, questo documento verrà aggiornato con i dati previsionali. Il documento che avete in mano adesso è aggiornato con le cifre del bilancio approvato dalla precedente amministrazione e dalle variazioni successive che sono state effettuate e votate in quest'Aula. La dottoressa Costalonga e la dottoressa Elvassore hanno costruito alcune slide per farvi capire come si legge questo documento. Il DUP parte praticamente dal programma di mandato che abbiamo votato in un precedente consiglio comunale. Quindi abbiamo le linee strategiche di mandato 2019-2024. Da qui sono state sviluppate 7 aree tematiche. La prima, che è l'organizzazione del comune, partecipazione, efficienza, trasparenza e innovazione. La seconda area tematica è Vittorio Veneto, una città sicura e vivibile. La terza area tematica riguarda le politiche sociali e familiari, agire per promuovere la rete del benessere. La quarta è formazione, cultura, sport e turismo, valori concreti per la crescita e lo sviluppo integrato della città. La quinta è tutelare e riqualificare il territorio per uno sviluppo intelligente e sostenibile. La sesta, una mobilità efficiente e sostenibile. E la settima, una città che cresce. Da queste 7 aree tematiche sono stati sviluppati 35 obiettivi strategici. Vi abbiamo presentato un esempio. Se voi andate a pagina 64 del documento,
trovate l'esempio dell'area tematica numero 4. Con la formazione, che è formazione, cultura, sport e turismo. C'è l'area 4, c'è l'obiettivo strategico 4.1, collaborare con le scuole pubbliche paritarie. Il 4.2, promuovere la vocazione musicale di Vittorio Veneto. Il 4.3, sviluppare la vocazione culturale della città in un'ottica di promozione del territorio. Il 4.4, Vittorio Veneto per il suo ambiente naturale e per la presenza di numerose associazioni sportive può diventare la città dello sport e della salute. Il 4.5, potenziare ed adeguare l'impiantistica sportiva e ottimizzare la gestione. Il 4.6, qualificare e rendere attrattiva l'offerta turistica della città. Il 4.7, promuovere l'immagine della città in un ambito nazionale ed internazionale. Da tutti questi poi obiettivi strategici sono stati individuati 78 obiettivi operativi. Se voi andate a pagina 120 del documento, prendete il punto 4.2 come obiettivo strategico, promuovere la vocazione musicale di Vittorio Veneto, ha 2 obiettivi operativi, il 4.2.1, sviluppare il concorso nazionale, corale e altre attività nell'ambito della musica d'archi, avviando collaborazioni con enti e associazioni, il 4.2.2, promuovere la figura di Lorenzo da Ponte quale brand culturale e turistico della città di Vittorio Veneto. Dagli obiettivi operativi, per ciascun obiettivo operativo si passa poi alle azioni. Nello specifico, l'obiettivo operativo 4.2.1 ha 4 azioni. Affiancare al concorso corale attività collaterali e propedeutiche anche con la collaborazione dei cori locali, avviare collaborazioni con concorsi corali analoghi in altri stati europei, promuovere e sostenere l'attività delle associazioni corali di Vittorio Veneto, promuovere un concorso violino con modalità innovative. Tutto questo, per ogni obiettivo strategico c'è un obiettivo operativo e poi una serie di azioni. Questo per tutto, diciamo, quelle aree tematiche che vi ho illustrato all'inizio. Direi di aprire una discussione, così poi per tutte le domande vediamo di chiarire man mano che andiamo avanti. Grazie. Ringrazio Vice Sindaco. Bene. È aperta la discussione, se qualcuno vuole prenotarsi vedo il consigliere Tonon. Buonasera, io francamente, Assessore, mi aspettavo una spiegazione dei contenuti del DUP, no? Di come è strutturato il DUP, perché di solito è importante la forma, anzi sono uno di quelli che sostiene che la forma molto spesso sia sostanza e questa sera ne abbiamo avuto dimostrazione, però francamente un minimo di presentazione secondo me sarebbe stata opportuna a favore, come ha detto prima qualcuno, di chi è meno esperto, ma dico anche di quelli che come il sottoscritto hanno vissuto fin dall'origine la nascita e l'evolversi dei DUP nel Comune di Vittorio Veneto, il primo dei quali, approvato nella Giunta, quello 2016-2018, il 21 dicembre 2015, ha visto la luce qui in Consiglio Comunale non nel 2015 ma nel 2016, era il 28 gennaio 2016, era quello relativo agli anni 2016-2018. Io vado a porre qualche domanda vista la mancata presentazione. Allora, all'inizio il DUP riporta di fatto quello che è il programma di mandato dell'amministrazione comunale, ripetendo quello che è già stato, ovviamente, ma è normale che sia così, lo troveremo in ogni DUP, quelle che sono le linee fondamentali di programma amministrativo, di azione amministrativa.
Rinuncio, confesso, a porre alcune domande perché rispetto al programma di mandato, perché le ho già poste ma non ho avuto risposta quando le ho poste, quindi inutile perdere tempo, credo che non le avrò nemmeno stasera. Mi riferisco per esempio all'analisi della realtà vera, per capire se c'è una realtà non vera, all'incuria protratta negli anni, all'incapacità di darsi un metodo positivo ed univoco di procedere e via elencando. Ma mi fermo un attimo sulla questione bilancio comunale, siamo a pagina 5 del DUP. Allora, nell'ultimo leggo quello che viene presentato questa sera. Ecco, qui parla dei derivati. Ora si pone il problema del pagamento dei dovuti interessi, concentrati appositamente nella fase finale in un relativamente breve lasso di tempo. La presente amministrazione sarà quella chiamata a chiudere la partita volontariamente e scientemente cominciata. Ora dobbiamo riprendere in mano il capitolo e normalizzarlo, quindi questo termine mi fa capire che probabilmente c'è qualcosa di anormale, se no non servirebbe normalizzare, in modo da ricominciare ad avere le forze necessarie per riprendere la stagione degli investimenti irrinunciabili per la città. Ricontratteremo il tutto, anche alla luce degli attuali ulteriormente ridotti tassi di interesse, diluendo lo sforzo in tempi più lunghi, a noi compatibili e compatibili con il prelievo forzoso della città introdotto dal governo Monti. Se era un'operazione meravigliosa non vedo perché sia da ricontrattare, francamente, dovrebbe andare bene così. Poi c'è scritto concentrati appositamente nella fase finale, ma adesso si dice di diluirli. A me pare una netta contraddizione. Poi sono andato a guardarmi quel prestito forzoso sulla città, siccome non è spiegato, presumo si riferisca al prelievo attuato dal governo Monti sui conti correnti, 34,20 euro ogni conto corrente che aveva un deposito superiore ai 5.000 euro e 100 euro sul conto corrente per le aziende. Allora, non difendo io il governo Monti perché proprio non è il mio mestiere. Ricordo solo che lo spread, il 9 novembre 2011, quarto governo Berlusconi, era a 574 punti base, lo sanno tutti, penso cosa sia, cioè il differenziale fra i BTP decennali e i Bund tedeschi, che sono l'oggetto di riferimento. Con Monti siamo arrivati al 374, 200 punti in meno. Ora, secondo calcoli che ho trovato in più di un sito, ma mi riferisco soprattutto a quello del Sole 24 Ore, un punto percentuale, che sono 100 punti spread, valgono 3 miliardi e mezzo all'anno. Fate il conto, 3 miliardi e mezzo se di interesse un punto, qui erano 2. Per un anno cosa significa per ogni cittadino, anche vittoriese? 188 euro. E quindi il governo Berlusconi da questo punto di vista ci è costato molto di più, altro che per prelievo forzoso del governo Monti. Ricordo solo, così per inciso, che nel quarto governo Berlusconi c'erano alcuni esponenti della Lega che rispondono al nome di Bossi, Calderoli, Maroni e Zaia. E quindi vorrei anche un chiarimento su questo, cosa c'entra il prestito forzoso del governo Monti con i derivati. No, veramente non ci vedo nessuna connessione. Per quanto riguarda personale e funzionalità si parla del ricominciare ad assumere. L'aveva già fatto la precedente amministrazione, per fortuna, perché poteva, quando erano bloccate, ovviamente non l'ha fatto, anche se c'è scritto che è stata gestita malamente, la riduzione dei costi del personale imposta dallo Stato. Se riduzione deve essere, non è che si possa fare in maniera positiva. Si taglia e basta. Vado a pagina 7. Variante statale 51 La Sega via Virgilio. Cercheremo di salvare la variante alla statale 51 di Alemagna, come da progetto originario già appaltato e finanziato.
ma ridiscusso e variato dalla precedente amministrazione. Non so se chi ha scritto questo capitoletto si sia perso una parte delle vicende, cioè tutte le denunce e le sentenze del Tribunale, visto che potremmo anche leggerla qui, visto che va di moda leggere le sentenze. Penso si possa in quel caso. Il TAR aveva bloccato il progetto che era stato presentato e mai passato, fra l'altro, in questo Consiglio Comunale, era stato bocciato dal TAR. Una soluzione era necessaria, una soluzione è stata trovata mettendo d'accordo non solo il Consiglio Comunale, la Regione, il Ministero dell'Ambiente, Provveditorato dei Lavori Pubblici, Soprintendenza, eccetera, eccetera. E poi si parla di riprendere il colloquio con il demanio militare. Approfitto, visto che si parla di riprendere, per chiedere questa sera i risultati della caratterizzazione della caserma Gotti, che erano attesi per poter procedere. Era il vulnus, cioè il punto che ci è bloccato quando si stava ovviamente col demanio militare, come lei ben sa, Sindaco, discutendo del do ut des con il demanio stesso. Poi, giusto questo per curiosità, si parla di interventi di riqualificazione delle piazze cittadine, punto di incontro ed aggregazione quartierale, in particolare nelle piazze dei quartieri di San Giacomo, ma mi pare sia già stata fatta, Ceneda, il progetto c'è. Vorrei capire qual è quella di Serravalle e qual è quella del centro, la piazza, se si intende Piazza del Popolo, e qual è quella di Serravalle. Vado avanti e arrivo al rilancio del commercio locale. Rilancio del commercio locale, favorendo la rinascita del commercio al dettaglio nel contesto cittadino, anche esplorando le potenzialità ad oggi inespresse del concetto di centro commerciale naturale, parole sante, condivido. Altre azioni saranno intraprese nell'ambito della modulazione delle imposte locali. La domanda è questa: la modulazione delle imposte locali significa l'aumento delle imposte o qualcos'altro? Perché qui è scritto così, volevo capire rispetto al contenuto, poi ai numeri, il significato. Ci proponiamo infine di colloquiare continuamente con i portatori di interessi commerciali e artigianali di Vittorio Veneto. Volevo capire quali incontri, con che organizzazione e quando sono stati fatti prima della presentazione del DUB, che contiene evidentemente delle ricadute sia sui commercianti che sugli artigiani. Per quanto riguarda l'ospedale, non è competenza ovviamente dell'amministrazione, ma è una domanda quella che faccio, credo di averla già fatta, ma non ho ancora avuto risposta neanche a questa. Passando nel cantiere c'è scritto adeguamento sismico. Io volevo capire se è adeguamento o miglioramento sismico. Spero questa volta di ottenere risposta. Finito, ok, grazie. Farò un secondo intervento, sì, allora, grazie. No, se sta finendo, finisca pure. Ma va più non sto in là. 30 secondi. Va bene, allora grazie. È meglio secondo intervento. Grazie. Consigliere De Antoni. Buonasera. La voce non riprende, ma spero di riuscire comunque a dire quello che devo dire. Prima di iniziare la discussione vorrei sollevare una questione pregiudiziale. Nelle premesse della bozza di deliberazione che ci è stata sottoposta c'è scritto che il Consiglio Comunale, come precisato anche da una nota della Ragioneria Generale dello Stato, deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e la deliberazione consiliare può tradursi in un'approvazione nel caso il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio, in una richiesta di integrazioni o modifiche del documento stesso che costituiscono un atto di indirizzo politico per il Consiglio nei confronti della Giunta ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. Nel dispositivo della delibera che ci viene sottoposta trovo solo la prima ipotesi, e cioè, tra virgolette, approvare il DUP 2020-2022 allegato alla presente deliberazione.
senza la possibilità quindi, parrebbe, di alcuna integrazione o modifica. Sarebbe un grave esautoramento del ruolo e delle funzioni del Consiglio Comunale e di tutti noi consiglieri, signor Presidente, che fosse già stata presa questa decisione. Spero quindi che si tratti di un refuso, ma prima di proseguire nel mio intervento, viste anche le difficoltà che in passato abbiamo avuto quando si è trattato di correggere un errore materiale in una delibera già predisposta, vorrei una risposta a questo mio quesito da parte del signor Sindaco. Mi sono spiegato? Cioè, se emergessero proposte ritenute valide, non è che il documento venga approvato senza prenderne atto, oppure già deciso. No, perché nella delibera è scritto così, c'è scritto di approvare, ma non si prende neanche in considerazione la possibilità, diciamo, di accogliere delle osservazioni fatte da tutti, ma se è già approvato allora io risparmio un po' la voce e faccio meno di fare l'intervento, onestamente. No, prego? Era una battuta, sì. Cioè, mi assicuri il sindaco che se ci sono osservazioni, se magari è un'osservazione che faccio io o qualche altro consigliere di maggioranza o di minoranza, possono avere titolo di essere inserite e diciamo, prese in considerazione, penso che lo farete. Sì, è logico. No, ecco, però bisogna cambiare la bozza del testo della delibera, ma si può fare, no? Vabbè, dico, se succederà che un'osservazione venga presa in considerazione, dovremo cambiare la... Volevo solo essere certo, grazie allora, mi va bene. Vado avanti nelle mie osservazioni. Il documento che ci è stato presentato è molto corposo e impegnativo, frutto di un impegnativo lavoro da parte della Giunta e degli uffici comunali, anch'io li ringrazio, come ha fatto il Vice Sindaco. Difficilmente da confrontare con quello del 2019-2021, perché è stato costruito in maniera diversa, con tante tabelle e riferimenti ad entrate e spese che non trovano o non possono sempre trovare poi conferma nella realtà. Gli importi riportati per il 2020, infatti, non sono quelli che derivano dall'esame dell'andamento delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso, ma sono quelle inserite nel precedente DUP per il 2020, alcune delle quali sono state modificate con atto formale della Giunta o del Consiglio in corso del corrente anno. Cioè le voci sono tutte quelle, dal punto di vista economico, sono tutte quelle che erano nel precedente documento per il 2020, salvo che nel corso dell'anno ci siano stati degli atti deliberativi di Giunta o di Consiglio che abbiano modificato questo. Voglio dire che è un documento importante, però si fa fatica a capire quali sono le cifre che poi dovranno essere, mi è stato spiegato, e dovranno poi essere inserite nel documento di, aiutatemi come si chiama, quello della nota integrativa, in cui questa cosa verrà esaminata e poi ci saranno le cifre definitive. L'ho sollevato come difficoltà mia, che ho dovuto perdere qualche giorno a leggere tutte queste cose. Ritengo che il documento, nella parte finale in cui sono riportati gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e le azioni, come ha sottolineato e descritto prima il Vice Sindaco, sia molto puntuale e proponga una serie di iniziative per gran parte condivisibili. Ci sono però alcuni aspetti sui quali vorrei richiamare l'attenzione della Giunta, invitandola a valutarli ed approfondirli con attenzione. Cito i più importanti. Aumento dell'IMU. Allora è previsto nel piano l'aumento dell'IMU dall'attuale 7,6 per 1000 al 10 per 1000. Di fatto l'aumento non è del 2,4 per 1000 ma dell'1,4 perché nel nuovo tributo si congloberà anche la Tasi che incide per circa l'1 per 1000. In soldoni l'aumento stabilito di IMU e Tasi comporterà per i cittadini un maggiore esborso di 1.374.150 euro, pari al 25% dell'attuale gettito. Tale aumento, ci è stato detto in Commissione, dipende dalla necessità, tra l'altro, di far fronte all'annoso problema dei derivati. Senza entrare nel merito del problema, che forse meriterebbe anche per noi consiglieri nuovi un approfondimento in Consiglio, ma non ne voglio parlare assolutamente, dicevo che
nel corso del 2020 dovremmo pagare, il Comune dovrà pagare in 2 rate la somma complessiva di 1.213.875,91 euro. Nel DUP a pagina 5, lo leggeva prima anche il consigliere Tonon, c'è scritto: la presente amministrazione sarà quella chiamata a chiudere la partita, quella degli arrivati volontariamente e scientemente cominciata. Ora dobbiamo riprendere in mano il capitolo e normalizzarlo in modo da ricominciare ad avere le forze necessarie per riprendere le stagioni di investimenti rinunciabili alla città. Ricontratteremo il tutto anche alla luce degli attuali ulteriormente ridotti tassi di interesse, diluendo lo sforzo in tempi più lunghi a noi compatibili. Ho riportato velocemente queste parole che sono virgolettate ed è quello che c'è scritto proprio nel DUP. Ora io dico, se questa possibilità esiste davvero, cioè quella di rimodulare o ricontrattare questi importi, perché non si è cercato di trovare una soluzione in questi mesi di gran fermento di attività amministrativa da parte della Giunta, evitando di dover ricorrere alle tasche dei cittadini aumentando l'IMU? La soluzione più semplice certamente e più veloce, ma anche la più pesante per i nostri cittadini. È ancora possibile trovare una soluzione per evitare questo aumento? Chiedo alla Giunta. Parliamo di sviluppare le attività produttive e il turismo e andiamo a colpire con nuove tassazioni gli opifici industriali e le seconde case. Su questo tema vi chiederei proprio una grande attenzione. Un'altra proposta che ho trovato nel DUP è quello di realizzare il sottopasso ferroviario in via Callarga con un investimento al momento stimato in difetto per oltre 2 milioni di euro. Al punto 6 dell'ordine del giorno esamineremo l'argomento relativo alla chiusura del passaggio a livello su via De Ganuti e alla progettazione del collegamento con via Callarga e del sottopasso della stessa, primo stralcio. Ma essendo la previsione di tale opera contenuta nel DUP, ritengo di doverne parlare anche in questa sede. Apprezzo la proposta concordata dalla Giunta con Rete Ferroviaria Italiana di sostituire la chiusura del passaggio a livello di via Martel con la chiusura di quello di via Podgora de Ganuti, ai confini con il comune di Conegliano. Se vi ricordate, in Consiglio ero stato io, parlando con il sindaco, a dire che è possibile modificare le convenzioni con RFI, perché era capitato anche a me per la parrocchia di Salsa di fare questa modifica. Quindi ottimo il lavoro che è stato fatto, però quello che io non capisco è la proposta contenuta nel DUP di realizzare anche il sottopasso di via Callarga e quindi togliere un secondo passaggio a livello, cosa che credo non sia stata richiesta dalla Rete Ferroviaria Italiana. Costo per la collettività previsto nel DUP 2 milioni di euro, dicevo, e molti tecnici dicono che la cifra potrebbe essere di molto superiore. Che senso ha questa proposta di fare questo sottopasso? Investire una cifra enorme per un'opera non indispensabile che porta pochi benefici alla collettività. E non ditemi che il Comune non metterà dei soldi in quest'opera, perché se anche non li potesse non mettere e ci fossero solo contributi di Rete Ferroviaria, di Savano o della Regione, sarebbero comunque... Presidente, le avevo chiesto prima se era possibile di raddoppiare i tempi di intervento per questo argomento così importante. Mi impegno a non intervenire. Consigliere, ho detto dopo. qualcosa? No, anche perché, mi scusi. Okay, È la sveglia. parte così. Per svegliare, ma ero sveglio io. Consigliere, ho detto qualcosa. È già 9 minuti, se riesce a concludere entro un minuto la ringrazio. In 5 minuti finisco, sì. E non venitemi a dire che il Comune non metterà dei soldi, dico perché se anche Savano, Regione e Rete Ferroviaria mettessero tutti i soldi loro, sarebbero comunque soldi pubblici che Savano recupererebbe con le tariffe per la raccolta delle immondizie, Rete Ferroviaria con i biglietti e la Regione potrebbe forse aiutarci su un'iniziativa di maggiore utilità per la nostra città. Chiedo alla Giunta di ripensare attentamente a questa decisione, secondo me quest'opera non deve essere realizzata. Mancanza nelle linee strategiche di mandato e negli obiettivi strategici di un impegno ad affrontare il tema del futuro della nostra città e dell'emergenza ambientale di cui tutti siamo responsabili. Qui proprio mi manca poco per finire. A pagina 70 del documento in esame, ed era la slide che ha fatto vedere prima il vice sindaco, sono riportate in un grafico circolare 7 linee strategiche di mandato 2019-2024, che poi vengono declinate, come avete visto, in obiettivi, azioni, eccetera. Chiedo alla Giunta di ripensare a tali proposte, cercando di non fermarsi solo su queste proposte di buonsenso, ma di prevedere iniziative di più largo respiro che possono davvero far crescere la nostra città, che possono garantire un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Chiedo quindi di inserire una nuova linea strategica che potrebbe chiamarsi
ma non è un problema, Vittorio Veneto è la città del futuro, e cominciare da subito a lavorare tutti assieme per fare un'attenta analisi sul futuro della nostra città, con cittadini, forze politiche, le categorie imprenditoriali e sindacali, il mondo della scuola, per interpretare le contraddizioni e le difficoltà del presente e insieme scorgere la vocazione e la possibilità di costruire un futuro facendo emergere l'energia che Vittorio Veneto e i suoi cittadini possiedono. Da parte nostra c'è la massima disponibilità a collaborare su questa iniziativa. Un altro tema a cui propongo di dare la valenza di linea strategica è quello della salvaguardia dell'ambiente, un tema che in parte viene trattato in vari capitoli, ma in forma residuale. Chiedo alla Giunta di prevedere anche su questo tema una specifica linea strategica, qualità ambientale, che preveda come obiettivi specifici, tra gli altri, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti. I danni provocati dai cambiamenti climatici causati dalle emissioni di gas serra in atmosfera sono davanti agli occhi di tutti. Dobbiamo anche noi fare la nostra parte per contribuire a salvare il futuro del nostro pianeta. Nella linea strategica, infine, tutelare e riqualificare il territorio previsto nel DUP, chiedo di inserire il tema relativo agli effetti sulla città della variante alla strada statale 51, sia nel periodo in cui opererà il primo stralcio di detta variante, sia quando l'opera sarà completata. È già tempo di ripensare il centro città e soprattutto Serravalle, intervenendo sul rafforzamento dei servizi, sull'uso degli spazi pubblici, sulla mobilità pedonale, sui parcheggi, valorizzando le attività commerciali esistenti e favorendo la crescita di nuove attività commerciali e artigianali, con la messa in rete di competenze e responsabilità. Finisco dicendo che nel documento si è fatto solo un piccolo accenno allo svolgimento in forma associata dei servizi comunali in collaborazione con i comuni limitrofi. Può essere una modalità interessante per superare le carenze di organico dei comuni, ma anche per riaffermare il ruolo della città di Vittorio Veneto come comune di riferimento nell'ambito dei servizi a valenza sovracomunale, ma anche come centro di attrazione per manifestazioni sportive, eventi culturali, attività commerciali e turistiche. Bene. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Darè. Ma per rispondere, grazie Presidente, per rispondere così all'intervento del consigliere Tonon voglio solo dire che diciamo l'IMU sulle zone industriali vale per 2.500.000 euro, che moltiplicati per 9 fanno 22 milioni di euro. Allora, con quelle cifre il governo Monti è durato un anno, ma ci manca dal 2011, che sono 9 anni. Questa moltiplicazione fa 22 milioni di euro. Sono ampiamente compensati, potrebbero compensare tranquillamente i derivati, non solo i derivati, opere pubbliche, perché lei che ha fatto l'amministratore fino all'anno scorso, anzi fino a questa primavera, questi soldi sono mancati, come sono mancati sulle casse. Quindi stiamo parlando di frazioni di aumento quando abbiamo un governo, abbiamo uno Stato centrale e noi vogliamo solo i nostri soldi, che sono i soldi delle nostre aziende che producono nella nostra città. Allora, su questo principio poi è chiaro che la coperta corta, chi fa sfortunatamente, e vedo l'assessore al bilancio, si trova con i conti che non tornano. Non sono tornati l'anno scorso, non tornano quest'anno e non torneranno neanche probabilmente il prossimo. È chiaro che pensiamo in un governo che dia la possibilità alle autonomie locali di avere quei soldi che produce il territorio. Non li vogliamo tutti, ma se ci fosse metà di quell'IMU, basta, avanza, anche perché le zone industriali, non di Vittorio Veneto, ma la stessa Conegliano, hanno problematiche di manutenzione che sono evidenti e straordinarie. Basta guardare le rotatorie. Sulle rotatorie si può capire quanti soldi ha un comune. Purtroppo è così. Giustamente le riflessioni si fanno sullo spread. Lo spread purtroppo non è un qualcosa che viene gestito da nessun governo italiano, ma da una politica internazionale che ci ha visto molto spesso soccombere.
Non è possibile che con Berlusconi fosse stato lo spread a 500, arriva a Monti dopo un mese, arriva a 200. Vuol dire che nel mercato del dare e avere qualcuno ha messo in conto prima i conti. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus, prego. Sì, buonasera a tutti e direi di dare anche il benvenuto a questo spettacolo che noi stiamo assistendo e in cui alcuni di noi stanno recitando una parte. Io non credo che la politica sia un teatro, credo anzi che sia una cosa assolutamente seria, però ho ricevuto un copione e adesso andrò a leggere una parte di questo copione. Il copione è il verbale di seduta del Consiglio Comunale del 7 marzo 2017. Dovrò recitare diversi ruoli, uno è anche, scusi, quello del Presidente oggi Presidente del Consiglio e anche dell'assessore Fasan, perché ci sono delle dichiarazioni molto curiose in merito all'aumento dell'IMU. Prima però mi permetta il Vice Sindaco di chiederei di integrare a pagina 59, lei ha mostrato questo bel diagramma. Ecco, tra le linee strategiche di mandato metterei l'aumento di IMU, perché immagino sia sì, farò un emendamento su questo, perché immagino ci sia una strategia dietro questa cosa, e quindi, visto che manca, magari la inseriamo. Dicevo, spettacolo, sì, certo. Allora, Paolo Sant'Antonio, consigliere comunale gruppo di Forza Italia, diceva: ringrazio l'assessore della spiegazione. Evidentemente nel 2017 ci fu una spiegazione di quello che stava succedendo. Dice, ringrazio l'assessore della spiegazione, però io sono contrario per principio a questa scelta di aumentare l'IMU. Sono contrario al principio che dice mancano i soldi e a questo punto alziamo le tasse ai cittadini, perché è un principio che è troppo semplice per un amministratore da praticare. L'ho detto più volte in Consiglio Comunale, le aziende private in questo periodo, dove mancano i ricavi, cercano di diminuire i costi e la battaglia si gioca sulla diminuzione dei costi. Non vedo perché nella pubblica amministrazione la cosa più semplice è quella di dire mancano i soldi e aumento di 1 punto o 2 punti le tasse. Mi sembra troppo elementare e troppo spesso praticata. Questo era Sant'Antonio nel 2017. Dopo vedremo cosa voterà Sant'Antonio nel 2019. Si poteva anche, scusate, vado avanti, è un copione, cioè, se vuole dopo leggo anche la sua parte che mi viene un po' più difficile. Si poteva anche mettere, diminuisco il costo delle spese correnti. Sono tasse che vanno a ricadere proprio sulle classi più bastonate, cioè i negozianti e gli imprenditori. Se vogliamo proprio farli morire, allora attuiamo questo tipo di politica. Ridurre i costi significa rinegoziare i contratti non significa solo metterli in gara, significa cambiare il paradigma dei contratti, significa quando scadono i contratti andare a riscriverli in un'ottica più innovativa. Questo significa ridurre e recuperare i costi. Ottimo, io le sottoscrivo questa frase. Adesso vedremo invece cosa succederà. Perché non andate a parlare con Bimpiave, chiedeva l'allora consigliere Sant'Antonio nel 2017, quando non fu aumentato l'IMU? Perché non ridiscutete le convenzioni? Qualcuno è andato mai a ridiscutere con Savno le convenzioni? Il beneficio che hanno portato queste raccolte differenziate, io non l'ho visto per i cittadini. Probabilmente in questo momento è solo per la Savno. Quindi perché non si va a ridiscutere le condizioni, visto che sono una delle aziende partecipate del Comune? Ecco, potrei andare avanti molto perché il Consiglio Comunale all'epoca durava molto di più e gli interventi erano più corposi, però ho anche la parte dell'allora assessore Fasan da recitare, quindi mi perdonerete, ora cambierò di ruolo, vedremo. Fasan. A mio parere non è uno sforzo significativo nel venire incontro alla gente, soprattutto a quei cittadini che versano in difficoltà finanziarie. Sarebbe maggiormente virtuoso non aumentare l'IMU sulle seconde case, tassa iniqua soprattutto quei cittadini sicuramente non ricchi che la subiscono, perché hanno ereditato una casa e si ritrovano a pagare per una cosa di cui non si riescono nemmeno a liberarsi, stante la stagnazione in cui versa l'aliquota il mercato immobiliare, particolarmente a Vittorio Veneto. Il copione qui è scritto un po' meno bene, però vabbè, non è un problema. Con l'aumento di poco più di 1 milione di euro, ed aggiungo anche che per i 600.000 euro di Savno, e qui prosegue anche l'assessore Fasan, concludendo, far credere pertanto che si rende necessario aumentare le aliquote IMU è una scorrettezza verso il Consiglio, che delle poche notizie ricevute dall'amministrazione deve fidarsi di quanto viene qui esposto. Voglio proprio constatare la coerenza del voto data dai consiglieri di maggioranza quando alzeranno la mano per aumentare le tasse ai propri cittadini
cittadini che li hanno votati. E non basta dire se il governo fa un passo indietro lo faremo anche noi. Per me non ci sono le condizioni di aumentare l'IMU perché non ci sono delle spese straordinarie. Vengono a mancare dei soldi, ma che se lo dica qui, punto, grazie, punto. Ecco, queste erano le dichiarazioni che venivano fatte quando l'IMU non veniva aumentata. Perché per 5 anni, credo sia da dirlo molto chiaramente, l'IMU non è mai stata aumentata. Ora ci troviamo invece nella condizione in cui l'IMU viene aumentata di fatto e ci troviamo di fronte anche delle contraddizioni che credo siano abbastanza lapalissiane. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Denardi, prego. Sì. Buonasera, grazie Presidente. Il collega Dus ha parlato di teatro, se non vado male. Io credo invece che qui siamo davanti neanche a una soap opera. Qui siamo a una serie di B-movies di infimo livello, il cui titolo complessivo, lo dico credo dalla prima volta, è amministrazione e coerenza, ovviamente in senso ironico. Io non ho voluto essere così cattiva da andare a tirar fuori i consigli comunali del 2017, perché insomma è passato tanto tempo, uno può anche cambiare idea, consigliere. Per cui mi sono limitata a uno del 2018, quindi molto più vicino a noi, e soprattutto non sono andata a prendere quei consigli comunali dove si diceva tanto voi l'IMU non lamentate perché è il governo che ve l'ha bloccata. Sono andata a prendere quelli un po' più recenti dove ormai il blocco era in via di sparizione. Devo dire, a onor del vero, che riconosco una totale coerenza invece nel consigliere D'Arè, che sistematicamente a ogni consiglio comunale in cui si tratta di questo argomento ogni volta tira fuori la questione solo ed esclusivamente la questione dell'IMU sui fabbricati industriali, per cui gli riconosco la coerenza. Sto dicendo, Tony, calmo, tranquillo. Però l'altra volta avevi detto 2-4. Fammi sapere se è 2-4 o 2-5. No, per sicurezza. Perfetto. No, ma infatti era una mia personale curiosità, solo questo. Nel marzo del 18, il 22 marzo, l'allora consigliere Fasan, oggi assessore, diceva: non abbiamo cambiato idea, noi siamo contrari a qualsiasi aumento di tasse e gabelle varie, perché siamo convinti che il bilancio si può fare in tanti modi, ma la cosa che non accettiamo è di aumentare una tassazione che è già diventata insostenibile per i nostri concittadini. Io so che per il secondo appartamento di casa mia pago più di 1.000 euro all'anno. Non so se pagherò solo 100 euro in più, ma non ci credo. 100 euro era il conto che gli aveva fatto il collega Maset. Vedo però che il vizio di parlare di questioni personali in consiglio comunale si protrae anche quest'anno. Il presidente Sant'Antonio invece, che allora era consigliere, diceva: io capisco assessore che a lei manca 1 milione e qualcosa, e che quindi sia difficile per un amministratore cercare di risolvere questo problema qua. Del resto si metta nei panni del cittadino che quando mancano dei soldi, invece di trovare altre strade, che potrebbe essere quella di bussare a Roma o di venire incontro ai suggerimenti, ad esempio i sovracanoni, io mi aspetto che un buon amministratore trovi delle strade alternative, che non quelle semplicistiche e semplici di alzare l'asticella, perché quello è capace anche un bambino di 12 anni. È vero che l'assessore Posocco è il più giovane della giunta, ma è più vecchio di me, per cui 12 ne ha di più di sicuro. Spiegato il fatto dell'opposizione, del senso che ha il nostro dire no, non aumentiamo le tasse, quindi spingere l'amministratore nel verso di trovare delle alternative. Quindi buon amministratore. Più in là nella seduta, sempre il consigliere Fasan diceva: siccome prima ho accennato che mi sto facendo una cultura sugli estimi catastali, perché pago troppa IMU, mi sono accorto che quando hanno fatto le variazioni degli estimi catastali 90, presumo sia negli anni 90, il comune di Vittorio ha ricorso contro le rendite più alte che sono in centro a Vittorio. Allora ti sfido, diceva all'allora assessore Napoli, vai a rivedere tutti gli estimi catastali in centro a Vittorio e recupererai una botta di denaro e magari potrai abbassare sulla seconda casa ereditata a Fadalto, che non ha nessun valore ma che paga un sacco di soldi. Grazie. Allora,
il nostro assessore al bilancio, che è insolitamente silenzioso quando deve presentare il DUP in Consiglio Comunale, limitandosi a un'elencazione tecnica di cosa sia il DUP e non spiegando cosa c'è dentro nel merito, e invece è estremamente ciarliero con la stampa, per cui devo ridurmi a considerare le affermazioni che fa fuori dall'aula consigliare e cercare di capire che cosa succederà in questa città. Bene, allora intanto dice che i cittadini vittoriesi devono essere contenti perché è vero che gli arriva la mazzata dell'IMU, però in compenso gli arrivano i bollettini a casa. Bene, i bollettini arrivano a casa perché negli ultimi anni l'amministrazione Tonon, e su questo ottenne l'anno scorso i complimenti anche del allora consigliere Sant'Antonio, ha fatto un lavoro sulle banche dati, perché non è possibile mandare a casa i bollettini se le banche dati e i dati relativi ai contribuenti non sono aggiornati, perché è particolarmente rischioso, si rischia di mandare dati sbagliati alla gente. Un'altra cosa dice: no, ma siate contenti perché potrete fare volontariato e potrete vedervi ridotta la tassazione. Allora, questo è un provvedimento disciplinato da una norma del 2015, il decreto legge 133 del 2014, scusate, l'articolo 24. Al di là del fatto che io ho dubbi che la norma possa essere considerata mantenuta in piedi anche adesso, alla luce della riforma del settore del volontariato che è stata introdotta poco tempo fa e che sostanzialmente prevede che i singoli non possano fare i volontari per la pubblica amministrazione, ma che per i volontari la pubblica amministrazione si debba rivolgere solo alle associazioni. Comunque questa è una questione che risolverà l'ufficio legale del comune, che è perfettamente in grado di farlo. Metto solo la pulce nell'orecchio che potrebbe esserci questo problema. Già mi immagino che il negoziante, perché stiamo parlando di IMU sulle seconde case e sulle attività commerciali e altro, il negoziante che è rimasto fino alle 8 e mezza di sera a tenere aperto il suo negozietto, alle 10 di sera si mette a tagliare l'erba per il comune davanti al municipio. Al di là dell'assurdità di questa cosa, voglio vedere se tagliando l'erba per sbaglio fa male a qualcuno, salta su un sassolino, c'entra un bambino nell'occhio, con tutti i danni anche soprattutto morali conseguenti. Voglio vedere cosa succederà. Un'altra bella uscita dell'assessore sempre nei media è che, ma tanto l'avevano aumentati gli altri, l'IMU non l'ho mica aumentata io. In realtà le clausole di salvaguardia, chiamiamole così, sono nate in Italia nel 2011 col governo Berlusconi. Sono state tutta una serie di clausole per i quali si prevedeva l'aumento IVA per l'anno successivo a quello corrente, si prevedevano tagli di un certo tipo, sistematicamente in alcuni casi poi non materializzati. Abbiamo visto cosa è successo anche con l'ultima finanziaria approvata, quindi quella dell'anno scorso, ma la stessa cosa di fatto è stata fatta dal Comune di Vittorio Veneto con l'introduzione del bilancio armonizzato, avendo la necessità di redigere il bilancio nuovo con nuove modalità per tutti e 3 gli anni successivi in modo molto più preciso rispetto a quello che veniva fatto una volta. Sistematicamente venivano previste come una sorta di clausola di salvaguardia determinate modifiche tariffarie che poi negli anni passati non sono mai state in realtà applicate. Un po' nel periodo erano addirittura proibite dal governo centrale, successivamente non si può più dire che fosse per necessità, ma per totale scelta del Consiglio Comunale. Per cui anche affermazioni del tipo "ma l'avevano già previste gli altri", considerando che sa benissimo come vengono redatti certi documenti, io mi sarei aspettata che se la sarebbe risparmiata. Casomai mi sono dimenticata di dire una cosa al consigliere Darei prima, ma casomai nel prossimo intervento, quando ritornerà, glielo dirò. Grazie. Grazie. Ecco, consigliere Bagliana, prego. Allora, buonasera a tutti.
Allora, io ho provato a leggere il DUP, ho provato un po' a studiarlo e allora, premesso che praticamente, come avete già anche spiegato, nel DUP viene portato integralmente il programma di mandato pari pari, no? Quindi noi abbiamo già avuto la presentazione del programma di mandato e in quell'occasione noi avevamo fatto le relative critiche e tra l'altro avevamo fatto anche delle osservazioni che erano state in parte accolte e quindi ne avevamo anche discusso, solo che all'epoca appunto quando è stato presentato era solo una presentazione e quindi il Consiglio Comunale non lo votava. Praticamente adesso noi andiamo a votare il DUP, quindi andiamo a votare praticamente il programma di mandato vero e proprio, integrale, con le varie spese poi di capitolo e di missione. Allora, io partirei proprio dal discorso dell'aumento dell'IMU, che capisco la motivazione per quale viene fatto e naturalmente non la condivido. Sul discorso che all'epoca dei derivati era stato fatto un ragionamento perché c'era una certa capacità di introiti e quindi c'era stata un'idea di i derivati. Secondo me questo discorso sta in piedi fino a un certo punto, insomma le capacità di amministrare un comune stanno proprio nel cercare di essere molto accurati a fare certe scelte, soprattutto per quanto riguarda i mutui, e in quell'occasione quello che erano stati i derivati che adesso ce li trasciniamo per molto tempo. Allora, sul discorso dell'aumento dell'IMU, diciamo che è fattibile, cioè non è che sia uno scandalo, però secondo me è scandalo quando, è stato detto più volte, va a intaccare quelle famiglie le quali hanno appunto ereditato delle case vecchie, oppure mi viene in mente tutte le case situate nei borghi delle nostre zone, Fais, le Caloneghe Alte, tutte case che magari i cittadini con grossi sacrifici hanno ristrutturato, che noi poi cerchiamo anche di tutelare, voglio dire, c'è un baldire di consolidare questi borghi, di riordinarli, di rivitalizzarli, però con questo aumento di tributo, di solito sono sempre seconde case queste, no? Quindi andremo un'altra volta a gravare su queste persone, tra l'altro questi borghi non sono neanche serviti da tutti i servizi essenziali che poi troviamo in città. Quindi la cosa che fa un po' gridare è che l'IMU dovrebbe essere un po' differenziata, lo so che non è facile, l'IMU per le seconde case, per le attività produttive, però chi si trova in ambienti disagiati, chi ha le case, ripeto, in qualche maniera dismesse o che insomma, so che quelle che non sono più agibili non la pagano l'IMU, però insomma, ripeto, nei borghi si ritrovano questo rincaro, insomma. Poi guardando il capitolo della sezione operativa, io entravo un po' nel merito e ho visto, aspetta, io non riesco a parlare, che le entrate tributarie sono in aumento progressivamente in tutti gli anni, quindi 2020, quindi partendo dal 2019 che erano 10.300.000 euro, passiamo al 2020 a 11 milioni e poi progressivamente si mantengono in aumento per il 2020, 2021, 2022. Allo stesso tempo diminuiscono i trasferimenti correnti, mi sembra di capire negli anni, e anche diminuiscono le entrate in conto capitale. E quindi volevo magari cortesemente anche per quanto riguarda, cioè c'è questo trend per questi anni e quindi questo mette praticamente in grosse difficoltà, cioè voglio dire che non ci sono appunto grosse possibilità, penso, di spesa rispetto a questi introiti. Altra cosa, volevo, sì, sempre sulle entrate conto capitale, pagina 73, i contributi agli investimenti passano dal 2019 da 4.800.000 euro
al 2020 a 2.751.000 euro. C'è uno scostamento di 3.700.000 e volevo chiedere se potete spiegarmi questa grossa differenza. Altre cose, ho visto nel capitolo relativo alla mobilità e ai trasporti che c'è una forte diminuzione di spesa. Mi sembra che sia sui 3, aspetti, l'avevo vista da qualche parte, adesso mi sfugge. Comunque quello relativo ai trasporti e alla mobilità, ho visto che c'è un scostamento di 3 milioni di euro e volevo capire a cosa si riferiva quello. Quindi per il momento mi fermo qua, grazie. Grazie. Consigliere De Bastiani. Buonasera. Documento corposo, impegnativo, sicuramente non è possibile affrontarlo completamente in poco tempo. Apprezzo che sia stato messo al primo punto dell'ordine del giorno, a differenza di altre volte che è stato messo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Ci trovavamo qui alle 2 di notte magari a parlare di DUP o di bilancio di previsione. Il bilancio di previsione che ricordo che mi raccontavano che un tempo in Consiglio Comunale veniva discusso in 3 sedute. La prima seduta serviva per l'illustrazione del programma, la seconda seduta serviva per il dibattito e la terza seduta per le conclusioni. Vabbè, forse sarà stato troppo una volta, però mi sembra troppo poco adesso. Quindi io ritengo, come ho già detto altre volte, che un documento del genere meriterebbe una seduta esclusiva del Consiglio Comunale. Detto questo, mi soffermo su questo capitolo doverosamente perché il bilancio comunale, perché qui si segna praticamente il giro di boa dei famosi derivati che da più di 10 anni ritornano normalmente in discussione, anzi sono stati fonte anche di vivaci confronti in quest'Aula. Qui si definiscono i derivati un indebitamento, si dice che il Comune di Vittorio Veneto, comune virtuoso, è vero, i parametri di indebitamento ritenuti congrui e prudenziali per un comune delle nostre dimensioni. Però devo ricordare che i derivati avevano la caratteristica di non comparire nel bilancio comunale, quindi non figuravano come debiti e appunto per questo la nostra amministrazione, come tantissimi altri comuni del nostro paese, hanno scelto questa via che poi è molto comoda e facile all'inizio e che poi diventa problematica nella seconda fase. Si dice che è stato procurato denaro sufficiente a fare 2 grandi nuove scuole, altrimenti impossibili da realizzare. Mi sembra questa un'affermazione forte, insomma le scuole le abbiamo sempre fatte, sono sempre state fatte con dei mutui normali e non credo che fosse stato indispensabile fare i derivati per fare le 2 scuole. 2 scuole che sono costate all'incirca 1,5 milioni all'una, quindi sono 3 milioni, da 3 milioni arrivare a 12 milioni di derivati, c'è un lasco abbastanza, un margine abbastanza abbondante, quindi sì, le 2 scuole sono sempre state usate così come giustificazione, sono state fatte per carità, però come dice appunto il documento, adesso si pone il problema per il pagamento degli interessi. Quindi, come si è detto prima, si vuole far passare i derivati come operazione virtuosa, però dopo si ammette che invece esiste un problema.
che il problema non è del pagamento dei dovuti interessi, questo non è corretto, cioè, mi correggerà eventualmente la dottoressa o chi più esperto di me, ma non è che noi adesso paghiamo degli interessi, adesso noi restituiamo delle somme ricevute più gli interessi, quindi non sono solo interessi quelli che dovremmo pagare da adesso in poi, appunto. Però che si ammette che l'operazione è stata volutamente e scientificamente iniziata. Adesso però si piange sul latte versato e sarà così fino al 2024, quando avremo la famosa perla delle 2 rate da 800.000 euro l'una, quindi 800.000 più 800.000.600.000. E auguri. Ancora, cioè, sì, auguri a tutti, auguri ai vittoriesi che vedremo dove schizzerà l'IMU in quell'occasione. L'ultimo fatto che voglio far rilevare è che mi sembra non sia stata risolta il problema del contenzioso, che mi risulta sia stato iniziato, ma non so come sia andato a finire, se è ancora in corso, se è ancora in fase di dibattimento, perché sappiamo che molti comuni hanno fatto ricorso, chi con risultati positivi, chi meno, però abbiamo molti casi nel Paese di contenziosi su questo tipo di finanziamenti, e soprattutto per l'aspetto dei costi occulti, i costi occulti che a fatica, dopo numerose estenuanti confronti, un rappresentante di Credito Italiano, credo, alla fine ha ammesso in quest'Aula che quel finanziamento comprendeva dei costi occulti. Stiamo parlando ancora quando il sindaco era Tony Verè, non so se si ricorda, venne appositamente un funzionario del Credito Italiano, credo, e avevamo un confronto forse non ha usato questo termine, però è stato ammesso che c'erano dei costi che non figuravano. Mi ricordo che la questione era l'aveva presa a cuore il consigliere Giorgio De Bastiani, che poi ha anche prodotto della documentazione delle indagini che confermavano questa cosa qua. Quindi il problema dei costi occulti, che ha fatto perdere le cause ad alcune banche, esiste, e a mio avviso, adesso dovremmo andare a rivedere, non sono andato a rileggere quanto era stato detto, però secondo me esiste testimonianza di questo stato delle cose. Forse ho anche finito il tempo. Beh, ci sarà un secondo giro, per adesso mi fermo qui. Va bene, grazie consigliere. Si sente? No, non si sente? Sì. Qualche altro intervento? Non vedo nulla qua. Non vedo nulla. Qualcuno che... Bisogna resettarlo un'altra volta. Sì, io... Prova un attimo. No, non va, no, perché... Stasera abbiamo dei problemi qua, non so da cosa dipenda, però a me arriva tutta... resettiamo un attimo di nuovo il sistema. Sì, ma sentono altissimo e tutti i comandi qua non funzionano nulla. A Dus, per esempio, si è prenotato, quindi...
ecco qua, fermi tutti che funziona. Allora, cancelliamo DUS, ecco, fermi tutti. Pagotto aveva prenotato o no? O per prova? Chiudiamo, fermi. Consigliere Resera, pronto. Buonasera a tutti. Beh, io in qualità di rappresentante delle microimprese del Comune di Vittorio Veneto che svolgono attività di commercio e artigianato e di servizi, esprimo vivo rammarico chiaramente per la proposta di rivedere l'IMU. Chiaramente. Le microimprese del territorio sono già costantemente vessate da una pressione fiscale contributiva di ingentissimo rilievo. Allora, abbiamo proposto al Comune di Vittorio Veneto di premiare le nuove attività che si insediano nei centri storici con una diminuzione delle imposte comunali, quanto minimo per un anno, al fine di ripopolare determinati quartieri caratterizzati da desolazione ed assenza di qualsivoglia attività commerciale e turistica. Numerosi infatti sono i negozi sfitti in tutti i centri storici, i nostri 2 centri storici e anche del centro di Vittorio Veneto. Relativamente però al discorso dell'IMU, da un'attenta analisi che abbiamo fatto con le associazioni di categoria, abbiamo visto però un dato essenziale, che solo il 20% delle imprese svolge la propria attività in un negozio, bar, ristorante, pubblico esercizio di sua proprietà. L'80% delle imprese svolge attività di impresa in un immobile di proprietà di terzi, sui quali chiaramente con questa proposta non graverà alcuna imposta locale, la Tasi. La speranza nostra è che i proventi dovuti dall'aumento dell'IMU verrà in parte destinata allo sviluppo delle attività commerciali, turistiche e di artigianato del nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Rasera. Ci sono degli altri interventi? Se non ci sono e se non vi prenotate, io passerei a secondo giro. Assessore, prego. Grazie Presidente, grazie a tutti degli interventi a cui cercherò di rispondere per quel che mi riguarda. Poi riguardo alle domande del consigliere Tonon che vertono più sulle linee strategiche di mandato come la variante alla statale Alemagna, come il discorso del demanio, magari risponderà il sindaco, perché qui appunto, come diceva il consigliere Bagliana, abbiamo già discusso durante il programma di mandato. Anche una domanda del consigliere De Antoni riguardo la salvaguardia dell'ambiente, magari risponderà anche questo il sindaco. Faccio notare che a pagina 65 si parla di patto dei sindaci e quindi di ambiente si parla in modo importante, riduzione delle emissioni eccetera, e anche qui penso che il sindaco abbia qualcosa da riferire. La discussione ho visto che si è concentrata molto sull'aumento dell'IMU. 2 premesse. Il documento è chiaro, è leggibile e avete visto che l'aumento previsto dalla nostra amministrazione del 10 per 1000 è stato inserito, era chiaro e leggibile. Quindi l'altra cosa è che questa sera non andiamo a votare l'aumento dell'IMU. Se nella finanziaria che il governo approverà a dicembre il governo dirà non si possono toccare le tariffe così, non verrà proposto il 10, magari verrà proposto il 9,8, l'8,8
più 1 di Tasi deliberato a febbraio 2019 dalla precedente amministrazione. Quindi vorrei che sia chiaro questo. La situazione attuale è questa, quindi volevo fare due precisazioni in questo senso. E avete toccato in molti di voi il discorso del derivato famoso stipulato nel 2005 e di cui si è tanto discusso in quest'Aula. Non voglio tornarci sopra, ma voglio che sia una cosa sia chiara. Nel 2005 è stata fatta un'operazione legale, il consigliere De Bastiani parla di qualche costo occulto che la magistratura vedrà, ci sarà la prima udienza, vi informo, la causa in corso l'11 di dicembre, doveva essere il 13 novembre, ma viste le condizioni meteo di Venezia, siccome il Tribunale a Venezia è stata rinviata l'11 dicembre, i costi occulti di qualche cifra, qualche migliaio, centinaio di migliaia di euro, 200.000 si parla così, vedremo, ce lo dirà la magistratura. Nel frattempo comunque, prima che si vada la sentenza, poi magari ci sarà l'appello, arriverà comunque il 2024, io come assessore al bilancio, io devo comunque i soldi prevedere di tirarli fuori. C'erano altre condizioni economiche, era pre-Lehman Brothers, ok? I comuni venivano invitati ai corsi per stipulare i derivati, come molti cittadini stipulavano mutui a 30 anni per acquistare delle case in base a un reddito che aveva le condizioni di partenza. Quindi qui voglio dire, le condizioni economiche erano tutte diverse, poi tutto è caduto. Quindi cerchiamo anche di vedere quando è stata fatta questa operazione, in che momento storico. Il consigliere Darè giustamente dice che col governo Monti l'IMU della zona industriale non viene più nelle casse del comune, ma va nelle casse di Roma. Poi, se vogliamo sottolineare altre condizioni, la bonifica dell'ex Carnielli. A noi ci costa oneri primari, oneri secondari e oneri di costruzione, perché rinunciamo a questi oneri per far sì che ci sia la bonifica. Questo nel 2005, quando siamo andati a fare quell'operazione finanziaria, non avevamo in testa che la ditta nel 2012 fallisse e la bonifica, l'operazione che stiamo facendo adesso, comunque costasse così tanto al comune. Quindi ripeto, 2005, altre condizioni. Detto questo, IMU 10 per 1000, non piace neanche a me aumentarlo e non faccio i discorsi così alla Carlona come sembra ascoltando le parole del consigliere Denardi, è una cosa seria. Abbiamo analizzato il bilancio e abbiamo visto come, magari non citato, quanto detto dall'assessore Napoli e dal presidente dei revisori dei conti nel febbraio 2019, quando è stato deliberato l'aumento della tassazione portando IMU più Tasi al 9,8, è stato detto in quell'occasione che senza un aumento delle imposte il bilancio sarebbe stato un bagno di sangue, parole testuali. Ok, come assessore al bilancio mi sono trovato ad affrontare questa situazione e con i miei colleghi di giunta e con i colleghi consiglieri abbiamo cercato di analizzare quali fossero le strade da intraprendere. Abbiamo visto che c'è della spesa corrente da ridurre, siamo d'accordo, lo faremo, abbiamo individuato i capitoli di bilancio di spesa corrente che si possono ridurre. Poi abbiamo pensato, cosa possiamo fare per calmierare questo aumento? Senz'altro, intanto cerchiamo di non gravare troppo sui commercianti o su chi ha una casa in affitto, in questo senso la Tasi. La Tasi è un'imposta che paga anche chi vive in affitto in un appartamento e che pagano chi ha un'attività commerciale in affitto. La Tasi si può portare a zero da sempre, non è una novità di adesso. La Tasi poteva essere a zero anche nel 2014, voglio dire. Allora, abbiamo deciso, portiamo la Tasi a zero, quindi sgraviamo
un po' di commercianti, un po' di persone che vivono in affitto di un'imposta. L'imposta, per quanto bassa che è l'1 per 1000, comunque è un'imposta che se devo fare la domanda al CAF, al commercialista, così, qualcosa mi costa. Abbiamo cercato di vedere, di ridurre questo costo, almeno facendo noi il classico CAF commercialista. Proviamo a vedere di spedire i bollettini a casa. C'è stato, lo riconosco, un gran lavoro che ci può permettere, fatto dalla precedente amministrazione, che ci può permettere di inviare i bollettini a casa. Nessuno al momento l'ha mai fatto, sottolineo. Unificando IMU e TASI, un'unica imposta molto più semplice da inviare a casa. Terzo, c'è l'opportunità del baratto amministrativo che stiamo valutando, ci stiamo confrontando, non è semplice, da 3 mesi. Ci sono comuni come Belluno che lo applicano, per dire, Belluno non è un comune a guida della Lega, ma è un comune a guida del PD, quindi sì, lo applica. Ci sono comuni altri in Veneto, quindi lo possiamo fare anche noi. Lo poteva fare anche la precedente amministrazione, perché è dal 2015 che esiste questa opportunità. Abbiamo guardato poi tra le pieghe del bilancio. Cosa abbiamo visto? Giustamente la precedente amministrazione ha deciso di non aumentare l'IMU fino all'anno 2018, prevedendo un aumento fino all'anno 2019, prevedendo l'aumento nel 2020. Ripeto, dal 7,6 all'8,8 di IMU più 1 di TASE, totale 9,8 già deliberato. Hanno fatto, i primi 2 anni il governo centrale ha impedito l'aumento, okay? Quindi nessun comune poteva aumentare la tassazione. Nel 2019 hanno deciso di non aumentare l'IMU. Ok, hanno fatto questa scelta. Però siamo andati a vedere cosa costava questa scelta. Costava un taglio in certi capitoli importanti. Hanno tagliato 200.000 euro nel sociale. Il minimo vitale l'hanno ridotto del 50%. Hanno tagliato nei capitoli della cultura, hanno tagliato nei capitoli dei musei, per non parlare dei lavori pubblici. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: cosa vogliamo fare? È brutto aumentare le tasse, lo sappiamo. Abbiamo lottato con voi, consigliere. Il consigliere Fasan, tirato in ballo tante volte, è sempre coerente, è sempre lui. Quello che pensava nel 2017-2018 lo pensa anche adesso. E ancora di più. Però abbiamo detto, qualcuno ci chiede cosa vogliamo fare con questo aumento. Il consigliere Rasera ha fatto un intervento meraviglioso. Noi chiediamo un sacrificio? Sì. Cosa diamo in cambio? Magari una città più sicura, più pulita, in cui la gente, un turista, venga a Vittorio Veneto, venga a spendere, la città dare vita alle associazioni, tornare a far girare questa città. Riproporremo delle manifestazioni importanti e faremo in spesa corrente delle cose importanti. Nella cultura andremo a investire 90.000 euro in più con la riproposizione del concorso del violino. Il tema di Palazzo Todesco per 5 anni è rimasto là con i sassi al primo piano, mai ristrutturato con un contributo disponibile. No, lo andiamo a sistemare, cerchiamo di dare a Serravalle la giusta sede per le mostre fotografiche, cerchiamo di dare a Serravalle una collocazione in ambito culturale. Quindi sì, è vero, aumentiamo, ce ne assumiamo le responsabilità. Come ci assumiamo le responsabilità di andare in cerca dei soldi perché l'aumento dell'IMU poi venga calmierato. Adesso non ce la facciamo con questo bilancio. Lo sappiamo noi, lo sapete anche voi, perché altrimenti non avreste proposto l'IMU e TASI al 9,8 nel febbraio 2019. C'è una difficoltà di bilancio, noi ci impegniamo a andare in cerca di soldi. Abbiamo già portato a casa 1 milione di euro
che erano persi in questi 5 mesi, i 324.000 euro della Paravicini, i 450.000 euro del campo da rugby, gli 89.000 euro delle frane, i 130.000 per l'illuminazione del Serravalle. Abbiamo perso gli 80.000 di contributo regionale per Palazzo Todesco, perché in 5 anni nessuno ha iniziato mai i lavori. Noi cerchiamo a giugno 2020 di provare a richiedere questi soldi, indipendentemente da questo, altrimenti agiremo con fondi nostri. Quindi quello che dite è un attacco, lo capisco, è un attacco che ci sta. A me non piace aumentare l'IMU, però vi dico che faremo di tutto per trovare le risorse per non aumentarlo nei prossimi anni, perché l'IMU si può aumentare ma si può anche diminuire. Vi ringrazio. Grazie Assessore. Passiamo al secondo giro di Sindaco vuole, prego. Mi pare che si era parlato di caratterizzazione della... Sì. Allora... Assessore, venga di qua perché non funzionano quelli. Prego. Buonasera a tutti. In merito alla caratterizzazione della caserma Gotti, chiedevo al Sindaco se potevo intervenire perché alla conferenza dei servizi del 30 ottobre ci sono andato io in rappresentanza del Comune. Mi sono fatto anche una nota e spero di non aver dimenticato nessuno che erano presenti a quel tavolo. C'era la Prefettura, il Comune di Vittorio Veneto, Provincia, ARPA, USL, Regione del Veneto e poi c'era il quinto reparto infrastrutture di Padova col tenente colonnello Ragusa. Ha fatto l'ingegner Nicola Cirino una presentazione della documentazione ad implementazione della prima conferenza di servizi, però secondo me ha usato in maniera magari anche impropria troppe volte presumibilmente corretto e sostenibile. Tant'è che poi l'ARPA di Treviso dialogando su tutti gli schemi matematici della caratterizzazione, ha preso atto che bisogna fare altre 2 trincee di spia, monitorare per un altro anno con prelievi trimestrali e analisi della falda. Così si è conclusa la conferenza dei servizi e ci si riaggiorna appena viene riconvocata. Questo è quanto posso dire io. Grazie. Grazie Assessore. Bene. Sindaco vuole Prego Sindaco. No, eventualmente aggiungo un'ulteriore specifica relativamente a, lo tratteremo anche dopo, la questione del sottopasso di Via Callarga, che si può giustamente anche ritenere una spesa elevata e forse non giustificata. Secondo la nostra visione invece lo è, perché è frutto della sommatoria di diverse visioni che abbiamo su quella zona, per cui alla fin fine c'è parso e continua a apparerci una soluzione dovuta. Proprio perché poi ha delle implicazioni a noi favorevoli e quindi secondo noi vale la pena di impegnarci. È un percorso, ma ne stiamo facendo tanti di duri percorsi, facciamo anche quello. Relativamente agli estimi sono completamente d'accordo che almeno da quel punto di vista là essere trattati in qualche modo o dosare meglio il peso della tassazione sulle case, specialmente dei nostri 50 borghi, no? Che conosciamo tutti, probabilmente è un tema che varrà la pena essere affrontato. Sì. Bene, passiamo al secondo intervento. Chi si vuole prenotare?
Consigliere Dus, prego. Eccomi. E allora, brevemente questa volta, sulla questione dei derivati, io credo fondamentalmente che sia la legge del contrappasso. I derivati li avete fatti nel 2005, ora adesso siamo nel momento in cui li pagate e subite le scelte di quella decisione, che costa però purtroppo anche ai cittadini vittoriesi dal 2015 al 2024 10 milioni di euro. Però se ne è discusso credo abbondantemente e non voglio ritornare su questo tema. Apprezzo, confesso, il tentativo del consigliere Gianni Rasera, un'arrampicata sugli specchi, capisco non facile la sua, e non ho ben capito se il ruolo con cui lei è intervenuto sia quello di consigliere comunale oppure di vicepresidente di Ascom o di consigliere comunale con delega al commercio, perché in questa sede siamo tra consiglieri comunali, come lei ben sa. Però, visto appunto anche i suoi molteplici ruoli, mi permetto di leggere cosa disse alle pagine del Gazzettino del 10 marzo 2017 il presidente Paludetti, che mi risulta essere attualmente presidente ancora dell'associazione, perché io questo lo voglio ricordare: noi negli anni di mandato in cui abbiamo amministrato abbiamo sempre sterilizzato l'aumento dell'IMU, cioè l'aumento dell'IMU non c'è mai stato. Nonostante questo, nonostante l'aumento non ci fosse, dalle pagine del Gazzettino si diceva, cosa c'è? Dalle pagine del Gazzettino si diceva, a seguito della proposta, rovini tutto il pathos che stavo mettendo e tocca ripartire adesso con questa tutto di nuovo. Ci siamo? Prenota. Prego. No, qua, no. Cioè, poteri forti che mi impediscono. Vabbè, continuiamo, ci sono continuiamo dei anche. È il 5G. Riproviamo un attimo. Prego. Prova? Prova? Sì, vai. Non mettete i telefoni vicino, dai. Allora, dicevo, Presidente Paludetti, Gianni Rasera, arrampicata sugli specchi, assunto del mio intervento. Dalle pagine del Gazzettino del 2017, 10 marzo, commercianti sul piede di guerra, una manovra che non ci aiuta. L'IMU non era aumentata in quel momento lì. Da un lato chiediamo ai proprietari dei negozi sfitti di abbassare i canoni per rendere gli spazi più appetibili e reperibili. Dall'altro li tassiamo di più. Ovvio che così non abbasseremo mai gli affitti, rileva Paludetti. Questa manovra non aiuta. La situazione del commercio vittoriese è sotto gli occhi di tutti, da Serravalle a San Giacomo, tanti negozi vuoti, come pure in centro, dove negli ultimi mesi hanno chiuso almeno 6 attività. Capisco che i comuni abbiano bisogno di soldi, ma se continuiamo a tassare chi intraprende l'economia non ripartirà mai, rivela in una nota il numero 1 di Ascom. Ora, si è detto che questa manovra, diciamo, di aumento dell'IMU interesserà il 20% dei proprietari. Allora, io non so quale associazione di categoria o quale rappresentante di categoria che siede nei banchi della maggioranza decida di sputare su quel 20%, perché sinceramente se io fossi uno di quei 20% di commercianti un po' mi arrabbierei, però questo non mi riguarda.
Faccio notare però che il restante 80% subirà indirettamente quella manovra, perché immagino che i titolari degli immobili poi faranno pagare l'aumento su chi paga l'affitto, o no? Non sarà così? Devono rifare i contratti e prima o poi rifaranno e qualcuno lo pagherà. Ecco. Quindi la trovo veramente una scusa un po' banale. Il vice sindaco parlava del campo da rugby, però vice sindaco anche lei, il campo da rugby, ha detto che non lo fa, il campo da rugby. Adesso ha detto che ha messo i soldi sul campo da rugby e a causa... Il campo da rugby, silenzio, il campo silenzio. da rugby lei ha detto che non lo fa. Silenzio, silenzio. Si prende la parola per parlare. Se lei il campo da rugby non lo vuole fare, l'ha già detto l'altra sera alla Tenda TV, che sta aspettando che si ridefinisca tutte le aree con le caserme, eccetera, per decidere dove fare. Ad oggi il campo da rugby non si fa. Benissimo, ne prendiamo atto, quindi non capiamo perché, ancora maggior ragione, ci sia questo aumento di IMU. Io un'idea, oltre ai derivati, me la sono fatta, ed è quella della strada che si dovrà costruire. Quei soldi lì da qualche parte bisognava tirarli fuori di quella strada. E quindi, essendo la coperta un po' corta, qualcuno ci è andato di mezzo. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo la parola al consigliere Gomiero. Volevo ricordare buonasera al consigliere Dus. Ho visto che siete avvelenati stasera, soprattutto voi tre del PD. Avete perso, ed è giusto così. Nella precedente amministrazione la minoranza Lega aveva fatto lo stesso lavoro, aveva aggredito ad ogni consiglio comunale. Noi abbiamo seguito sto passaggio qua del DUP, siamo stati informati, voi siete in opposizione, non siete in maggioranza, però apprezzo il consigliere De Antoni, il consigliere De Bastiani e non mi ricordo mai il tuo nome, scusa, Bagliana, però a venire qua a fare il siparietto come state facendo stasera, o il sindaco che spacca quel foglio di carta che ci hanno consegnato, per correttezza poteva fare a meno di spaccarlo, ok? Anche a me dà fastidio aumentare l'IMU e sono stato il primo a protestare su quell'aumento dell'IMU. Lo voto sì, perché ci vogliono i soldi. Ascoltate ragazzi, avete abbandonato San Giacomo, hai visto cosa c'era in quei fogli rossi là? Siete venuti a farla abbandonato San Giacomo. Qua i lavori. Sì, consigliere Dus. Consigliere Dus. Piano, avete fatto il parcheggio, avete perso 30 posti auto, non si sa dove parcheggiare, avete precluso l'accesso al monastero con un unico passaggio, è tutto chiuso là. Dove parcheggiamo? Un casino totale, macchine che parcheggiano dappertutto, e avete sistemato San Giacomo, avete sistemato la piazza dietro la chiesa, è regolamentata e basta. Via Isonzo è pieno di buche. Da 10 anni, perché neanche prima l'avevano asfaltata. Stai qua protestando di cosa noi facciamo o decidiamo di fare, quando pensi al campo da rugby, ok? Ti ha detto prima che il campo da rugby, se non sei sordo, i soldi è andati a prenderli, però abbiamo deciso noi di dove metterli i soldi, come voi avete deciso di metterli quando eravate in maggioranza. Ok? No, sto tranquillo. Sei là che si sono agitati loro abbastanza, e siccome dicono che noi di maggioranza non parliamo, ne abbiamo discusso in 3 preconsigli questo discorso qua. Voi vi agitate tanto, noi vi ascoltiamo e poi facciamo come avete fatto voi le altre volte, alziamo la mano e andiamo avanti. Abbiamo il coraggio di andare avanti, abbiamo il coraggio di prendere le nostre responsabilità. Se vi dà fastidio di chiudere quel passaggio a livello laggiù o fare il sottopasso, volevo chiedere al sindaco perché non chiude qua a Serravalle, o chiudete, si è lamentato il De Antoni che è riuscito a tenere aperto a Salsa che non c'è nessuno di là. Le Ferrovie dello Stato, se si ricorda signor ex sindaco, consigliere Bottonon, aveva deciso di chiudere 3 passaggi a livello, ok? E dove li chiudevate? Forse no, era Salsa, era quello di via Martel, e il terzo non mi ricordo, forse via Doneguti o qualche altro casello ferroviario. Poi via Martel era una follia totale, perché adesso non so se siete stati informati, ma prossimamente sarete informati che le ferrovie devono cambiare tutte le scine, le traversine ferroviarie su e giù, quindi ci sarà un treno lunghissimo che farà quel lavoro in una settimana. Vorremmo vedere
800 metri di T-treno lungo che toglie tutte le traversine e le ricambia, vuol dire chiudere 3 passaggi a livello. Vorremmo vedere, perché le ferrovie, come avevate deciso voi, non gliene fregava niente di chiudere e se c'era un passaggio o no da cosa. Non avete fatto niente per tenere aperto via Martelli. Io l'ho contestato quando eravamo in campagna elettorale, qualcuno mi ha seguito e con pazienza, perché hanno perso tanto tempo per prendersi, per riuscire a riavviare i raccordi con RFI o chi cavolo è, o Ferrovie dello Stato, perché non si riesce mai a capire, c'è una marea di sigle. Adesso siamo arrivati a buon punto, chiudiamo l'ultimo giù in fondo, speriamo di chiuderlo con una marea di difficoltà, perché non è che Coleiano sia contenta che noi chiudiamo quello lì, c'è qualche casa di là, ma loro sono costretti a correre molti di più, perché hanno tutti i passaggi campestri con passaggi ferroviari che non c'è l'accesso che c'è in via Donegutti, in via Callarga o in via Martelli. Sono scelte che facciamo, quindi fare il siparietto come ha fatto prima non ne vale la pena, tanto come avete fatto voi, spero che i miei colleghi portano avanti un discorso che abbiamo apprezzato e che tentiamo di tenere in piedi. Ok? Basta, vi ringrazio. Grazie consigliere. Consigliere Denardi, prego. Grazie Presidente, intanto vorrei tranquillizzare il consigliere Gumiero che io sono tranquillissima, non sono agitata. Quindi sì, anzi, l'unico che ha urlato stasera è lei. Se non sento io, no, ci sento benissimo, soprattutto grazie al microfono. Vorrei solo ricordare all'assessore Posocco che la riduzione nei capitoli dei servizi sociali era stata spiegata anche all'epoca, era legata al fatto che nel 2019 entravano in pieno regime 2 diversi provvedimenti statali che sarebbero andati a inserirsi e a dare sostegno alle famiglie in difficoltà e quindi visto che era presumibile che i cittadini vittoriesi che erano già seguiti dai servizi sociali avrebbero avuto un sostegno da parte dello Stato, si era inizialmente deciso di ridurre quel capitolo che sarebbe potuto essere rimpolpato in caso di necessità con l'avanzo di amministrazione che sarebbe stato entro poco tempo rispetto all'approvazione del bilancio disponibile. Non a caso mi pare che non abbiate applicato interamente l'avanzo di amministrazione, se non sbaglio, per cui significa che proprio quei conteggi tanto sballati non erano. Dal 2019 in particolare sono entrati in piena efficacia sia il REI, il reddito di inclusione, che era stato previsto dalla precedente legislatura, sia il reddito di cittadinanza. Era per quello che gli stessi tecnici dei servizi sociali avevano ipotizzato questa riduzione. Il discorso che volevo fare prima al consigliere Larè, al quale ribadisco, ricordo e riconosco la totale coerenza negli interventi quando facciamo questi ragionamenti, è l'unica cosa. Lei ha detto noi semplicemente rivogliamo i nostri soldi e ha considerato che Vittorio Veneto con l'IMU della zona industriale ci ha rimesso circa 20-22 milioni di euro, più o meno, giusto a spanne, ecco. Sì, complessivamente nei 9 anni, sì. No, magari fossero 22 milioni di euro l'anno, insomma non... Sì, no, ho detto... Sì, infatti ho detto complessivamente circa 20-22, ho detto magari fossero 20-22 in un anno, insomma, cioè, vorrebbe dire che l'IMU normale è 10 volte tanto. Noi abbiamo dato questi soldi allo Stato, ma glieli abbiamo dati perché facciamo parte di una comunità nazionale. Quando poi l'acqua alta di Venezia crea i danni che ha creato e che non sono ancora ovviamente giustamente quantificati, lo Stato nel giro di qualche giorno stanzia 20 milioni di euro. È stata approvata ieri o l'altro ieri, adesso non vorrei dire una fesseria,
che come data è stata approvata da tutto il Senato una mozione per stanziare 65 milioni di euro nel giro di breve tempo proprio per l'emergenza veneziana. Per cui non ricordiamoci dello Stato solo quando noi diamo soldi, ma anche quando i nostri territori poi in momenti di emergenza, in momenti di calamità diventano loro i beneficiari dei soldi di tutti quanti. Quindi questa era l'unica cosa che non avevo detto prima. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni. Sì, quindi io volevo presentare un emendamento. È il momento giusto o devo per presentare un emendamento, nel senso che ho chiesto che quell'aspetto sul dispositivo della delibera che non prendeva in considerazione la possibilità che la Giunta tenesse conto delle osservazioni e delle integrazioni che venivano chieste dal Consiglio. Io quindi presenterei un emendamento in cui chiedo che il dispositivo al punto 2 venga modificato, quindi sostituendo... Dov'è adesso la delibera? È la delibera? Sostituendo, maestro, trovo. Sostituendo. Forse c'è bisogno di un chiarimento, consigliere, un attimo. Sì, prego, segretario. Sì, consigliere, lei dovrebbe presentare sotto forma di emendamento il merito, perché diamo per scontato che questa delibera è strutturata in modo tale che è ammessa anche la possibilità di integrare la volontà della Giunta con l'apporto collaborativo dei consiglieri comunali. Quindi l'emendamento di cui lei sta parlando dovrebbe attenere al merito, cioè alle osservazioni che lei ha esposto in Consiglio Comunale. Diamo per scontato che la forma, cioè quella delibera, poi verrà composta proprio in termini di integrazione da parte del Consiglio Comunale. Era una cosa, un'aggiunta in più. Comunque dicevo di chiedere di integrare e modificare il DUP come atto di indirizzo del Consiglio nei confronti della Giunta ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento, di tenere conto delle successive proposte di seguito riportate e delle osservazioni e proposte emerse durante il Consiglio Comunale. Cioè questo mi sembra che sia... Io le presento questa cosa con allegati ai miei interventi. Ok. Sì, con i contenuti delle mie osservazioni. Lo posso consegnare adesso? Sì, prego. Tenerne conto della predisposizione della nota di aggiornamento, così dice la norma. Noi dopo presentano la nota di aggiornamento e quella noi la votiamo, la devono ripresentare. Perché è già previsto, questo è il gruppo. Interrompiamo un attimo il Consiglio per esaminare l'emendamento. Facciamo una pausa.
Un attimo consigliere, prego. Se l'emendamento presentato Scusate un attimo, silenzio. dal consigliere De Antoni non è specificato, mi corregga il segretario, c'è anche la formula irricevibile. Allora, o lo spieghi. L'ha spiegato. Diamo per scontato che è l'intervento che ha fatto prima. L'ha letto prima. Se volete si può leggere. Sì, ma se potrà leggerlo o cosa è? Certo. No, perché vede che le 50 pagine... No, sono tutti tanti. Vuole leggerlo lei o lo leggo io come... A me, a dire la verità, questi principi da lei enunciati li riconosco già all'interno del DUP. Chiedo alla Giunta di non fermarsi solo su microfono. È a microfono? Sì, c'è il microfono. Chiedo alla Giunta di non fermarsi solo su queste proposte di buonsenso, ma di prevedere iniziative di più largo respiro che possono davvero far crescere la nostra città, che possono garantire un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Chiedo quindi di inserire una nuova linea strategica, Vittorio Veneto, la città del futuro, e cominciare da subito a lavorare tutti insieme per fare un'attenta analisi sul futuro della nostra città, con i cittadini, le forze politiche, categorie imprenditoriali, sindacali, il mondo della scuola, per interpretare le contraddizioni e le difficoltà del presente e insieme scorgere la vocazione e la possibilità di costruire il futuro, facendo emergere l'energia che Vittorio Veneto e i suoi cittadini possiedono. Da parte nostra la massima disponibilità a collaborare su questa iniziativa. 2. Un altro tema a cui propongo di dare la valenza di linea strategica è quello della salvaguardia dell'ambiente, un tema che in parte viene trattato in vari capitoli ma in forma residuale. Chiedo alla Giunta di prevedere anche su questo tema una specifica linea strategica qualità ambientale che preveda come obiettivi specifici, tra gli altri, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climateranti. I danni provocati dai cambiamenti climatici causati dalle emissioni di gas serra in atmosfera sono davanti agli occhi di tutti. Dobbiamo anche noi fare la nostra parte per contribuire a salvare il futuro del nostro pianeta. 3. Nella linea strategica tutelare e qualificare il territorio prevista nel DUP, chiedo di inserire il tema relativo agli effetti sulla città della variante statale 51, sia nel periodo in cui sarà operativo il primo stralcio di detta variante, sia quando l'opera sarà completata. È già tempo di ripensare il centro città e soprattutto Serravalle, intervenendo sul rafforzamento dei servizi, sull'uso degli spazi pubblici, sulla mobilità pedonale, sui parcheggi, valorizzando le attività commerciali esistenti e favorendo la crescita di nuove attività commerciali e artigianali con la messa in rete di competenze e responsabilità. 4. Svolgimento in forma associata di servizi comunali in collaborazione con i comuni limitrofi. Può essere una modalità interessante per superare le carenze di organico dei comuni, ma anche per, difatti il nostro personale lavora per gli altri comuni e non viceversa, ma anche per riaffermare il ruolo della città di Vittorio Veneto come comune di riferimento nell'ambito dei servizi a valenza sovracomunale, ma anche come centro di attrazione per manifestazioni sportive, eventi culturali, attività commerciali e turistiche. Mi scusi, tutte cose validissime, ma secondo me sono già contenute sia nel nostro operare che all'interno del DUP. Poi sono disponibile al parere di tutti. Ci sono altri emendamenti? Sono tutte ricomprese queste cose qua. Mettiamo i voti. Altri emendamenti? Se non ci sono, De Bastiani. Prego. Faccio riferimento all'intervento del vice sindaco Posocco.
e scendo nello specifico in un particolare. A proposito della ristrutturazione del piano terra di Palazzo Todesco, dove sono previste, mi sembra esista quel rimasuglio di finanziamento dei contratti di quartiere, probabilmente, sono 80, vabbè, comunque c'era questo residuo che non è mai stato usato. Con la precedente amministrazione era stato progettato l'utilizzo come bookshop e guardaroba. Adesso invece l'idea è quella di fare, da quello che ho letto sulla stampa, da quello che ha confermato l'assessore, una galleria dedicata alla fotografia, mi sembra di capire, a mostre fotografiche. Allora io quando sento queste cose qua drizzo le antenne, perché a mio avviso è importante partire da un progetto, qualsiasi cosa si faccia, è importante fare un progetto prima e dopo eventualmente si trova anche lo spazio. Perché se si vogliono fare mostre fotografiche a Vittorio Veneto, che ovviamente vanno ad arricchire il bagaglio culturale ed è anche un'opportunità turistica, ripeto, se si vogliono fare mostre fotografiche a Vittorio Veneto, posti ce ne sono finché si vuole. Lo stesso Palazzo Todesco, cioè i 2 piani di sopra sono occupati minimamente durante l'anno, quindi gran parte dell'anno sono chiusi. E quindi potrebbero essere benissimo adattati a fare qualche mostra fotografica. C'è la Torre dell'Orologio con due stanze, 2 saloni dedicati alle esposizioni che sono durante tutto. Vedo che c'è poco interesse, niente, non ne frega niente a nessuno. No. Sì, grazie. Sì, dicevo, ci sono molti posti dove si possono organizzare delle mostre fotografiche, appunto il Palazzo Todesco, c'è il Salone del Museo del Cenedese, c'è tutta la Torre dell'Orologio con delle stanze dedicate apposta alle esposizioni che sono usate solo parzialmente durante l'anno, c'è il piano terra di Villa Croz che mi sembra che sia completamente vuoto e non utilizzato niente durante tutto l'anno. Mi sembra che venga fatta una mostra all'anno al massimo. Mostre fotografiche sono state fatte nel Museo della Battaglia o nella chiesetta di San Paoletto oppure in quell'edificio a fianco guardando il palazzo sulla sinistra. Voglio dire, se si vogliono fare mostre fotografiche si possono fare in tantissimi posti. E io dico, partiamo, se è una buona idea fare un filone fotografico, no? Che la nostra città diventi magari un punto di riferimento, magari non potrà essere il Tre Occhi di Venezia, ma insomma potrebbe diventare un filone di specializzazione della nostra città. Però, per favore, mettiamo giù prima un progetto, che tipo di fotografia, che genere seguire, quali sono le modalità, chi propone le mostre, chi le gestisce, se ci sarà un comitato che seleziona. E allora, prima di imbarcarsi su operazioni che, ripeto, secondo me hanno già lo spazio dove possono svolgersi, facciamo un ragionamento a monte. E adesso ho perso il filo. No, ecco. Oppure pensiamo a un'altra soluzione, perché è vero che anche Palazzo Todesco, quando viene usato, generalmente le mostre vengono svolte il sabato e la domenica, che in concomitanza con il museo i resti dei giorni della settimana rimane chiuso.
allora escludiamo a priori di dedicare lo spazio che era un negozio a un altro negozio che magari sta aperto dal lunedì al sabato e forse anche la domenica, si ha una certa caratterizzazione per turistica, negozio, un locale dove si somministra, un posto dove si promuovono i prodotti tipici del distretto, che rimane, come dicevo prima, aperto 6 giorni su 7 o 7 giorni su 7 e soprattutto può far introdurre un piccolo reddito all'amministrazione, magari dedicato alla gestione del Palazzo Tedesco. Grazie consigliere. Consigliere Bagliana. Sì, grazie. Allora, io ribadisco il concetto che ho formulato prima, quello dei borghi. Ho capito che l'ha un po' accolto il sindaco e non so se è fattibile sul regolamento dell'IMU magari fare delle riduzioni rispetto a alcune categorie o alcuni luoghi, ma se ciò non fosse possibile chiedo all'amministrazione di quantomeno eventualmente abbassare altre tipologie di tasse rispetto a agli abitanti che possiedono queste seconde case nelle borgate, insomma, e nei borghi un po' più isolati. Ci sono borghi che, insomma, che non hanno né la strada, cioè la strada è anche sconnessa o non hanno l'acqua potabile o anche, cioè, quindi sono veramente senza servizi completi, quindi bisogna anche tenere in considerazione questo. Poi se c'è da aumentare l'IMU per uno che possiede 10 appartamenti, 15 appartamenti, magari quello riesce bene anche a pagarlo l'IMU, no? Insomma, non è una tassa equa, questo volevo dire. Detto questo, io nelle entrate avevo fatto delle domande prima, magari gli uffici mi rispondono, anche sulle entrate tributarie, quindi abbiamo 1 milione di aumento sul 2020 e 1,3 milioni sul 2021, quindi quelle del 2021 1,3 milioni, io sto leggendo la tabella entrate tributarie, valutazione e andamento, pagina, aspetta perché non ci... 70. Pagina 70. Sì, allora 2020 e poi c'è un aumento nel 2021 e quindi sono già previste un aumento, no? Ma sono legate all'IMU o sono altre, o c'è un aumento ulteriore dell'IMU? Volevo capire questo. Poi avevo chiesto anche che c'erano appunto delle riduzioni delle entrate extratributarie e la riduzione delle entrate conto capitale. Le pagine seguenti praticamente, 70, 71, 72 e 73. Volevo capire appunto quegli scostamenti, e voi li fate in base a che cosa? A dei dati già in possesso? E poi ultima cosa, appunto avevo chiesto anche quello riguardo ai trasporti, diritto alla mobilità, che il capitolo passa da 5 milioni al 2022 a 3 milioni. Volevo capire perché c'è questa diminuzione. Bene, grazie consigliere. Se consigliere Tonò, prego. Grazie. Alcuni dati. Allora, intanto San Giacomo, a parte che dico, lo sanno quelli che hanno amministrato, non esiste solo San Giacomo, perché ognuno ha le proprie, ogni quartiere, ogni parte di Vittorio alle necessità, caratteristiche e quant'altro. Consigliere Gumiero. Non è stato fatto nulla. Allora, abbiamo cominciato con il monumento grazie a una iniziativa della precedente amministrazione. È stato il primo monumento che... Sì, credo sia una delle cose che mi è sempre stata, che ho sempre riconosciuto.
Sì, per poi cortesia, lasciate... messa in capo il Comune di Vittorio Veneto. Prego, dai. Sì, sto parlando. Silenzio, per favore. E poi abbiamo continuato con tutta l'asse davanti finita recentemente, anzi finita con questa amministrazione, fino all'imboccatura di via Cimitero. È stata non solo messa in sicurezza, si tolti alcuni posti, ma se lei ricorda, nel retro della scuola sono stati recuperati altri posti. È stata fatta una convenzione che non era mai esistita con la parrocchia, è stata sistemata la piazza, è stata messa in sicurezza tutta la strada lungo, l'entrata è stata fatta una proprio per questione di sicurezza, no, non si entra in monastero, si entra in monastero, alquanto? Ma c'è una, per questione di sicurezza è meglio avere una entrata anziché due, così ci è stato spiegato. Non è che a San Giacomo non sia stato fatto nulla, ma potremmo ricordare anche altri interventi fatti in città. Certo, resto quasi basito che il vice sindaco si sorprenda con i fondi che ci sono. Certo, con i fondi che ci sono la coperta è quella e quella bisogna utilizzare. Però in questo senso dico, l'ha detto lei esplicitamente, è una nostra libera scelta quella dell'aumento dell'IMU. Quindi inutile andare a dire ma voi l'avevate già previsto nel triennale. L'ha detto lei, è una nostra libera scelta. Fra l'altro che costerà, è uno, non so, in realtà non ci siamo mai confrontati molto, caro collega o ex collega? Sì, non come europarlamentare, per l'amor di Dio. Ex sindaco come me. Per quanto riguarda il gettito che va a Roma, io sono pienamente d'accordo con lei. Io dico purtroppo nessuno dei governi che si sono succeduti da Monti in poi, tutti anche uno recentemente defunto, come no? Sì che l'abbiamo fatto, sì, 14 mesi se non si può neanche fare un bilancio, no, che non sia come noi che ci siamo trovati nel 2014 qui a dover approvare un bilancio che qualcuno prima di noi non aveva approvato, noi invece l'abbiamo approvato febbraio 2019, ma nel 14 in luglio abbiamo approvato il preventivo del 2014 perché non c'era, quindi su questo sono pienamente d'accordo con lei. Qual è il problema? Che con questo aumento dell'IMU, chiedo scusa se sbaglio le cifre perché siccome non sono state date o non le ho ascoltate bene io, per quanto riguarda la categoria D mi pare 2 milioni e mezzo circa allo Stato e più di 500.000 euro in più che restano al Comune, o sbaglio? Più o meno, grosso modo 500.000 euro circa, quindi vuol dire che come dire, becchi e bastonati non solo quelli che li pagheranno, che poi ho chiesto in commissione e gentilmente la dottoressa Alvassori mi ha risposto. Prego? Sì, no, io sto parlando di quello che per scelta il Consiglio Comunale, o meglio, nel DUP la Giunta propone al Consiglio Comunale, continuano a pagare i 2 milioni e mezzo i proprietari degli immobili di categoria D e in più ci aggiungiamo mezzo milione di euro, sì, quello si resta qui a Vittorio, però quello che deve pagarli, come ha detto giustamente prima il collega Rasera, noi siamo contenti, ovviamente nessuno è contento dell'aumento dell'età, ma insomma mi pare pleonastico ricordarlo. Un'altra cosa, per questione di correttezza, dopo la sua affermazione, mi rivolgo al vice sindaco, la sua affermazione sul giornale che qualcuno era andato a Roma di corsa per recuperare il mezzo milione famoso chiamiamolo del ministro Lotti, eccetera, io ho chiesto tutta la documentazione in comune, non è andata come ha detto lei, non era perso nulla. Non era perso proprio nulla, c'è solo una sequenza di documenti che l'ente erogatore ha chiesto al Comune e il Comune, questioni burocratiche, cioè gli uffici hanno risposto, hanno correttamente risposto, non era perso nulla. Quindi non si è rischiato di perdere proprio, o meglio, se non si fosse risposto ci sarebbero potuti perdere, ma così non è stato e quindi diciamo un minimo di correttezza anche nella comunicazione credo ci voglia. Benissimo invece che si stanzi di più per la cultura, l'assessore è lo stesso, quindi o non vende ben prima e non si è mai sentito o che va meglio adesso, non lo so, non voglio neanche fare commenti. Poi la questione di 3 caselli chiusi. Io non so lei dove abbia letto, sentito,
la trattativa era partita da 3 e siamo arrivati a 1, punto. Poi io posso dire che il sindaco da questo punto di vista, tanto di cappello, ma non è gratis. Cioè, fra virgolette, la chiusura di via Martelli sarebbe stata gratis, intendo dire non a costo per il comune. In questo caso il comune è una questione di scegliere. Vogliamo fare qualche opera in più rispetto? Aumentate l'IMU, è una questione di scelta. Comunque, se devo essere franco, io mi ricordo anche nel 99, era anche lei consigliere se non ricordo male, appena arrivata alla Lega, una strage di aumento di tasse, non so se ve lo ricordate, addizionale IRPEF, lei non c'era, consigliere, fortunato. il tempo Già stringe. finito? Sì. Vabbè, userò il metodo Fasan nel prossimo punto all'ordine del giorno che riguarderà magari la discesa sulla Luna, farò come Fasan, parlerò ancora di queste cose. Grazie. Bene. Allora, qua ci siamo... ok. Vice Sindaco... Non vedo prenotazioni. Tony? Stasera i sistemi non funzionano, vedo. Eccolo qua. Consigliere D'Are, prego. Velocissimo nel rispondere un po' al collega consigliere. Allora io confido moltissimo, perché sono schierato chiaramente a difesa del mio assessore e non che il vice sindaco, confido moltissimo nei 1500 emendamenti presentati dalla maggioranza a Roma. Mi pare 500 il PD e 1 migliaio i 5 Stelle. Perché grazie a quegli emendamenti, su alcuni di quegli emendamenti, c'è sicuramente, quasi tutti danno dei soldi alle comunità locali. Quindi confido nei 1500 emendamenti o comunque in parte di quei 1500 per dare un aiuto al nostro vice sindaco nel non aumentare l'IMU. E se per caso non arriveranno è colpa vostra. Grazie consigliere. Consigliere Rasera, prego. No, io volevo rispondere al consigliere Dus per quanto riguarda quel piccolo 20% che secondo noi a cui sputiamo in faccia. Cercheremo di portare a casa servizi in cambio di questo aumento, quindi magari io faccio parte di questo 20%, magari mi tagliano anche l'erba davanti al capannone perché di solito non vedo la macchina dal capannone. Ok, prima cosa. Seconda cosa, vorrei ricordare al consigliere Dus che al momento di votare il cambio di destinazione d'uso da commerciale a destinazione sportiva, la commerciale generica del Victoria, lei non era così innamorato dei commercianti di Vittorio Veneto, rischiando di mettere in crisi tutto il commercio del centro vittoriese. Adesso è così innamorato, vero? Ecco, grazie. Grazie consigliere Rasera. Paolo? Bene. Sì. Prego vice sindaco per la risposta. Alcune domande a cui risponderò io, altre di tipo tecnico rispondono i tecnici. E per quel che riguarda le osservazioni del consigliere De Bastiani, credo che l'assessore alla cultura possa rispondere. Allora, consigliere Bagliana, il discorso dell'aumento dei tributi, la prima domanda che mi ha fatto, quello è in base all'aumento dell'IMU e della Tasi previsto però con la delibera di febbraio 2019 dalla precedente amministrazione. Quello è già deliberato e quindi l'aumento dell'IMU è già previsto. Una parte nel 2022, che è più alta, è dovuto a un maggior gettito che si presume sia proveniente dall'accertamento che è iniziato degli arretrati dell'IMU. Altre domande? Sì, il consigliere Denardi, lei dice, io ho visto sui sociali un taglio di 170.000 euro, di cui un circa 70.000 sul minimo vitale. Io non so come sia andata, so che li abbiamo messi noi, abbiamo dovuto metterli noi e non con l'avanzo di amministrazione. Voglio chiarire una volta per tutte il discorso del campo a rugby, visto dichiarazioni che generano confusione
sia in città e anche tra gli amici del rugby, devo dire. Tengo a sottolineare che non abbiamo tirato via i 456.000 euro che dovevano essere destinati al campo da rugby per fare l'intervento in zona industriale. I 498.000 euro che andremo a approvare stasera con la variazione di bilancio provengono dall'avanzo di amministrazione. I soldi per il campo da rugby non sono ancora in bilancio. Quando arriveranno li metteremo in bilancio tramite una variazione di bilancio. Dopodiché ci confronteremo tutti insieme, giunta, consiglieri e rugby, in base a quello che succederà nei prossimi 5 mesi, tempo che arrivino i soldi, per vedere se il campo da rugby si farà nell'area dell'ex Vittoria come previsto o in base a una programmazione più lungimirante della città che vede lo sport non solo rugby ma più attività sportive, quindi una visione più lungimirante. Le decisioni saranno del campo a rugby verrà spostato in altri luoghi. Tutto qui. Quindi voglio dire agli amici del rugby che stamattina mi hanno scritto, ho trovato il telefonino con 100 messaggi di tutti i tipi, che stiano tranquilli che la situazione non è cambiata rispetto a quella di un mese fa. Ecco. Il consigliere Tonon, 500.000 euro in categoria D. Sì, è vero, ma calcoliamo che in categoria D ci sono le centrali dell'Enel che pagano già il 2 per 1000 di Tasi, che hanno una tassazione diversa rispetto a altri immobili di categoria D in bilancio. Ok, penso di aver detto tutto, adesso cedo la parola per altre risposte al consigliere Bagliana e poi all'assessore Uliana. Grazie. Grazie Vice Sindaco, passo la parola all'assessore Uliana, prego. Sì, allora, comincio a rispondere al consigliere De Bastiani. Riguardo a Palazzo Todesco, quanto lei afferma mi fa capire che c'è un equivoco di fondo, perché nessuno ha mai parlato di utilizzare il piano terra, quello che ancora oggi non è ristrutturato, come contenitore di mostre fotografiche. Noi abbiamo parlato di fare sì che Palazzo Todesco in toto diventi una sede espositiva per mostre temporanee, 2 all'anno, di fotografia, considerando la fotografia come un'arte molto importante e cercando di fare in modo che la città di Vittorio Veneto possa caratterizzarsi dal punto di vista artistico per mostre di questo tipo, diventando, come lei giustamente diceva, non certamente una Treoce vittoriese, ma andando a occupare nel territorio della provincia e anche più della provincia quello spazio che a mio avviso, a nostro avviso, è lasciato proprio vuoto, che è quello delle mostre fotografiche. Palazzo Todesco, così com'è, per come è configurato, non è un contenitore che si possa prestare a fare grandi mostre di pittura o di scultura, perché non ne ha le caratteristiche. Abbiamo individuato nella possibilità, e mi fa molto piacere che lei convenga su questo, nella possibilità di fare mostre fotografiche, e parliamo chiaramente di artisti contemporanei e di grandi fotografi e di esperienze innovative nell'ambito della fotografia, riteniamo che questo possa essere il filone giusto per valorizzare quel palazzo, ma per creare soprattutto nella città di Vittorio Veneto un polo significativo, espositivo per fotografie che renda la nostra città riconoscibile per questa specificità. Ovviamente questo non sarà fatto organizzando, come lei diceva, le cose così, lasciandole andare. Ci sarà una manifestazione di interesse e noi valuteremo, in base a quella che è la nostra volontà, che cosa ci verrà proposto. Altra cosa che mi fa piacere sottolineare, prendendo spunto dalle sue affermazioni,
Beh, direi che non è assolutamente vero che Villa Croce è chiusa tutto il tempo dell'anno. Forse lei non sarà sufficientemente informato, ma a Villa Croce si succedono come minimo 2 mostre all'anno. Adesso ce n'è una, la invito a visitarla, molto bella, dei disegni di Corinne Zanette. E il piano terra di Villa Croce è stato proprio organizzato in quel modo per mostre temporanee, per far sì che sia poi possibile anche visitare la collezione permanente. Non soltanto mostre, ma anche tutta un'altra serie di attività sono fatte all'interno di Villa Croce, che è un contenitore assolutamente vitale e frequentato. Non comprendo poi la sua affermazione, me la sono segnata così come lei l'ha detta, quando dice che quel locale al piano terra di Palazzo Todesco potrebbe diventare un luogo dove si somministra qualcosa aperto 7 giorni su 7. Non capisco se dovrebbe essere un bar, un'enoteca, una pasticceria comunale che somministra. Somministra che cosa? Allora, quel piano terra avrà invece la destinazione che deve avere nel momento in cui noi vogliamo che Palazzo Todesco sia una degna sede di mostre fotografiche, diventerà il bookshop, diventerà una libreria, diventerà il guardaroba, assumerà quella caratteristica di ingresso importante per un museo che si debba in qualche modo distinguere. E rispondo al consigliere Tonon che sottolineava con piacere che si investa sulla cultura, e l'assessore è lo stesso. Sì, certo, l'assessore è lo stesso assessore che per 5 anni aveva chiesto di completare Palazzo Todesco senza riuscire ad ottenere nessun risultato. Grazie. Grazie assessore Uliana. Passerei la parola al vice segretario, la dottoressa Costalonga, che è la responsabile dell'unità operativa del bilancio economato, controllo di gestione, per delle precisazioni. Grazie. Quella del trasporto, no? Del trasporto e dell'entrata diversa da 2 milioni e 4 da 4 milioni a 2 milioni e 4. Sì, ok. Sì, allora, dunque siamo a pagina 94. La missione è la missione 10, che si chiama Trasporti e diritto alla mobilità. Questa missione ha una serie di programmi, ha esattamente 5 programmi, di cui abbiamo il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale, il trasporto via d'acqua, altre modalità di trasporto e viabilità e infrastrutture. Ogni missione ha una parte di spesa corrente e una parte di spesa in conto capitale. Bene. Quindi la differenza da un anno all'altro, 2020, 2021, 2022, come vede, mentre la spesa per il trasporto pubblico locale, che è una spesa di funzionamento, rimane sempre uguale, 1.243.000, quello che cambia, la spesa invece che cambia, è la spesa in conto capitale, perché sono gli investimenti che variano praticamente negli anni e quindi anche le risorse. Nel 2020, in questa missione, in particolare nel programma relativo alla viabilità, c'è il sottopasso e quindi l'importo così importante è dovuto a questo. Grazie dottoressa. Approfitto a questo punto anche per ringraziare gli uffici che ogni anno si prendono l'onere di redigere tutto questo documento. Allora, Vice Sindaco, ok. Allora, ritornando all'emendamento chiamato così impropriamente dal consigliere De Antoni, volevo sottolineare che siccome è una proposta di modifica del DUP, è contemplata all'interno della premessa esattamente al punto pagina 2, rilevato che Arconet eccetera in una richiesta di integrazione e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. Quindi noi prendiamo atto delle sue proposte, vengono assorbite sostanzialmente all'interno di questa delibera e
e di fatto noi voteremo la delibera modificata nella forma, e lascio qui la parola al segretario per la spiegazione di come verrà modificata la delibera. Sì, quindi non è un emendamento presentato nelle forme del regolamento consigliare per il funzionamento del Consiglio Comunale, ma come dicevamo è una richiesta di integrazione di cui il Consiglio Comunale prende atto, e quindi in premessa si inserisce l'inciso: preso atto che nel corso della discussione il capogruppo De Antonio ha presentato alcune richieste di integrazione funzionali alla predisposizione della nota di aggiornamento, così come di seguito riportate, e le riporteremo integralmente. Nella parte dispositiva il punto 2 viene integrato dicendo di approvare il DUP 2020-2022 allegato alla presente deliberazione allegato A quale parte integrante sostanziale della stessa, e questa è la parte che è già esistente, prendendo atto che rispetto alla stesura in discussione sono state presentate dal capogruppo De Antoni le richieste di integrazione riportate integralmente in premessa. A posto? Sì, a posto, grazie segretario. Bene, passiamo ora alla dichiarazione di voto e poi, scusate un attimo, c'è un intervento dell'assessore Fasan. Mi scusi assessore. Buonasera a tutti, solo per essere stato preso dalla minoranza. Allora, scusate. Prego assessore. Dus, ti richiamo all'ordine. Anche perché prego assessore, qua richiamo io all'ordine. Non si prenda altri mestieri. Ecco. Avanti. Allora, il consigliere Tonon ha parlato di metodo Fasan. Io vorrei parlare del metodo Tonon, ovvero delle verità non dette, non bugie, ma verità non dette. Lei ha parlato di Monti, che con risparmio, mi sono preso un po' di appunti, ma siccome sono 2 ore che fate affermazioni e devo rispondere a spot proprio, non posso fare un discorso costruito, però qualche battutina, qualche flash, qualche battutina me la faccio. Monti ha risparmiato 3 miliardi e mezzo dello spread, però ha fatto 200 miliardi di debito in 1 anno e mezzo, si è dimenticato di dirlo questo. Ecco, questa è una verità non detta. Dus si è dimenticato di dire la risposta di Napoli alle mie affermazioni. Lei ha letto il mio intervento, però si è dimenticato di leggere quello che ha detto Napoli. Napoli diceva che era una cosa dovuta, no? Poi il governo centrale ha bloccato gli aumenti dell'IMU, l'allora PD ha bloccato l'IMU, però adesso a Roma c'è il PD e non ha bloccato l'aumento dell'IMU, allora non c'è coerenza nemmeno a Roma. Se io non sono coerente e corretto, a Roma non si... ma vedo che a Dus non interessa. Comunque andrò avanti con le mie affermazioni. Tonon dice che voi ha fatto il bilancio 2019, sì, bene, bravo, però si è dimenticato di aggiungere aver fatto 17 delibere di giunta anche il giorno dopo che aveva perso le elezioni. Cioè ci sono tante cose da raccontare, c'ho un sacco di... No, ma siamo già in ritardo, quindi cerchiamo di... Vedo che il Presidente mi sollecita... un pochettino. Poi Tonon dice che non sono mai stati persi i 500, ma solo per far vedere quali sono le verità, non sono mai stati persi i 500.000. Però non dice che avevamo perso i 480.000 della Paravicini, da noi recuperati 380 e comunque persi i 100.000. E potrei continuare così ancora per un quarto d'ora, ma siccome qui abbiamo fretta, non mancherò nei prossimi consigli comunali, siccome ho fatto 5 anni in minoranza, ricordare tutte le inadempienze della loro maggioranza. Grazie. Grazie Assessore. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Sì, mi stressa, Presidente. Un chiarimento, velocissimo perché siamo in ritardo. Silenzio per favore.
Prego, consigliere Dus. Non mi è chiaro se quanto scritto nella delibera, cioè il fatto che rilevato da Arconet eccetera, in una richiesta di integrazione e modifiche del documento stesso che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. Chiedo, quindi quello che noi abbiamo, su cui siamo intervenuti entra a far parte integrante del DUP? Non credo proprio. Non credo proprio. Si valuterà. No, non credo proprio, perché se entrasse come parte integrante allora lo potremmo sostenere. Invece se entra esclusivamente una parte che a discrezione della Giunta, questa è un'altra questione, che credo sia così, no? Noi lo riporteremo, lo valuteremo e vedremo se è il caso. Sta parlando dei suoi No, i nostri, perché qui non c'è scritto che c'è da presentare un emendamento, qui si parla di... Infatti non ha presentato un emendamento perché la normativa non prevede un emendamento, prevede delle osservazioni. Noi di osservazioni ne abbiamo fatte molte. Entrano a far parte del... No. Verranno esaminate? Tutte le nostre osservazioni... Microfono. Guardi che non è una novità, noi ascoltiamo tutti, anche la minoranza. Grazie. Poi facciamo le nostre valutazioni e vediamo di fare il nostro meglio. Bene. Allora, poi andiamo con la dichiarazione di voto. Prego, consigliere Dus. Sì, allora approfitto della dichiarazione di voto per rispondere anche al consigliere Gomiero. Io, guardi, generalmente non sono una persona che si agita o si scalda. Certo è che quando si mettono le mani nelle tasche dei cittadini, mi permette, se mi scuso se uso dei toni o che non le aggradano, perché secondo me è un fatto grave. Se lei ritiene invece che sia un fatto più che normale e condivisibile, ne ha tutte le possibilità di ritenerlo tale. Forza. Per quanto riguarda il consigliere Rasera, faccio presente che il Victoria Campus non è stato ad uso esclusivo sportivo. Quell'area lì, io me lo ricordo molto bene, aveva una volumetria commerciale già presente. Mi scusi, consigliere, una dichiarazione di voto significa dire voto a favore o voto contrario per questo e questo motivo. Ecco. Prego. Sto motivando la mia dichiarazione di voto. Prego. Che comprende anche delle risposte. Dicevo, sul Victoria Campus c'erano stati innumerevoli dibattiti in quest'Aula e le ripeto, non c'è mai stato un uso esclusivo sportivo, tanto è vero che, per chiudere questo argomento, lì dentro ci vendevano mutande, ok? Buon, perfetto. Detto questo, siamo ovviamente contrari all'aumento dell'IMU che andrà a gravare sui cittadini. Sul resto del documento di programmazione noi sono state presentate e discusse numerose osservazioni. Credo che una parte sia naturalmente accoglibile, però ripeto, di certo non saremo noi ad avallare l'aumento dell'IMU per i cittadini. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Bagliana, prego. Sì, allora faccio io la dichiarazione di voto e per le premesse un po' fatte prima, cioè nel senso che qui si va a votare praticamente il programma di mandato e quell'altra volta non c'era la possibilità di votarlo, adesso lo votiamo e quindi noi siamo veramente, ripeto le considerazioni fatte la scorsa volta, che su alcuni punti siamo in accordo, su altri siamo contrari su parecchi punti. L'unica, approfitto anche per fare l'ultimo intervento dove c'è il discorso della sicurezza e sulle azioni, collaborare con le forze dell'ordine per controllare la clandestinità
le centrali islamiche, eccetera, eccetera. Cioè io penso che, non so a cosa si riferiscono le centrali islamiche, non penso che in città ci siano situazioni di, non so se era riferimento a situazioni dell'ISIS, non riesco a capire cosa sono queste centrali islamiche in città, voglio dire, quindi ecco, proprio su questo punto ci troviamo proprio, non riusciamo a capire, e comunque il nostro voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere. Qualche altra dichiarazione di voto? No, bene. Schiacci un po' più. Prego, consigliere. Sì, naturalmente io voto a favore, diciamo, della delibera. Volevo ribadire, forse cosa che nel documento che ho consegnato non era stata sottolineata, volevo comunque ribadire la mia contrarietà all'aumento dell'IMU, che è una cosa a sé stante, diciamo, rispetto ai punti che avevo lì segnalato. Quindi il mio voto è favorevole, però ribadendo la contrarietà all'aumento dell'IMU. Grazie consigliere. Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Quanti? Tenete su un attimo. (11) favorevoli. Contrari? 5. Astenuti? Quindi è assente. Allora, votiamo per la immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Sempre 5. Astenuti? Nessuno. Allora, la delibera è approvata con voti favorevoli 11, voti contrari 5, astenuti 0. Passiamo al secondo punto, al punto numero 4. Commissione comunale per le pari opportunità, nomina dei componenti di competenza del Consiglio comunale. Allora lascio la parola all'assessore Caldart, prego. Dunque, avevamo già parlato della commissione quando vi avevo annunciato la pubblicazione del bando, che è stato pubblicato durante tutto il mese di ottobre per la scelta di 7 componenti. Ci sono state 8 candidature, è stata fatta una graduatoria e in base al fatto o meno che fossero stati presentati da un'associazione, supportati da un'associazione, all'esperienza pregressa, il curriculum e come ultimo come ultimo punto di discriminante il fatto che fossero o meno residenti nel comune Vittorio Veneto. La commissione, come sapete, è composta dall'assessore con delega alle pari opportunità, dal consigliere comunale più anziano e poi oltre ai 7 componenti appunto che hanno presentato la propria candidatura, da 4 ulteriori persone, membri, 2 da scegliersi fra i componenti di maggioranza e 2 fra i minoranza, per cui siete chiamati questa sera a proporre le vostre candidature. Si vota con scrutinio segreto. Ah, ok. Grazie. Prego, ribadisco come l'altra volta la mia contentezza perché i lavori della Commissione, che qui abbiamo un ex componente della Commissione, sì, che l'altra volta sono stati
mi pare apprezzati da diverse parti, possano andare avanti. Il fatto che questa volta possa avere 5 anni di lavoro davanti sicuramente consentirà un'attività più corposa di quello che è stato in precedenza. Vorrei però ricordare che il 27 aprile del 2017 qualcuno che siede in questo Consiglio Comunale ha detto le seguenti parole: i diritti individuali delle persone nel nostro sistema giuridico sono garantiti dal titolo primo della Costituzione. La garanzia di questi diritti quindi non ha bisogno di interventi posticci e raffazzonati, frutto dell'ideologia, delle posizioni politiche, io li definisco un po' i post-comunisti. Questo sarà un organismo di pura facciata, destinato a riunirsi ogni morte di Papa. Comunico quindi la non mia partecipazione al voto e me ne vado. Questo è l'attuale Presidente del Consiglio Comunale. Chissà se per coerenza con quello che ha detto 2 anni fa se ne va fuori anche oggi, oppure rimane qui. Grazie consigliere. Non sarà così. Stasera sono contento. Forza, andiamo avanti. Proponete i nomi. O andiamo avanti con la discussione? Avete i nomi? Avete i nomi? Consigliere Dus, ha i nomi lei? No? No, ma io no. Vabbè. No. È scritto così proprio, due sono membri di diritto, 2 membri designati dai gruppi di maggioranza e 2 membri dai gruppi di minoranza, tra coloro che non appartengono al Consiglio Comunale. Sì, infatti no, se no non tornano i conti. Perché nella delibera c'è proprio scritto, delibera di nominare quali componenti della Commissione Comunale, 1 o 2 maggioranza, 3 4 minoranza. Sì, certo, questo è previsto. Una preferenza per scheda. Se voi avete 2 proposte di qua e 2 proposte di là, alla fine non importa quanti voti, basta che un nome, sì, ma in tutto, se voi avete già i 2 nomi per la minoranza e 2 nomi per la maggioranza e non ce n'è un terzo in più, alla fine 4 sono i nomi. Cambia solo il numero di preferenze. Guardate un attimo. Per questo chiedevo se prima volevate dichiarare i nomi, però alla fine 4 sono. Noi siamo in 2, votiamo un nome. Loro in 3 vanno Il punto è, non è che batti, se capisci qual è la maggioranza, però sempre che vedi da quelli che poi non è detto, perché se poi per cortesia gli altri scrutatori. Per cortesia gli altri scrutatori. Facciamo i nomi, dai.
Dai. Di nomi. Voce alta. No, i nomi ad alta voce, grazie. 1. Sonia PC 1. 2. Sonia PC 2. PC Sonia 3. 4. 5. 1. 2. 3. 5 e 6, quindi totale chi è per la maggioranza, chi è per la minoranza? Per quello che vuoi la designazione? Infatti, cioè bisogna dare due nomi, cioè ragazzi. Il primo che nome aveva? Spedicato, perfetto. Numero di voti? 2 Spedicato e 3 Fantoma letterale. Buon, perfetto. Va bene, 4 scusa. Buon. 4 Fantoma, ok. Va bene, si è capito che per la minoranza sono questi. Allora, i nomi per la maggioranza sono Piccin Sonia, Botteon Tiziana, i nomi per la minoranza sono Spedicato e Fanton. Bene. Allora il nome del consigliere comunale eletto con la maggioranza, cifra individuale costituita del numero dei voti di lista aumentata della preferenza di voto, stante al fatto che il consigliere Darè rinuncia, il consigliere Rosset rinuncia, il consigliere Parrella rinuncia, il consigliere Rasera rinuncia, il primo disponibile e che è il consigliere Pagotto. Quindi il nome sarà Pagotto. Bene. Adesso, scusa Presidente, adesso che abbiamo tutti i nomi, il Sindaco formalizza la nomina e quindi la Commissione, appena arriva la formalizzazione, può essere poi convocata e inizierà la propria attività. Bene. Allora, se non abbiamo nulla da dire, possiamo passare alla votazione. Passiamo alla votazione. Questa dell'immediata eseguibilità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Vabbè, io contrari nessuno, astenuti nessuno, unanimità, la delibera è passata all'unanimità. Passiamo al punto numero 5. Istituzione del registro dei crediti edilizi. Qua c'è il consigliere, sei tu che poi, chi è che lo illustra? C'è qualcuno che... Allora il sindaco illustra il significato dell'istituzione del registro dei crediti edilizi. Grazie. Allora, con questo provvedimento si intende istituire il registro di crediti edilizi. Crediti edilizi, cosa si tratta? I crediti edilizi sono un istituto che permette
diversamente da quello che si poteva fare prima, di avere comunque il diritto sui metri cubi edificati posseduti, ancorché l'immobile che li genera venga abbattuto. Questo credito edilizio poi è stato trattato dalle le leggi successive alla 11/2004, in modo tale da acquisire anche delle peculiarità che prima non aveva, tipo la sua commerciabilità in ambito comunale. Si fa obbligo di istituire questo registro dove annotare praticamente i metri cubi di cui si ha diritto pur non esistendo più l'immobile che li ha generati e anche il loro destino. E questo obbligo è stato esteso anche ai comuni ancora privi di PAT, quindi per noi è obbligatorio istituirlo. È un semplice registro di cui credo che abbiate visto in allegato il suo formato, dove appunto poter annotare questi metri cubi che ciascuno di noi nel momento che dovesse abbattere un suo immobile, dei quali mantiene il diritto. Null'altro. Diventa sempre più impellente l'obbligo del suo uso, quindi per poterlo usare bisogna istituirlo. Passiamo alla semplice istituzione di questo registro. È un obbligo praticamente. Grazie Sindaco. Bene, se vogliamo passare alla discussione, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa. Consigliere De Antoni, prego. Non so se ho capito male io, però mi è sembrato di capire che questo registro, in base alla legge 32 adesso, sì, 32, viene previsto per questi interventi di rinaturalizzazione. E però l'articolo 4, che dice appunto di istituire questi registri, dice anche che la Giunta regionale con suo provvedimento da emanare entro 4 mesi definirà i criteri attuativi e le modalità operative, le modalità applicative ai termini da osservarsi per l'iscrizione, le modalità per accertare, tutta una serie di cose. E dice che poi entro 12 mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale, di questo provvedimento che non è stato ancora adottato, credo, segretario, che non è stato ancora adottato, quindi entro 12 mesi i comuni approvano con le procedure di cui, eccetera, eccetera, e fanno sto registro. Quindi mi sembra, non so se sbaglio, chiedo, non è un intervento polemico, chiedo, mi sembra che sia troppo anticipato a questa istituzione di questo registro, perché in qualche modo crea nei confronti delle persone che hanno questo interesse, crea un'aspettativa inutile, perché se anche domani io vengo dicendo che ho demolito questo fabbricato e che ho 1000 cubi da registrare, vabbè, proverete a scriverlo su questo, qualcuno lo scriverà su questo registro, ma non avrà nessun valore, perché ho visto per esempio i registri che sono stati fatti in altri comuni con la legge del 2004, lì hanno addirittura fatto 4-5 pagine di normative per come si mettono, i tempi che ci sono, quindi nulla questo sull'istituzione. Mi sembra che sia in questo momento inutile, inutile, con il rischio di creare nella gente un'aspettativa, dice: ma caspita, avete fatto il registro, adesso ho 1000 cubi qua, che faccio? Non potete fare niente, da quello che ho capito io. Abbiamo approfittato di questo consiglio, il primo disponibile per approvare, per andare all'approvazione dell'istituzione di questo registro, proprio perché i nostri uffici, in virtù anche di altre normative parallele, ne hanno ravvisato la necessità fin da adesso, e quindi non c'è motivo di perdere tempo, l'ho istituito. Ben venga, Ci sono anche altri, altri motivi che inducono a questa istituzione, perché
ci sono delle previsioni per i comuni che non ne sono dotati, quindi ci conviene farlo, è una formalità perché alla fine è stata una sarebbe formalità. stato interessante sapere quali sono, ma nulla questo, insomma, è una cosa che non vale, che non se li interessa possiamo posso chiedere, anche posso sì. Ok. Ha finito? Sì, grazie. Grazie consigliere. Allora, consigliere Balliana, prego. Sì, anch'io mi sono un po' informata nel merito. La cosa che trovo strano anch'io è istituire adesso questo registro dei crediti edilizi senza essere dotati di un regolamento di gestione del credito. L'abbiamo anche evidenziato in commissione. E proprio perché nel regolamento poi viene sviluppato le modalità, insomma, e i vari valori anche del credito stesso. Tra l'altro il credito edilizio viene anche come non è solo demolire per avere le volumetrie, ma c'è la possibilità anche della premialità, cioè se uno ad esempio sposta un manufatto, insomma, che è impattante per la viabilità o quant'altro, può avere come contraccambio crediti edilizi, no? Però appunto se viene fatto un regolamento o quant'altro noi riusciamo a completare tutto e armonizzare la cosa. La vedo veramente prematura e anch'io non capisco proprio le motivazioni e spero che siano, mi dispiace che non ci sia nessuno dell'ufficio tecnico, non so se il dirigente può rispondere, però ho visto anch'io negli altri comuni che prima hanno approvato il regolamento e poi hanno istituito il registro del credito edilizio. Ecco. La mia perplessità è proprio su questo. Ho capito che ci sarà una pianificazione, ma nulla vieta che non ci fosse stato il regolamento prima, non riesco a capire perché non sia stato fatto. Se posso, consigliere. Grazie consigliere, prego assessore. Grazie Presidente. Se posso, il registro che noi andiamo a istituire questa sera è un registro che dà comunque un punto saldo se ci sono delle esigenze, per esempio in città, di, come diceva lei, di demolire dei fabbricati che magari possono essere di impedimento alla viabilità ad altro, quantomeno c'è una certificazione certa di cosa abbiamo demolito e come eventualmente può essere poi riutilizzato. Ad oggi sicuramente mancano tutti gli strumenti di valorizzazione, spostamento e poi dove calano questi volumi. Però mettiamo una pietra ferma che è stato demolito un volume con quelle caratteristiche, con quei volumi e con quelle previsioni urbanistiche. Altrimenti, facendo il suo ragionamento, dovremmo aspettare tutto l'iter conclusivo con il regolamento finale per poi andare magari a intervenire con lo strumento. Ci dà la possibilità oggi di istituire questo credito edilizi, di mettere nero su bianco e cristallizzare una posizione che ancorché demolita sia comunque certificata e certa. Lo spirito è questo. Grazie assessore. Prego consigliere Tonon. Grazie. Prendo per buono nel senso che la penso in maniera leggermente diversa, ma accolgo quello che ha detto lei. Non so se serve per la certificazione o se la certificazione può essere fatta altrimenti, mi spiego. Oggi il piano regolatore fotografa la situazione attuale, quindi se in un determinato posto sono i 1000 metri cubi di cui si diceva prima e vengono poi abbattuti, non c'è nulla che impedisce di dire sì, c'erano perché erano registrati prima, indipendentemente dal registro, anche per, come no? Se oggi ci sono e io li abbatto, registro o non registro, ho la certificazione che l'edificio c'era e ho, come no? Insomma, con le tabelle incrociate, abbiamo parlato di IMU prima, assessore, non mi dica che non c'è la certificazione che l'immobile c'era, con tutte le... Sto dicendo una cosa diversa, sto dicendo che oggi un fabbricato demolito, oggi, se lei va a prendere un fabbricato qualsiasi, se lo demolisce, perde tutti i diritti che ha di quel fabbricato. Il mio dubbio è che siamo tranquilli su questo? Che se lei oggi prende un fabbricato lo demolisce, tutto quello che aveva l'ha perso. Il mio dubbio è che questo non sia sufficiente, mi spiego perché. La norma, a parte che mancano, è stato detto, lo hanno fatto anche altri comuni prima di noi, pur mancando la normativa regionale,
Però parlavano tutte, infatti io, per esempio Padova ce l'ha, Jesolo ce l'ha, sì, ma registro elettronico. Sì, no, non c'entra. Continui sul ragionamento, Allora, non fate botta risposta. Allora, non si capisce. Per decreto edilizio, leggo la norma, non è che me la inventi perché non so nulla in materia, si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'articolo 37. Mi viene un po' da sorridere, consigliere, perché penso quando lei era in regione, perché parlano sempre male, lo metto fra parentesi, di qualsiasi governo romano, che quando fa le norme ovviamente una sfilza di visto il decreto regio, però qua, perché questa è una modifica a un comma solo, figurarsi. I crediti edilizi sono annotati nel registro comunale elettronico, e lo ripeto ogni volta, registro comunale elettronico dei crediti edilizi, RECRED, di cui all'articolo 17,5 lettera E. E sono liberamente commerciabili, giusto? Come ha detto il sindaco, prima non lo erano, oggi teoricamente lo sono perché non sono ancora normati. Il PI, il piano degli interventi, individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo di crediti edilizi mediante l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati, ovvero di previsioni edificatorie lotizzate, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, ovvero delle compensazioni di cui all'articolo 37, nel rispetto dei parametri e dei limiti di cui all'articolo 13,1 lettera K. Facilissimo. Però quello che ho notato, sia in questa che nell'ultima norma citata prima dal collega De Antoni, si parla sempre di registro elettronico. Secondo me è certificato, no, deve essere certificato il registro elettronico. Io ho l'impressione, ripeto, non ho nulla contro questo registro, ma ho l'impressione che, come è stato detto, che non sia carta straccia, cioè non sia in realtà una certificazione che dà diritto a. Punto. Tutto qua. Se mi si toglie il dubbio, sono ben contento. Grazie. Sì, ecco. Segretario, prego per una precisazione. Sì, una precisazione di carattere tecnico rispetto a quello che dice lei. Lei giustamente ha letto un po' la genesi dei crediti edilizi, che è l'articolo 36 della legge regionale 11. Facciamo i conti con quella, sì, ma non siamo ancora maturi per farlo perché manchiamo di PAT, manchiamo di una regolamentazione di questa possibilità. Passiamo invece alla legge, alla Veneto 2050, la legge 14 dell'aprile di quest'anno, e quella è la seconda grande categoria di crediti edilizi che si possono maturare. Quelli si maturano ai sensi delle linee guida che saranno emanate dalla Regione Veneto, è comunque un'emanazione imminente, e sono i cosiddetti crediti derivanti da rinaturalizzazione. Che significa laddove la giunta regionale fisserà i criteri, il comune determinerà con variante al PRG o al PI, ecco, molto più normalmente il PI, per l'individuazione dei manufatti incongrui farà questa regolamentazione, però voi non state dicendo una cosa infondata. Noi stiamo forse precorrendo i tempi, ma abbiamo un precetto normativo che ci dice che entro 3 mesi dall'approvazione della legge il registro dei crediti edilizi va istituito, non regolamentato, istituito. Quindi siamo nella logica di un adempimento formale che, se vogliamo che l'urbanistica in questo comune cominci ad avere un suo sviluppo, a cui dobbiamo adempiere. Insomma. Non c'è altra spiegazione. Quanto al fatto che deve essere un registro elettronico, il foglio Excel è un registro. Un foglio Excel sì. ha i requisiti minimi per essere considerato tale. Sì. Consigliere Bagliana. Sì, allora ringrazio il segretario per la precisazione. Da quello che ho capito la legge prevede entro 3 mesi l'istituzione del registro, ma non del regolamento. Ok, però questo denota, a questo punto va bene che c'è stato il cambio di amministrazione, però denota una parziale mancanza da un punto di vista anche, non lo so, cioè praticamente
È come se dovessi andare in gita e chiedo chi viene in gita, ma non dico dove vado in gita, cioè voglio dire, quindi è una piccola contraddizione. È una piccola contraddizione anche interna e anche di legge, secondo me, no? Cioè perché, esatto, anche la stessa cosa potrebbe essere per uno che può demolire un manufatto incongruo, che però lo va a registrare ma non sa ancora quanto gli viene a favore, no? E quindi è una piccola contraddizione, ecco, va bene, grazie. Sì, cioè è l'incompleto, ma... Grazie, consigliere. C'è qualcun altro che vuole prenotarsi? Qualche risposta? Secondo intervento, basta? Passiamo al voto? Dichiarazione di voto? Neanche? Passiamo al voto? Bene. Assente Denardi, sì. Allora, favorevoli? Quanti sono? 14. Contrari? Astenuti? 2, 16. Allora, votiamo ora per la immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? E astenuti? 2. Allora, sì, 14. Stiamo... Sì. Guardi, sì, ma subito per risponderle, può arrivare una richiesta domani mattina e noi la votiamo immediatamente eseguibile questa sera. Comunque è inutile che andiamo nel pelo nell'uovo quando non serve, entriamo più nel merito grazie. Allora, la delibera è approvata con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 2. Passiamo al prossimo punto. Punto numero 6 dell'ordine del giorno, questo è un punto, chiusura del passaggio a livello su via De Ganutti e progettazione del collegamento con via Callarga e del sottopasso della stessa. Primo stralcio approvazione, progetto di fattibilità tecnico-economica in variante urbanistica. Di questa delibera se ne è parlato precedentemente anche nella discussione del DUP, si tratta di una chiusura di 2 passaggi a livello e con una bretella che verrà fatta, ma lascio la parola all'assessore. Grazie. Grazie Presidente. Prego. Volevo capire se c'è qualche carenza di informazione dei consiglieri rispetto al progetto che avete visto in Commissione. No, dal punto di vista finanziario è fin troppo semplice, quindi magari passiamo anche a un lato tecnico prima. C'è stata... Facciamo l'illustrazione e poi andiamo avanti con le domande eventualmente. È stato approvato con una giunta del 22/11/2018 un accordo di programma con RFI per la chiusura di un passaggio a livello identificato in via Martel a seguito di un accordo di programma su tutta la tratta che da Conegliano andando verso Ponte nelle Alpi prevedeva l'elettrificazione di tale linea. Nell'accordo di programma, che poi è rimasto sostanzialmente, è stato completato con le firme nel suo intero, c'è stato poi un cambio di amministrazione e questa amministrazione con il 26 di maggio, che è stata poi arrivata, è riuscita a vedere
questo accordo di programma e ci siamo resi conto che quello che si ventilava in campagna elettorale, che via Martel veniva chiuso, per la verità poi era vero. C'era scritto che il Comune si impegnava a chiudere il passaggio a livello di via Martel e a cedere il sedime di quel passaggio alle Ferrovie dello Stato. Abbiamo subito fatto un incontro con Ferrovie dello Stato per manifestare che la via non era assolutamente una via di poco conto e che secondo noi non doveva tagliare in due Vittorio Veneto, e che se c'era la possibilità di chiudere altro passaggio a livello per compensare questa chiusura, quindi mantenere l'accordo della chiusura di un casello, ci si poteva lavorare. Con questo spirito abbiamo fatto delle indagini, dei passaggi a livello. Stiamo parlando di via Deganuti Podgora, che è l'estremo sud di Vittorio Veneto, via Callarga, che è subito quella sopra, e via Matteotti. Abbiamo fatto la rilevazione dei flussi di traffico. Ci siamo accorti che il primo via Podgora praticamente aveva un 400 auto al giorno sul monitoraggio di una settimana. Passiamo a 1200 di via Callarga e andiamo a 1800 invece su via Matteotti. A fronte di questo esame, confrontati con Ferrovie dello Stato, abbiamo detto che se c'era un casello che si doveva chiudere in Comune di Vittorio Veneto, credo che quello più consono da chiudere fosse stato quello di via Podgora. Via Podgora però ha un piccolo problema, tra virgolette, che è confinante con il comune di Conegliano. Quindi mentre il passaggio a livello interamente in comune di Vittorio Veneto, la strada Deganuti Podgora è al 50%, metà è in comune di Vittorio Veneto, metà invece è in comune di Conegliano. Sì, è completamente il comune di Vittorio Veneto, però siccome che quella strada è a metà col comune di Conegliano, sicuramente va concertato anche col comune di Conegliano la chiusura di quel casello. E Ferrovie dello Stato in prima analisi non ha visto di buon grado la cosa, perché gli sembrava molto più semplice interloquire solo col comune di Vittorio Veneto e continuare con via Matteotti. Siamo comunque poi giunti a un ragionamento di visione un po' più ampia di via Martel, perché abbiamo visto che con la possibilità di chiusura di via Podgora potevamo ambire non subito ma nel tempo anche la chiusura del secondo casello, quello di via Callarga. Il secondo casello di via Callarga, le previsioni urbanistiche già lo dicono, c'è la possibilità di fare il sottopasso a servizio della zona, diciamo, ovest di Vittorio Veneto, dove adesso insiste la Savno, c'è la zona di Travaso, c'è l'Ecocentro, c'è il GARD, ci sono tutte quelle attività collegate a Savno. In quell'area comunque c'era già una previsione urbanistica di implementazione di zona industriale, che poi è stata cassata con la ricognizione e occupazione di suoli, è stata cancellata. E per ovviare chiaramente che il via Podgora venisse poi chiusa a un passaggio di livello, dobbiamo necessariamente collegare via Podgora in via Callarga, e quindi c'è un progetto di allungamento, di proseguimento, giusto come è già stata intestata la strada sul CARD, che dovrebbe, non so se come posso esservi utile, ma cercate di capire, allunghiamo la strada del CARD fino a che trova via Podgora. Quella sarà una strada fatta con le dimensioni di una strada da usare anche a livello eventualmente industriale, e questo è il primo stralcio che andiamo ad adottare questa sera. Col primo stralcio poi recita che c'è anche la fattibilità tecnico-economica della variante e c'è anche il sottopasso della stessa, considerando il sottopasso su via Callarga. Perché? Perché con i soldi che RFI può mettere a disposizione per fare le chiusure dei caselli possiamo sicuramente coprire per l'intero
la strada di collegamento e quindi la chiusura del passaggio a livello su via Potcora, e potremmo anche attingere fondi per preparare già da subito la canna, il tumbotto, per capire che passa sotto la ferrovia, di modo che un domani mattina, quando si andrà a recuperare altre risorse, bussando alle porte di provincia, regione o altro ente che possa essere in questo senso sentito, noi non andremo più ad interrompere quello che è il traffico ferroviario, perché la prima tranche vuole sostanzialmente definire per l'intero quello che è ferrovia. Con questa sera noi andiamo ad approvare il progetto e andiamo in variante urbanistica. Il progetto di fattibilità economica ce l'abbiamo, abbiamo le relazioni idrauliche, abbiamo tutti quegli strumenti che ci permettono poi per addivenire alla variante. Se ci sono domande, prego consiglieri. Consigliere Dus. Sì. Ecco, magari così, se posso, la prossima volta, siccome abbiamo anche il proiettore, se illustriamo, così magari anche chi ci segue da casa capisce gli interventi che vengono fatti in città, anche graficamente è più semplice seguire. E procedo con alcune domande. Io, innanzitutto credo che, però questa appunto è una domanda, volevo sapere se l'intervento del sottopasso, che appunto permetterà un collegamento maggiore e più fluido con l'ecocentro, sia prodromico all'espansione anche dell'ecocentro, e quindi anche in futuro Savno può intervenire magari facendo, non so, un centro di raccolta dei rifiuti, una discarica. Ecco, chiedo se questo intervento, magari forse il consigliere Gomiero è sa più di me su questa cosa, e siccome Savno ho visto che sta ponendo molto interesse su questo sottopasso, chiedevo se magari un domani lì ci sarà un'espansione da parte di Savno su quell'area. Chiedo inoltre i fondi che RFI mette a disposizione, se non sbaglio lei parlava di una cifra attorno ai 700.000 euro. Quasi 700.000 euro. E questi fondi vengono utilizzati per la realizzazione della strada? In parte. In parte, quindi i fondi che RFI mette a disposizione sono per... Con l'ipotesi di accordo, perdoni se rispondo così, no. Perché magari evitiamo altre, con l'ipotesi di accordo l'intera cifra viene messa a disposizione per 2 volte, perché per RFI 2 sono i passaggi che andranno a chiudere, il primo da subito, il secondo con un temporale di 3-4 anni. Perfetto. Perché evidentemente devo avere io delle informazioni sbagliate, che RFI non mette dei fondi a disposizione per la chiusura dei caselli, ma mette dei soldi a disposizione per la realizzazione dei sottopassi. Ho un'informazione errata io, allora chiederemo perché il DPCM prevede per la realizzazione dei sottopassi, no? Però evidentemente... Continui pure il suo intervento. Sì, continui pure il mio intervento. Per botte e risposte. No, ma magari era utile anche per capire, insomma. Il problema è... Ma anche lui ha il microfono acceso, quindi... Vabbè, okay. È meglio fare prima l'intervento. Sì, finisco l'intervento. Vabbè, niente, la strada, se non sbaglio, avrà una dimensione, costerà 498.000 euro, più o meno, e Savno, da quello che ho capito, ha già messo una parte dei soldi di progettazione per la strada, non per il sottopasso, esatto, il che mi chiedo gli altri comuni che aderiscono a Savno cosa pensino di questo, perché praticamente Savno in questo momento sta pagando una strada del comune di Vittorio Veneto, che a noi cittadini di Vittorio Veneto va benissimo, non è nessun problema, anzi, non so gli altri comuni che idea abbiano a riguardo.
Cosa diversa sarebbe se Savno avesse messo i soldi per la realizzazione del sottopasso, però lo vedremo magari successivamente. Io credo che al di là del risultato di essere riusciti a tenere aperto via Martel, quindi è un punto di caduta sicuramente positivo, dispiace, e qui credo che in questo Consiglio siedano persone che hanno sensibilità ambientali ben più grandi delle mie, che venga consumato dell'ulteriore suolo verde, perché 317, la strada che verrà realizzata sarà una strada molto, molto larga, almeno da quello che ho visto velocissimamente nel progetto. Per ora mi fermo qua. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere De Antoni, prego. Con questo atto noi approviamo il primo stralcio di un progetto generale che comprende anche la costruzione del sottopasso della linea ferroviaria in corrispondenza di via Callarga, per capirci quella che porta al centro, no? Quindi io non ho niente da dire sulla bretella di collegamento tra via De Ganuti e via Callarga, nel senso che facendo questa riusciamo a chiudere quel passaggio a livello e riusciamo quindi a garantire l'accesso a quella zona, che è una zona abbastanza degradata, per dire la verità, cioè sono due fabbricati, c'è quel brutto stabilimento industriale che è una discarica a cielo aperto, penso che magari se qualcuno andasse a guardare quella zona là potrebbe anche fare, ma lasciamo stare, che non è il caso, alla provincia che dovrebbe essere, vabbè, lasciamo stare. Io però sono assolutamente contrario a questo sottopasso, cioè è un'opera, se ho capito bene, se sono Prego. È un'opera che se conosco tutte le cose, ma evidentemente non le conosco tutto, che non è stata richiesta da Rete Ferroviaria Italiana per mantenere aperto il passaggio di via Martel. Cioè, non è che RFI vi ha detto ok, tenete aperto via Martel, voi chiudete un altro passaggio di livello, chiusa. Cioè, se così è, mi sembra che investire una somma così rilevante, si parla di 2 milioni di euro sul DUP, però forse anche il sindaco l'altro ieri ha detto che forse sono pochi, ma anche i tecnici dicono che sono molti di più, ma secondo me ci sono altre priorità su cui investire tutti questi soldi, perché mi direte che i soldi per fare quest'opera sono in parte di Savno, in parte di RFI e poi gli altri ci li darà la regione, speriamo. Però sono sempre soldi pubblici, cioè se Savno spende soldi per sta roba qua, poi in qualche modo si rivale sulle tariffe, sulle utenze, perché i soldi Savno li prende da noi, RFI non so da dove riprende alla Savno, RFI lo stesso aumenterà le tariffe, è sempre... È una SPA. Per cortesia, lasciate finire l'intervento. Ok. Sì, diciamo RFI è comunque una società pubblica, diciamo, e quindi comunque sono soldi pubblici. La Regione potrà anche mettere dei soldi, però comunque potrebbe darci per altre iniziative che sarebbero, secondo me, molto più interessanti per il nostro comune. A meno che non ci sia un disegno che io non conosco, ma che sarebbe stato magari bello inserire nel DUP, in cui si è a conoscenza di una serie innumerevoli di richieste di ampliamento della zona industriale o di richieste di imprenditori che vogliono insediarsi nella zona industriale di Vittorio Veneto, a meno che con la società autostrade abbiamo già ottenuto che magari quell'opera che c'è possa arrivare lì e quindi fare l'uscita un altro casello dell'autostrada anche in quel punto lì, a meno che, voglio dire, però... Queste cose dovrebbero essere, perlomeno presentate, dovrebbero essere documentate e quindi anche noi potremmo essere in grado di apprezzare o di condividere o non condividere la proposta. Cioè, a me sembra che l'opera in questo momento, dalle cose che so io e che leggo, non abbia proprio nessun senso, sia uno spreco di denaro pubblico di oltre 2 milioni di euro, con tutti i problemi di cui avete parlato prima per quanto riguarda il nostro bilancio. Allora, io dico, pensiamoci bene prima di dire sì a questa iniziativa. Nel momento in cui noi approviamo questa variante, comunque, noi approviamo la variante che
nel caso un primo stralcio di una variante generale in cui c'è anche il sottopasso. Comunque approviamo anche il sottopasso in questa variante. Sostanzialmente sì. No, il problema è che il sottopasso, come vi dicevo, ha già la previsione urbanistica, quindi non serve... Non serve variante, però di fatto riconosciamo che l'intervento che stiamo per fare è quello lì. Tant'è che poi quando parleremo del piano annuale, no? Nel piano annuale abbiamo inserito solo un'opera, che è i 498 milioni, però mi domando, c'è un progetto generale o un progetto di fattibilità relativo all'intero progetto? L'intero progetto significa bretella di collegamento e sottopasso? Io non ne ho sentito parlare, non ce l'avete presentato, ritengo che non ci sia. O è stato in giunta non è stato approvato, quindi quel progetto non c'è. E il segretario sa che cosa vorrà dire questa cosa nel momento in cui andremo a approvare il piano annuale, le modifiche al piano triennale. Allora, lei ha capito cosa volevo dire? Si è capito bene, ecco, basta che abbia capito bene. Lei sa che se noi approviamo questa cosa qui, poi quando approviamo il prossimo punto, ha capito? Va bene? Basta. Può spiegare se lo... Scusi, ha concluso l'intervento oppure voleva concludere? Io completo dicendo, completo dicendo che sono assolutamente contrario a questa iniziativa del sottopasso. Limitiamoci a portare a casa un grosso risultato che è stato ottenuto anche a seguito della discussione fatta in Consiglio Comunale, perché gli incontri con le RFI li avete fatti dopo che il consigliere De Bastiani aveva portato in Consiglio questo argomento, e poi diciamo, ne abbiamo discusso, il sindaco ha detto parole, come faccio a modificare un contratto che è già stato siglato? Io le ho risposto, si ricorda? Una cosa simile è successa anche a noi nella parrocchia di Salsa e l'abbiamo ottenuto, le avevo detto, parole che sono riportate nei verbali che io non leggo ma che ho una buona memoria su questo. Quindi voglio dire, adesso mi ha fatto perdere il filo, comunque voglio dire che secondo me questa diventerà una cattedrale nel deserto e in Italia ne abbiamo già tantissime, quindi pensateci bene prima di andare avanti su questa strada. Grazie consigliere, farei fare l'intervento al consigliere Balliana e dopo rispondiamo alla fine. Grazie. Dunque, in premessa mi sento di ringraziare anche il sindaco per il lavoro fatto e per essere riuscito anche a salvare il passaggio a livello di via Martel, perché era determinante per quanto riguarda anche l'urbanistica, penso, di Vittorio Veneto e anche del quartiere, insomma, quindi secondo me lo sforzo fatto è premiante, insomma, ecco. E logico che poi sorgono dei dubbi quando andiamo poi a dare una controparte, no, a quello che è quello che in teoria ci ha dato RFI. Allora, avevo chiesto anche in commissione se era proprio necessaria la strada di collegamento poi per fornire, per dare la possibilità al collegamento tra via De Ganuti e via Callarga, perché c'è un'altra strada un po' più ampia che è però realizzata in sterrato, che sfiora l'autostrada, però in commissione mi hanno detto appunto che questa strada è condivisa con Conegliano, quindi c'è difficoltà poi a scorrere, sì, a usarla, insomma. Però in effetti adesso il consigliere D'Antoni fa sorgere dei dubbi anche sul discorso dell'intera opera, no? Perché si è passati da un semplice tenuta di passaggio a livello, adesso andiamo anche a implementare tutta la zona attraverso una strada di viabilità, di collegamento e poi un eventuale sottopasso, quindi la cosa si fa un po' più corposa e vorremmo chiedere delle delucidazioni rispetto alle spese, di essere un po' più precisi. Il Comune, da quanto ho capito, anticipa i 500.000 euro e poi ci sarà nell'accordo è previsto che ci sarà uno stanziamento di RFI o di Ferrovie dello Stato di
670.000 euro più altri 670.000 euro, da quello che ho capito. Condivido con il consigliere D'Antoni che sono sempre soldi dei cittadini, al di là che provengono da RFI, da Sarno o dal comune, voglio dire, quindi le scelte sulle opere da fare vanno ponderate a prescindere da dove poi arrivano i finanziamenti. E come dice D'Antoni, un discorso è che se vogliamo dare la possibilità anche di sviluppare parte della zona industriale di là, allora insomma vale la pena anche di provare a fare la cosa. Altra cosa è che se serve solo a Sarno, insomma, a Sarno per portare il camion di qua e di là, insomma, dal centro di raccolta, allora fa un po' pensare, ecco la cosa. Grazie consigliere. Altri interventi? Possiamo procedere? Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. Una curiosità. Avevo chiesto per questo punto all'ordine del giorno la determina d'incarico e mi è stato detto che non c'era, mi è stata gentilmente fornita copia di una lettera della Savno nella quale il Presidente diceva che il CDA aveva deciso di pagare, di farsi carico dei costi di questa progettazione. La domanda, che non vuole essere né villana né sospettosa, è Savno che ha dato l'incarico o il Comune ha dato l'incarico, tanto per capirci? Perché prima che mi diate la risposta non vorrei che Savno avesse deciso per il Comune cosa che si fa, punto di domanda, sì, tanto per essere chiari. Perché? Perché dico questo? Sindaco, capisco, però sa, quando vedo nella lettera che Savno ha visto il progetto il giorno prima della giunta, che venisse passato in giunta, non è che mi piaccia molto, se devo essere sincero, e lo si evince benissimo perché il CDA il giorno prima decide di stanziare i 38.000 euro, se non ricordo male. Non è molto bello, con tutto il rispetto della Sarno, che è una società pubblica, però con una grossa partecipazione, addirittura maggioritaria, se non ricordo male, da parte di una società privata. Francamente, farci dettare l'agenda, come si dice a qualcun altro, non piace, non a me, credo, anzi ne sono certo, a nessun vittoriese. Per quello chiedevo se l'incarico di fatto, diciamo così, è stato dato dal Comune di Vittorio Veneto, pur anche se poi il Savno si è fatta carico del pagamento, perché ripeto, Savno ha avuto, visto e diciamo così vidimato, dato il proprio parere positivo il giorno prima della giunta, e questo francamente mi ha lasciato un po' perplesso. Mi fermo qui perché altre cose non sono state dette e ricalcano il mio pensiero, grazie. A parte, questa sia una sottolineatura, e il consumo, non sono contro le opere pubbliche, però diciamo che, volendo in maniera asettica, anzi direi quasi accademica, guardare la cosa, andiamo a fare una strada che per certi versi non sarebbe servita. Punto. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Velocemente sì, ovviamente voglio esprimere la mia soddisfazione per il risultato che l'amministrazione, il sindaco ha portato a casa su via Martel, che se non fosse andato in porto sarebbe stata una disgrazia per il quartiere di Ceneda. Mi riallaccio all'intervento che ha fatto che mi hanno preceduto. Io purtroppo non ho potuto essere in commissione, vorrei capire se alla fine al Comune, se costa e quanto costa al Comune, con anticipo, non anticipo, ma alla fine se c'è una spesa oppure se quei costi rientrano tutti quanti attraverso vari finanziamenti. Grazie. Grazie consigliere.
Altre domande per il primo giro? Ok. Prego, Assessore. Allora, il costo di progettazione sostenuto da Samno è un costo di progettazione per l'intero. Samno non ha dato l'incarico per progettare la strada di collegamento su via Callarga e via Samno e Podgora, ma ha dato l'incarico per fare l'intera progettazione. E perché? Perché a Savano l'interesse è quella del sottopasso, è quella di riuscire a avere un'attività che sia fluida, dove non ci sono i camion 6, 7, 8, 10 fermi al passaggio a livello, con tutto quello che può poi comportare nella gestione di un'attività. D'altro canto quel passaggio, quel sottopasso è là da sempre e nessuna amministrazione, io dico per fortuna, l'ha mai ritenuto inutile, bastava cancellarlo. E invece per fortuna tutte le amministrazioni che si sono succedute l'hanno confermato, e tra le altre cose per un eventuale, speriamo che l'economia ritorni, se no pace, ci sia uno sviluppo industriale di Vittorio Veneto, nostro malgrado, lì era stato individuato lo sviluppo, perché d'altra parte noi non abbiamo più niente da offrire a eventuali imprenditori che vengono a Vittorio Veneto. Quindi Savno sì, ma Savno perché gli interessa il sottopasso. Quindi la partecipazione di Savno con quel progetto è interamente mirato al sottopasso. Il Comune di Vittorio Veneto cosa spende? Il Comune di Vittorio Veneto purtroppo non può spendere, è lì il dramma, ma può recepire delle risorse, mette a disposizione da RFI. RFI non è vero che finanzia solo i sottopassi, RFI per ogni chiusura di casello ha a disposizione un quid massimo che può arrivare il sottopasso ai 670.000 euro. Però se noi facciamo un'opera di chiusura di casello e per mitigare o risolvere la viabilità investiamo 60.000 euro, RFI paga 60.000 euro. In questo caso col sottopasso, la chiusura e la strada, siccome gli importi in gioco non sono proprio pochi, RFI si è messa disponibile a dare il massimo di 2 contributi al Comune di Vittorio Veneto, ma quello è il massimo del contributo che RFI fa. Se si faceva la strada e c'era la possibilità di in qualche modo fare una viabilità alternativa e spendere 100.000 euro come sono stati spesi per esempio nel comune di Conegliano, RFI paga quanto paga il disturbo, ma non sicuramente mette a disposizione l'intera cifra che è riservata come tetto massimo nel caso di un sottopasso. Cioè se si fa un sottopasso alle ferrovie e si investono 3 milioni, mette sempre gli stessi soldi, il resto sono risorse che si devono recepire. Poi sa, col senno del poi è vero che magari determinate opere possono essere anche viste inutili. Io mi ricordo le battaglie fatte sulla Pinto, io dico che quella è ancora, come si può dire, un po' handicappata, deve essere completata, ma io vorrei domani mattina chiudere la Pinto. Opera in allora sicuramente reputata, come si può dire, una cosa che non si doveva fare. E io sottoscrivo quanto dà il consigliere Bastiani e quando ha fatto l'intervento in consiglio con l'interpellanza eravamo felici perché abbiamo visto che altre persone vedevano sullo stesso lato nostro, però vi posso assicurare che a maggio ci siamo resi conto di cosa c'era scritto in quel documento e già i primi di giugno avevamo i primi incontri con RFI, quindi non abbiamo lasciato dormire nulla. La prima delibera che c'era in giunta era quella di chiudere da RFI, era quella di chiudere via Lioni, di chiudere via Lioni per il rifacimento del ponte e continuava e dare la possibilità di chiudere. Una l'abbiamo approvata, via Martelli, abbiamo detto mai. Gli abbiamo detto mai. E andiamo avanti. Bene. Grazie Assessore. Se passiamo ad ulteriori interventi, altrimenti andiamo avanti.
Perfetto. Prego, consigliere. E il piano di sviluppo dell'elettrificazione della linea ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto prevedeva al suo interno, se non ricordo male, anche l'ammodernamento della stazione del centrale con la realizzazione di un sottopasso. E quest'opera viene riconfermata oppure tutto rimane? Può dirlo al microfono? Che così dopo... Per noi tutto rimane. Anche per RFI naturalmente. Beh sì, dico, per noi tutto rimane a meno dei Via Martel. L'unico capitolo che è stato... Va bene, grazie. Poi se RFI torna indietro, per noi no. Sì. E l'altra cosa che volevo chiedere era se Conegliano è d'accordo con questa... Sì, ne abbiamo discusso assieme domani mattina. Il microfono, Sindaco. Scusa. Sì, abbiamo interloquito e domani mattina prevedo di aver già l'incontro definitivo con l'amministrazione di Conegliano. Consigliere De Bastiani, prego. Sì, mi dispiace insistere, ma non ho capito fino in fondo. Allora, per esempio sul DUP io trovo due cifre, 2 milioni per sottopasso di via Callarga e 498.000 lavori da Deganuti Callarga, 2.500.000, giusto? 2.500.000. Non ho capito se RFI mette 670 o se mette due volte 670, 7714, 1.400.000. Savano mette, vabbè, 38.000. Allora, 2.500.000 meno 1.400.000 resta 1.100.000. Sì. Adesso l'assessore. La differenza lì è un costo, perché io in parte condivido il ragionamento che ha fatto D'Antoni, voglio dire, è una cifra importante e un comune deve darsi delle priorità, no? Mi rendo conto e condivido che è un'opera importante anche questa, però su una scala di priorità forse io ci ragionerei sopra, secondo me c'è qualcosa che potrebbe venire prima. Allora, quello che ancora non riesco a capire è quanto costerebbe al comune questa operazione. Grazie, prego Assessore. Noi mettiamo in bilancio 2 milioni, compresi i 4,98. Noi li abbiamo recuperati, mi diceva, 1 milione e... 1,4. La rimanenza, come lo dicevo prima, bisogna andare a caccia, perché il comune di risorse proprie non è che abbia per far fronti di quanto. E allora nel frattempo dobbiamo creare tutte quelle opere che sono propedeutiche anche al risparmio, perché se noi in un progetto futuro, a parte che i 670 li avremmo comunque persi, ma quello potrebbe essere un problema relativo per tanti, con il fermo della ferrovia per i 15-20 giorni, ma da una stima che può essere fatta si ragiona sull'ordine di 300.000 euro fumati, solo perché l'RFI sta fermo, deve organizzare tutte le corriere, deve organizzare tutto quello che ne segue. Quindi per noi è importante fare tutto quello che si può fare perché quella linea non venga più interrotta e non venga più toccata. Grazie. Consigliere De Antoni. Solo un'integrazione. Scusate, sì, se ho capito, una richiesta solo di precisazione del sindaco. Se ho capito bene ieri, quando era in commissione, ha parlato che il tunnel verrà creato in maniera tale da consentire il doppio passaggio dei camion, quindi almeno 8 metri di larghezza, no? E anche verrà profondo in maniera tale di prevedere anche un'eventuale seconda linea ferroviaria. Non so se ho capito male. Allora, detto questo,
detto dei costi enormi che sono in gioco, detto che al momento non c'è nessuna previsione di ampliamento della zona industriale né di collegamento alla rete autostradale, perché i manufatti ci sono, però molti dicono che sono degradati e che comunque non potrebbero essere utilizzati, quelli che ci sono, perché è passato qualche anno da quando li hanno realizzati, e con tutti i problemi che ci sono stati a Genova, eccetera. Quindi a me sembra che sia davvero che stiamo dando il nostro assenso alla costruzione di un'opera, come si dice, una cattedrale nel deserto. Mi sembra proprio che sia. Io vi invito ad approfondire ancora questo tema prima di decidere su questo. E quindi la soluzione ci sarebbe. La soluzione sarebbe quella: facciamo la bretella. Abbiamo portato a casa un grosso risultato di essere aperto via Martel, e di questo anch'io vi do atto, però aspettiamo un attimo di capire prima, perché se poi anche, mi scusi, no, se anche arrivassero degli imprenditori che vogliono insediarsi a Vittorio Veneto e non c'è spazio, li mettiamo là. Ma avete verificato in Regione se è possibile ampliare una zona industriale in questo momento? Ma no, non l'ha verificato, è impossibile che la Regione abbia detto di sì in questo momento con tutte le zone che ci sono libere. E quindi a me sembra, non a Vittorio Veneto, ma negli altri comuni, cioè finalmente cominceranno a guardare il problema a livello complessivo e non nei singoli comuni. Ad ogni modo, quello che resta è che la spesa attualmente prevista è di 400, per dire all'assessore, 498.000 euro che sono al momento inseriti finanziati con l'avanzo di amministrazione. Poi il costo 2 milioni, mettiamo 2 milioni e mezzo per fare una media rispetto a quelli che dicono 3, 2 milioni e mezzo. Allora RFI darà 670 per il sottopasso, non dà 670 per l'altro passaggio a livello, ne dà un po' di meno, facciamo i grandi, in totale 1 milione di euro mette RFI? 6,70, ma avete detto, mi scusi, che il RFI dà il massimo contributo qualora si faccia il sottopasso. Benissimo, 1.340.000 euro, ne mancano praticamente 498 più 1.230.000, quindi sono comunque un investimento che qualcuno deve tirare fuori, che è rilevantissimo. Savno ne tira fuori un pochi e poi si rifarà sulle tariffe, ne tira fuori degli altri. Valutiamo bene questa cosa, è necessario farlo adesso, ho capito, c'è la ferrovia che è ferma, possiamo fare il lavoro meglio. Però almeno possiamo, ma almeno per favore, è così bello quando uno parla sentire sì, concluda, ho capito, ma anche è difficile. No, ha ragione, per cortesia un attimo di silenzio. Concluda pure. Ma glielo voglio dire, io su queste cose qui ci credo, ci ho lavorato, ci ho pensato. Ma tutti ci crediamo qua dentro. Esatto, però ragioniamo bene, stiamo fino a mezzanotte qui oggi a discutere per Vittorio Veneto, non perché al sindaco piace fare un sottopasso grande o perché stiamo parlando di questo. Allora io chiedo solo, scusate, di valutare bene questo progetto. A me sembra che al momento non sia alla portata delle tasche dei comuni di Vittorio Veneto. Grazie consigliere De Antoni. Bene, dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione di voto? Prego, consigliere Dus, dichiarazione di voto. Sì, riconosciamo che c'è stato uno sforzo e ne diamo atto per impedire la chiusura di via Martel. Io purtroppo ho delle informazioni che differiscono rispetto a quelle che mi sono state date questa sera in riferimento ai finanziamenti e alla realizzazione del sottopasso in stazione ferroviaria e all'ammodernamento della stazione, per cui messi insieme a quanto dichiarato dal consigliere De Antoni, cioè che la spesa mi sembra un po' troppo azzardata, non vorrei che ci trovassimo come con i derivati a prendere delle iniziative che poi dovremo pagare per il resto degli anni e vincoliamo la città per la realizzazione di altre opere. Facciamo la bretellina che serve per chiudere questo benedetto passaggio a livello, così RFI può continuare nell'investimento dell'elettrificazione e pensiamoci un attimo, rivediamo se troviamo dei fondi in riferimento al sottopasso. Se però voi ritenete che avete verificato tutto,
tanto non è che avete bisogno dei voti di pochi della minoranza. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Come dichiarazione Prego. noi abbiamo delle perplessità, ci farebbe piacere anche noi approfondire l'argomento e pertanto ci asterremo. No. Bisogna seguire un attimo le regole. Facciamo la dichiarazione di voto, se vogliamo, e altrimenti andiamo avanti. Do l'ultimo appello per la dichiarazione di voto, altrimenti passiamo alla votazione. Prego, consigliere. Il mio voto è contrario. Il mio voto è contrario perché ho chiesto di togliere da questo argomento all'ordine del giorno, che è la variante urbanistica, ho chiesto di togliere dal titolo il termine sottopasso e di togliere che è questo in primo stralcio. Ho chiesto al sindaco di sapere se c'è stato approvato un progetto preliminare che comprenda tutti gli interventi previsti nella zona, perché quello che noi oggi approviamo è il primo stralcio. Se c'è un primo stralcio ci deve essere comunque un progetto generale. Se il progetto generale non è, questo non è uno stralcio. E questo comporta dei problemi anche al punto successivo, quando andremo a votare la modifica al piano triennale. Se siete consci di questa cosa, andiamo avanti così. Io comunque voto contro. Grazie consigliere. Direi che le dichiarazioni di voto sono concluse. Passiamo alla votazione della delibera. Favorevoli? Contiamo. 11 favorevoli. Contrari? 3. Astenuti? 2. Sono 14, 16. Allora la delibera è approvata con voti favorevoli 11, voti contrari 3, astenuti 2. Grazie, passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. Allora, il prossimo punto va ad esaminare il programma, siamo in 16, il prossimo punto va ad esaminare il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale del 2019. Seconda variazione, approvazione della seconda variazione. Chiedo all'assessore Fasan di illustrare la delibera. Grazie. Grazie Presidente. Allora, schema programma triennale opere pubbliche 2019-2021 dell'elenco puntuale 2019, adozione seconda variazione. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 4, 27 febbraio 19 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l'elenco annuale 2019, si è ritenuto di integrare l'elenco annuale inserendo i seguenti nuovi interventi. Sono 5. Miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola primaria Andrea Paravicini dell'importo di 440.000 euro. E che ho scritto? Ah sì, Andrea, Alessandro, sì, vabbè. No, hai ragione. Lei è molto attento. Io vorrei fosse attento a tutto. Vabbè. Secondo, miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola primaria Francesco Crispi dell'importo di 470.000 euro. Qui questi due interventi sono stati inseriti in questa variazione per avere un punteggio più alto in graduatoria con progetto esecutivo. Pertanto questa sera noi andiamo a finanziare i progetti di questi due miglioramenti di prestazioni. Sono 440.000 euro per l'Alessandro Paravicini, 4,70. Di questi sono 28.000 il progetto per la Paravicini e 31.000 per la Crispi.
Allora, in commissione il consigliere Dus voleva sapere il tipo di finanziamenti. Adesso glieli dico tutti. Sono stati inseriti anche perché una condizione necessaria per essere inseriti in questa graduatoria è che avessero avuto recentemente un intervento di manutenzione statica. Queste due scuole hanno avuto la manutenzione statica e hanno un progetto esecutivo, si spera di prendere un finanziamento pari al 100%, perché sono il 70% per l'intervento più 30% in conto termico, pertanto un bel colpo per questa amministrazione. Poi manutenzione straordinaria scuola primaria a Costella, importo di euro 130.000, qui si vanno, è un finanziamento al 100% dello Stato, fondo perduto, per la sistemazione di controsoffitti. Chiusura del passaggio a livello su via dei Ganuti, collegamento con via Callarga e sottopasso ferroviario, primo stagio dell'importo di euro 498.000 euro. Qui permettetemi, siccome è stata discussa mezz'ora, vorrei fare anche io una battutina, no? Allora, io, Dus, se mi lascia parlare, poi ascolto anche lei. Dus dice che si può pensare a un ampliamento dell'area di compostaggio. Il consigliere De Antoni dice che sono soldi buttati via. Io invece lo vedo come un'opportunità di sviluppo per Vittorio Veneto, anche in funzione, non si sa mai, di un futuro casello. Condizione necessaria, non sufficiente, perché si dovrebbero trovare accordi con autostrade, ANAS, però una condizione necessaria per avere un casello è di avere un sottopasso ferroviario, perché non si può fare un casello e avere subito dopo un passaggio a livello. Allora, siamo fiduciosi che questo possa realizzarsi. A questo punto poi voglio anche dire un bravo al sindaco e all'assessore che ha seguito questa cosa, perché in pochissimo tempo, dopo anni, mesi di colloqui con RFI, noi in pochissimo tempo abbiamo risolto un problema che era via Martelli. Discarica di Forcalla, opere di sistemazione idraulica e fognatura dell'importo di 300.000 euro. Qui alla fine, questo diciamo la verità, è il progetto della vecchia amministrazione, noi l'abbiamo solo finanziato e si va a chiudere, speriamo definitivamente, la cava di Forcai, che ha un costo infinito anche per le casse comunali. All'assessore, al consigliere Dus, non si sa mai chi diventi anche assessore, glielo auguro. Volevo solo, siccome mi ha chiesto in commissione, non si sa mai, magari un'altra vita, che ne so. Allora, noi non accenderemo nessun mutuo, non faremo alcuna alienazione, diversamente del piano opere pubbliche che aveva 1.015.000 euro, non c'è un euro di alienazioni, che vuol dire tutte le cose che sono state inserite verranno realizzate, perché hanno fondi certi. Dunque, finanziamenti esterni, complessivamente avremo cofinanziamenti statali e regionali e provinciali per 1.240.000 euro. Quando ero seduto fra il banco dell'opposizione era la critica più feroce che facevo alla precedente amministrazione, che non dava mai a cogliere i finanziamenti dove erano. Alla fine noi metteremo 860.000 euro di finanziamento, di soldi propri, con un avanzo amministrazione, ecco, allora, tu sei capito? 1.240.000 di cofinanziamenti, 860.000 euro fondi propri, non un euro di alienazioni. Domande? Bene, aperta la discussione. Prego, consigliere Tonon. Grazie. Allora, visto che si è dichiarato disponibile a rispondere alle domande, ne faccio io alcune all'assessore Fasan. Non ho capito perché ha detto che questa sera approviamo solo i primi due progetti.
Ha detto lei, questa ce la proviamo i primi due e gli altri che sono... No, io ho parlato, approveremo i primi due progetti dei delle scuole. Sì, e gli Perché altri? serve un progetto a livello di esecutivo per... Scusate, entrare- allora vorrei evitare che prendessimo delle brutte abitudini, perché altrimenti non gestiamo più il Consiglio. Facciamo tutto l'intervento, prendiamo nota, l'assessore prende nota delle risposte e poi risponde. Grazie. Va bene, allora, io da come è stesa la delibera ho l'impressione che si approvi tutto quello che c'è scritto, non solo i primi due. No, ma siccome lei ha detto questa sera proviamo i primi due progetti, poi si fa tutto l'intervento. Ma scusi, Presidente! No, ho detto, si fa tutto l'intervento e l'assessore sta zitto e risponde dopo alla fine, quindi proceda pure con Va l'intervento. bene, grazie Presidente. Ho l'impressione che approviamo tutto. Volevo capire, a parte una leggera svista, bisogna cancellare un 5 sulla delibera della Giunta Comunale della Crispi, perché c'è un 5 in più. La delibera 206, non la 205. Poi chiedo come mai invece, per esempio, della Costella non c'è la delibera, c'è scritto approvato con delibera di giunta, non c'è il numero e soprattutto non è pubblicata, e quindi chiedo al segretario se si può approvare un progetto la cui delibera sì è stata approvata e sicuramente, come sempre, è dichiarata immediatamente eseguibile, ma non è pubblicata. È la 11-2019, la scuola primaria Ugo Costella, non è pubblicata almeno a 2 minuti fa, fatta salva la mia incapacità informatica. E poi una piccola annotazione, forse più di costume che di altro, perché sono andato ovviamente anch'io a guardare, siccome lei giustamente, Assessore, prima ha ricordato, noi abbiamo sempre fatto così, quando eravamo minoranza, sono andato a guardarmi i verbali relativi all'elenco annuale dei lavori pubblici negli anni nei quali sono stati previsti i lavori a cui lei ha fatto riferimento, cioè di adeguamento sismico o miglioramento a seconda sismico, grazie ai quali adesso è possibile accedere a questi fondi, e devo dire che quelli che allora erano in minoranza, che oggi sono in maggioranza e anche in giunta, o sono usciti o hanno votato contro, tutti. E quindi, come dire, a volte ragionare sulle cose anziché fare solo voti ideologici potrebbe anche andare bene. Parlo per tutti, non solo per voi, anche per il sottoscritto. Avete votato? Sì. Contro l'elenco lavori pubblici, sono andato a guardare. Sì. Dai, capisco, ma guardi che può succedere anche al sottoscritto, però, ripeto, voi tutti, c'era lei, Fasan, Posocco, Sant'Antonio e anche Saracino ha votato contro. No, Costella, io stavo parlando della... No, Costella, Crispi, non Costella. La Costella è tutta da fare. Per la Crispi e per la Paravicini avete votato contro. E invece chiedo a questo punto, proprio relativamente alla Costella, se, siccome credo che le cose vadano fatte, non mi metto a ricitare l'inizio del DUP che bisogna farle dopo averle verificate, eccetera, se è stata fatta una verifica sismica sulla Costella, cioè prima di fare è a posto. Almeno gli uffici mi hanno garantito. No, chiedo. Cioè la scuola Costella da un punto di vista sismico è a posto? Sì. Bene, se abbiamo la garanzia dell'assessore Fasan, insomma, sono ben contento. Non dell'assessore, degli uffici, perché io non faccio verifiche sismiche, io mi fido degli uffici, quello che mi dicono gli uffici. Cioè del service, io ho domandato... Se non è così è colpa degli uffici. No. Io dico che non prendevamo nemmeno questo finanziamento. Se è merito, è merito suo, se è colpa è colpa di qualcun altro. Si ricordi, assessore, che chi si loda si imbroda. Forza che siamo verso la mezzanotte. Andiamo avanti. Prego? Andiamo avanti. Beh, non credo sia un problema, abbiamo fatto più di qualche volta a mezzanotte, pur iniziando dopo. Adesso abbiamo iniziato presto, però siamo a mezzanotte lo stesso, quindi vede che la sua teoria non è sempre vincente. Ma sto tentando. Sta tentando, a fatica.
Continui e finisca, cortesemente. Scusi, non è che lei detti i miei tempi, lei detta i tempi del regolamento. Guardi, ha ancora 3 minuti e poi chiudo. Avanti. Io, francamente, siccome lei all'inizio nel primo intervento che ha fatto in Consiglio Comunale era colui che si ergeva a difensore di tutti. Continui l'intervento. Sì, sto continuando l'intervento. Allora continui il suo intervento e dia seguito a quello che stava dicendo prima. Avanti. Lei nel suo primo intervento in Consiglio Comunale era colei che si ergeva a difensore dei diritti di tutto il Consiglio Comunale. La stessa cosa ha ripetuto stasera. Salvo che, va bene, lascio perdere la scivolata che ha fatto all'inizio perché per questione di pudore e di cortesia. Sì. Comunque finisco l'intervento chiedendo all'assessore Fasan se mi può dare poi la documentazione relativa alla questione, alla struttura, alla diciamo, valutazione strutturale relativa alla scuola Costella. E poi ripeto la domanda, se poi posso avere risposta, se possiamo approvarla non essendo pubblicato e non avendo la progettazione relativa alla medesima scuola Costella. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus? Sì, se l'assessore Fasan avesse per tutta la città la stessa attenzione che ripone nell'area attorno ai laghetti blu, probabilmente vivremmo in una piccola Svizzera, ma così non è. E ne capisco anche le difficoltà. Grande Svizzera. Io volevo capire alcune cose riferite a questo programma triennale. Torno su una spesa che era prevista ancora nello scorso programma triennale e che è quello riferito alla realizzazione del nuovo campo da rugby e degli interventi di riqualificazione delle piscine comunali. Volevo chiedere in termini temporali come avverrà, cioè noi adesso abbiamo una pista d'atletica che è stata sistemata, abbiamo è stato sistemato il manto, manca ancora tutta la questione legata agli spogliatoi e agli spalti, però credo facesse parte di un secondo stralcio. Ci sono delle piscine da sistemare che prevedono un intervento cospicuo perché sono sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista degli infissi e della caldaia. E poi c'è il famoso campo da rugby. E volevo chiedere in termini, ripeto, temporali, visto che prima l'assessore ha parlato di scadenze, di investimenti precisi, di cifre precise, chi viene prima e chi viene dopo e come mai uno viene prima e uno viene dopo, naturalmente. E infine chiedo se è possibile presentare poi un emendamento nella variazione, quindi nel punto dopo, perché io purtroppo sono arrivato in ritardo, ma lo conoscevo già, è stato presentato il PEBA e dal mio punto di vista, siccome uno dei limiti del DUP, ma e anche del programma dell'amministrazione che avevo già sollevato, era quella dal mio punto di vista appunto che c'era una mancanza di visione di come vogliamo ritrovare la città fra 5 anni, come questa giunta vuole riconsegnare questa città fra 5 anni, dicevo dal mio punto di vista una delle opportunità era quelle di rendere una città priva di barriere architettoniche. Per fare questo naturalmente ci vuole fondamentalmente un piano Marshall perché gli investimenti da mettere in campo sono innumerevoli. In questo momento non ne vedo di investimenti perché naturalmente il piano è stato presentato un'ora fa e quindi probabilmente verranno, li troveremo nei prossimi programmi. Nei prossimi programmi. Volevo chiedere qual è la cifra. Per mia colpa sono stato assente prima, se c'è già un'ipotesi di quanto verrà investito dall'amministrazione su questo programma di abbattimento delle barriere architettoniche. E eventualmente se questa cifra non dovesse esserci presenterò un emendamento alla variazione al punto numero 8. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni, prego. Sì. Io mi riferisco all'intervento previsto nel piano annuale 2019,
quello relativo chiaramente alla chiusura del passaggio a livello di Via dei Canuti di cui abbiamo parlato prima. Questo è un primo stralcio di un progetto generale più grande. Mi chiedo se è stato già elaborata la progettazione almeno preliminare e se siano di tutto il progetto e se siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. Quando si inserisce in un piano annuale un intervento considerato primo stralcio, può ripetere l'argomento, scusi un attimo. L'argomento è chiusura del passaggio a livello su Via dei Canuti, il progetto 12-2019 che prevede una spesa di 498 milioni. Chiedo se è stato approvato il progetto preliminare dell'intero progetto, perché essendo un progetto stralcio significa che c'è un progetto generale di cui realizziamo un primo stralcio. Allora, questo progetto generale è stato approvato? Sono state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro? Cito la legge. Chiedo solo questo. Grazie consigliere, prenda nota. Consigliere Bagliana, sì, prego. Solo un passaggio, visto che qui si parla anche di scuola, delle scuole, e vorrei segnalare all'assessore Fasan. Aspetta, perché è una cosa abbastanza importante, quindi aspetto che... Assessore Fasan, volevo segnalarle, perché ho ricevuto delle segnalazioni a mia volta, e che presso la scuola da Ponte, prima si parlava del piano PEBA, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e era su questo che volevo intervenire nel primo giro, e manca un percorso facilitato per i alunni e anche per genitori che hanno delle disabilità. Allora, da Ponte c'è il Gaino e purtroppo non c'è un percorso accessibile e facilitato per qualche alunno che ha una certa disabilità motoria e quindi deve entrare con la carrozzina. La stessa cosa per dei genitori che hanno le stesse problematiche, quindi credo, se riesce a prendere nota di questo, credo che sia un primo intervento da fare nell'immediato. Grazie. Grazie consigliere Bagliana. Consigliere De Bastiani, prego. Allora, punto 1, 2, 3, miglioramento degli istituti scolastici, bene. Chiusura e passaggio a livello, ne abbiamo parlato prima, quindi non serve ritornarci sopra. Discarica e forcali. Opere di sistemazione d'aria e fognatura nel porto, 301.000 euro. Mi viene da dire che la discarica e forcali è la nostra Alitalia, perché... voglio dire, ogni 2 o 3 anni ci sono soldi per la discarica di Forcal. Siamo andati a infilarci, la storia è decennale, quindi ci sono passati tutti, siamo andati a infilarci su una storia assurda, penso, perché alla fine si tratta di una proprietà privata dove è stato estratto del materiale che penso abbia anche prodotto un reddito per i titolari, e adesso che si tratta da quando è iniziato la coltivazione per il recupero, insomma sembra che sia diventata un'opera pubblica. Mi ricordo che, se vado a memoria, deve essere stati stanziati 100.000 euro una prima volta, altri 100.000 euro un'altra volta, che poi tra l'altro erano a titolo di anticipo o prestito. Mi piacerebbe sapere se quell'anticipo dopo è stato restituito. Adesso ci sono questi 310.000 euro, l'assessore ci dice, lo auspichiamo anche noi che sia l'ultimo, però è stata veramente un'impresa folle. Grazie. Consideriamo finito il primo giro di interventi. Assessore, se vuole rispondere. Cominciamo da Alessandro De Bastiani. Sì, sono d'accordo con lei che la cava di Forcale è stata un bagno di sangue per il comune di Vittorio Veneto. Purtroppo è così. Comunque alla fine adesso c'è un progetto approvato dalla provincia
progetto portato avanti dalla precedente amministrazione. Io non sono mai entrato nel merito delle spese che si devono sostenere. Complessivamente è un progetto da 1.300.000 euro, 300.000 li mette il Comune di Vittorio e 1 milione non so come faccia, no, perché che opere farà per 1 milione di euro? Mi sembra una cosa un po' così, però quello è il progetto esecutivo passato in provincia. Abbiamo una proroga fino al 30 di novembre, io mi auguro di poter cominciare i lavori prima del 30 di novembre e il Comune farà la sua parte. Di seguito cosa farà il Comune? Il Comune metterà un tubo che porta fuori l'acqua dall'acqua piovana dalla cava. Il progetto cosa consiste? Nel tombare la cava con un telo e con 1 metro di terra che non lascia passare l'acqua, pertanto si formerà un deposito di acqua che dovrà essere portato via. Il compito del Comune è raccogliere quell'acqua e portarla via, ecco, attraverso via Trementina fino al Sora. Quello è il progetto. Diciamo che abbiamo anche fretta a finire perché come da convenzione il Comune deve pagare l'affitto di quell'area. È €1 al metro quadro, pertanto sono 20.000 euro l'anno che per i prossimi 5 anni dovremo elargire ai proprietari. Ecco. Questo. Poi sono d'accordo su tutto quello che hai detto tu, interverremo quanto prima, andrò a verificare. Poi, Paravicini? Siete stati bravissimi a prendere il finanziamento di 480.000, però avete fatto un errore, avete cominciato i lavori e finiti i lavori prima di prendere il finanziamento, pertanto finanziamento perso. È andata questa amministrazione in regione con fondo della regione, un avanzo di amministrazione, non so, un fondo di un progetto, ci ha ritornati 380.000, pertanto 100.000 sono sempre persi. Giusto per ricordare, la Costella è stata finanziata perché c'erano i requisiti di finanziamento, cioè che era staticamente a posto. Non credo, verificherò anch'io, anzi faccia domanda di accesso agli atti e verrà. Poi adus, piscina e campo da rugby. Questa è una buttata. Voi avete messo 500.000 euro che devono ancora arrivare, divisi in 2 progetti da 250.000 euro e 250.000 euro di alienazioni. Noi sappiamo tutti qui dentro che le alienazioni servono per posteggiare i progetti ma non realizzarli mai, perché il Comune di Vittorio non riuscirà mai a vendere 500.000 euro di immobili. Pertanto voi siete stati bravi a metterlo dentro, noi saremo bravi a realizzare. Adesso che appena arriveranno i soldi decideremo dove farli. C'è anche, mi sembra che avete accennato voi prima, c'è anche la possibilità di spostare il campo da rugby in una cittadella, futura cittadella dello sport. Però lasciamo che arrivino i soldi, se no di cosa parliamo? E il PEBA a rispondere, ma come si fa a inserire finanziamenti in un progetto che deve ancora essere realizzato, è stato solo presentato questa sera. Quando il progetto sarà esecutivo sei arrivato in ritardo, ma mi sembra sono 750.000 euro da spalmare in 10 anni. Speriamo di farlo in 5 e metteremo tutti gli anni la giusta quota per realizzare il PEBA. Altro non posso promettere, però per finanziare ci vogliono progetti, autorizzazioni, progetti esecutivi o definitivi almeno. Non un'esposizione su un cartellone. Va bene? Se avete altre domande. Insomma. Mi sembra che ci sia una risposta dovuta al consigliere.
Ah sì, via del sottopasso. No, in questo momento con un avanzo di amministrazione abbiamo finanziato la strada e il tombotto e basta. Il progetto complessivo verrà inserito nel piano opere pubbliche 2020, indubbiamente. Poi un anno... Sì, beh, no, dai. Un attimo, ho finito, Assessore? Sì, ho finito. Bene, allora passerei al secondo intervento del... Dimmi. Allora concludiamo con le domande. Sì, ripete pure la domanda. Beh, non l'hai fatta a me, l'hai fatta al segretario questa. Non è compito mio. Scusa. Allora. Scusa. Sì. Diamo la parola al segretario che risponde al consigliere Tonon. Allora, rispondo al... Prima il consigliere Tonon e dopo... Allora, sì, il consigliere Tonon chiede se la delibera che viene citata nello schema nella proposta di delibera del Consiglio Comunale priva del numero del registro sia possibile e della pubblicazione. Sì, assolutamente sì, in quanto per giurisprudenza costante l'immediata eseguibilità, è per questo che è così importante, decorre non dal momento della pubblicazione ma dal momento dell'adozione della delibera. Ormai questa è, come dire, la giurisprudenza è stata altalenante su questo punto, in questo momento è costante ormai da anni. Quindi è possibile. Aggiungo che qui c'è un'abitudine molto virtuosa che è quella di approvare i progetti preliminari di opere che non superano il €1.000.000, ma secondo il disposto del codice dei contratti le opere con importi inferiori al €1.000.000 avrebbero bisogno di un elaborato progettuale ancora più, come dire, più di sintesi e ancora più approssimativo rispetto al progetto preliminare, che è il cosiddetto progetto di fattibilità, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che non necessita di approvazione, si dice solo ove previsto, però non ha mai detto nessuno dove sia previsto, per cui in teoria, voglio dire, complimenti, lo fate da anni, vedo, e quindi a maggior ragione il fatto che una deliberazione di giunta comunale non riporti il numero di repertorio di registrazione è ancora più... a onor di cronaca le dirò che io e il sindaco l'abbiamo firmata prima di entrare qui in Consiglio Comunale quella delibera, ma ripeto non è fondamentale, non è essenziale questo. Ecco, c'era anche il consigliere De Antoni che chiedeva come si colloca un primo stralcio di un progetto, di un'opera pubblica rispetto a un progetto generale che non esiste. Lei sa bene consigliere, che il rapporto tra il progetto generale e stralcio e i progetti stralcio è un rapporto da genere a specie. In questo caso sì, perché il progetto generale è generale e lo stralcio invece va a specificare ed è relativo a una fase progettuale più dettagliata. In questo caso noi stiamo parlando di un primo stralcio comunque a livello di massima, a livello di fattibilità tecnico-economica. Quindi non siamo nello stralcio comunemente inteso, che è il dettaglio progettuale che fa riferimento a una progettazione generale, generale o di massima o di fattibilità, come si diceva una volta. Quindi siamo sul piano di due approssimazioni progettuali che secondo me non meritano la considerazione da genere a specie. L'assessore le ha risposto prima, il progetto generale sarà comunque approvato nella programmazione triennale 2020-2022 e in questo momento secondo me è possibile. Chiudiamo questo aspetto che secondo me è molto delicato. L'articolo 128 del decreto legislativo 163 del 2006, che ripete con formula identica l'articolo 14 della legge 109, dispone che un lavoro... In questo momento c'è il 50 comunque, non esiste più quello che lei dice. Io mi auguro che sia trasfuso nel 50. Speriamo che sia stato cambiato, perché altrimenti...
dice che un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale limitatamente ad 1 o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. Questa parere dell'ANA che è ancora del 2011, quindi la legge, non so, quella che lei cita, mi scusi di che anno è? È il 2016. Quindi può essere che abbia cambiato, però se non ha cambiato la normativa qui è proprio chiara. Sì, ma diamo per scontato che non sia cambiata, che quindi se non è cambiata, che avete inserito... il testo sia lo stesso. L'interpretazione letterale mi porta all'elaborazione del progetto preliminare, sì, ma... quello che dicevo prima al consigliere Tonon, è sufficiente che sia elaborato il progetto generale. Di un Provi intervento di oltre 1 milione. Dice elaborato, non approvato. Dice così che purché con riferimento... Sì, però io ho chiesto, visto che è stato elaborato, ho chiesto al sindaco qual è la spesa e neanche il sindaco, è stato elaborato ma neanche il sindaco l'ha visto, maledizione, come mai? Come mai? Non è stato elaborato comunque. È circa 2 milioni, probabilmente un po' abbondanti di euro. Sì, ma io 2 milioni di euro. 2 milioni di euro. Sì. Va bene. Se non ci sono più secondi interventi, io... Sì, va bene, secondo intervento, avanti. Grazie. Allora, Fasan dice che è stata finanziata la strada con l'avanzo di mia amministrazione, giusto? Il cui costo è 498.000 euro, giusto? Poi dice che la giunta precedente aveva messo una cifra di 450.000 euro per la realizzazione del campo da rugby, che si sarebbero dovuti ottenere tramite alienazioni, giusto? Continui pure. No, ma chiedo conferma perché dopo non voglio che devo essere smentito. Quindi la giunta attuale ha preferito mettere da parte per il momento il campo da rugby e realizzare prima la strada, giusto? Perché i soldi c'erano, che erano quelli dell'avanzo di amministrazione. Ma mancano gli altri 500.000 che sono arrivati? No. No, allora, ti ho detto, la strada costa 498.000 euro e i soldi ci sono quelli dell'avanzo di amministrazione. Tu mi dici che non ci sono i soldi per il campo da rugby perché servono le alienazioni. Allora, siccome la strada è un'esigenza che è venuta dopo, politicamente dico, è stata una scelta che questa amministrazione ha deciso di intraprendere, legittima, però sappiamo, e quelli da rugby sanno, che devono aspettare che si vendano degli immobili per realizzare la strada. I soldi invece che arriveranno da Roma, che siamo riusciti a portare a casa, forse verranno messi nelle piscine a questo punto, perché anche i soldi delle piscine non ci sono, o sbaglio? Posso rispondere? Finisca pure l'intervento, perché ipotesi, questa tesi, chiuso. Faccio tutto io. Chiuso l'intervento, ok. Adesso l'assessore può rispondere. Mi verrebbe da dirle le ferrovie non aspettano e il campo a rugby sono 3 anni che aspetta, 2 anni, quanto anni che aspetta? Vabbè. No, io dico una cosa, sono stato ben chiaro. No. Noi faremo il campo da rugby e valuteremo se fare il campo da rugby o le piscine. Unico intervento 500.000 euro quando arriveranno, però troveremo comunque una soluzione a tutti e 2 i problemi. Io ci scommetterei. Voi non avete risolto un problema, voi avete messo 2,50 più 2,50 di eliminazioni che non ci sono. Avete parcheggiato e non avete ancora, dobbiamo ancora recuperare i 500.000 che erano stati promessi e non sono mai arrivati. Allora, di cosa parliamo? Non parliamo né, questa è una variazione di bilancio, non è il piano opere pubbliche da voi approvato. Voi avete messo 2,50 più 2,50. Ma no, sto qua è una variazione, stasera stiamo parlando, se vuoi parliamo anche di qualsiasi altra cosa, ma questa sera stiamo parlando di variazione di bilancio, che non si parla né di campo di rugby né di... No, mi dispiace per te, ma la variazione è altro.
Sì, ma se vuoi ne parliamo, anzi Dopo. ne abbiamo già parlato. Bene, allora passiamo assessore, vice sindaco Posocco, prego. Voglio dire che i soldi per fare il campo a rugby c'erano anche prima, non occorreva mettere 250 più 250, perché c'era un avanzo amministrazione anche prima, quindi la decisione di farlo subito poteva essere presa anche prima. Grazie vice sindaco. Posso, assessore, cioè, un termine temporale, la durata di un'amministrazione. Se avessimo continuato il mandato avremmo fatto delle scelte differenti dalle vostre. Grazie. Allora, secondo intervento per il consigliere Tonon. Grazie, era solo per precisare al vice sindaco che probabilmente anche lui ricorda i tempi quando è stato chiuso, come si può dire, l'accordo relativo a Vittoria, quando abbiamo quindi ottenuto il terreno, gli 8.000 metri su cui era possibile fare il campo. Non c'erano i tempi tecnici allora, ovviamente, per farlo. Cioè, abbiamo messo lo stanziamento per poterlo fare. Abbiamo procurato gli 8.000 metri, abbiamo recuperato anche lo spazio per la farmacia, eccetera, eccetera. Credo che con molta onestà lo stesso sindaco abbia riconosciuto che non è stata una cattiva operazione, punto. Bene, grazie consigliere. Bene. Passiamo alla dichiarazione di voto. Se ci sono le dichiarazioni di voto. Bene, nessuna dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. È fuori Casagrande. Da Denardi era fuori. Allora, favorevoli? Quanti? 10 favorevoli. Contiamo. 10 favorevoli. Sì, contrari? Astenuti? Quanti? Astenuti, scusate, 5. Bene. Allora, votiamo per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 10. Contrari? 0. E astenuti? Sempre 5. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5. Passiamo al prossimo punto. Il prossimo punto è relativo al bilancio di previsione 2019-2021. C'è una variazione di bilancio che è la sesta, con un'applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio del 2018. Lascio la parola al vice sindaco Posocco per illustrare la delibera. Grazie, grazie Presidente. Allora, per quel che riguarda la parte capitale l'abbiamo già, penso, affrontata col punto precedente. Dopo la variazione in parte capitale avremo ancora 328.809,41 di parte libera. Una riflessione sulla spesa corrente va fatta, vi troverete nella variazione, emergono due spese, cioè due mancate entrate abbastanza importanti, che sono 100.000 euro relativi alla riduzione degli introiti da sanzioni amministrative e 46.000 euro 550 in più dalla fornitura calore. Ecco, questi diciamo sono i due punti che emergono in questa variazione di bilancio. Poi sono qui a disposizione, siamo a disposizione per eventuali domande. Bene, iniziamo con la discussione. Consigliere Tonon, grazie. Allora, una piccola annotazione: accade quello che accade tutti gli anni, anche quest'anno, nel senso che le
gli aggiustamenti in corso d'opera ci sono sempre stati e io penso francamente che anche sempre ci saranno. Ma questo, visto che ne ha parlato prima anche il vice sindaco, riguarda gli spostamenti anche e il trascinarsi delle opere pubbliche. Ricordiamo che noi quando siamo arrivati nel 2014 abbiamo cominciato alcune opere che la precedente amministrazione aveva deciso nel 12 e nell'11 e non erano iniziate, ma fra virgolette è normale, non lo considero un delitto. La stessa cosa accade per esempio per il Palazzo Todesco. Se si ricorda, assessore Uliana, lei ha chiesto anche lo slittamento perché non bastavano gli 80.000 della regione, ce ne volevano 120 del comune. Era stato chiesto da lei lo slittamento anche per destinarli al Museo del Cenedese. Inoltre ricordo anche un'altra cosa, che da prima della fine del 17 alla fine del precedente mandato di fatto non c'erano i tempi tecnici per fare i lavori, vista che erano state fatte in meno di un anno e mezzo ben 5 mostre, di cui 2 molto lunghe, per cui non c'erano assolutamente i tempi. Erano stati ovviamente destinati per un altro edificio di carattere museale e culturale. D'altro canto ricordo che soprattutto grazie al centenario l'utilizzo di Palazzo Todesco, che ne dica qualcuno, è stato intenso, non solo intensivo ma anche intenso, e il reperimento dei fondi che è stato fatto da un punto di vista degli investimenti culturali è stato notevolissimo. Centinaia di migliaia di euro sono stati ricavati e introitati da finanziatori privati che hanno o tramite erogazioni liberali o tramite sponsorizzazioni dato la possibilità all'amministrazione di investire cifre cospicue per quanto riguarda soprattutto l'ambito culturale e artistico, e di questo confesso che ne vado fiero. Ricordo anche solo la portata culturale della mostra dei giovani artisti, di cui alcuni dei quali espongono nei migliori musei del mondo e sono stati presenti anche a Vittorio Veneto, per fortuna del centenario. No, non mi pare tutti, però se poi la collocazione qualcuno deciderà dove metterla. Il fatto che non si sia successivamente in grado di valorizzarli non significa che non valgano, punto. Grazie consigliere. Qualche altro intervento? Consigliere Gomiero, prego. Volevo fare una domanda tecnica all'assessore Posocco. Chi 46 o 48 mila euro di integrazione sul piano calore, ma sto piano calore quanto costa? Mi sembra che all'epoca dell'ex attuale sindaco e ex assessore Fasan si spendeva molto meno, e le dichiarazioni dell'assessore Napoli si diceva che avevamo sbagliato tutto, ma forse con 400-500 mila euro si faceva tutto. Adesso non so, è 2 o 3 volte che vedo integrazione, quanto abbiamo speso? Abbiamo cambiato le caldaie delle piscine forse, che sono da cambiare ancora? No, ma quanto abbiamo speso di calore quest'anno? Visto che è giunto altri 46 mila euro. No, non lo so, se non me lo dici. Anche perché ricordo il sindaco, la discarica o De Bastiani di Forcal o via Isonzo, che non ha un metro di ciclabile. Infatti domenica scorsa all'assessore Fasan ho detto: qui finiscono le buche di Vittorio Veneto. Il cartello San Martino di Colle Umberto, c'è la ciclabile, e la lungimiranza della precedente amministrazione ha detto: ha fatto un accordo con la parrocchia, ma non con San Giacomo, ha fatto un accordo solo per la parrocchia e le suore. La città è tutt'altro che la parrocchia e le suore, perché lì gli ricordo che passano 25-26 mila macchine al giorno, 6.500 vanno in zona industriale e gravitano 6.000 persone
su San Giacomo dall'emisfero in giù, perché ormai San Giacomo non finisce più in via Leardi, ma inizia in via sulla rotatoria dell'emisfero, quindi tutta quella zona gravita su San Giacomo. Se mi spieghi per piacere quell'integrazione lì, quanti soldi abbiamo speso fino adesso sul piano calore? Grazie consigliere. Consigliere Balliana, Sì, prego. Sì, solo un appunto, anch'io sul piano calore, nel senso che volevo segnalare, non so se sono direttamente collegati al consumo, cioè alla spesa della produzione di calore, nel senso che a ottobre con quanti gradi c'erano? 18, 20, 22 gradi, c'erano i riscaldamenti accesi nelle palestre in modo anche abbastanza sostenuto, tanto è vero che varie associazioni si sono un po', si sono chieste ma come mai c'è il riscaldamento acceso e fuori ci sono 22-23 gradi, quindi magari lo so che è tutto centralizzato, però magari stiamo un attimo più attenti anche a queste cose qua. E poi volevo chiedere sulla spesa parte capitale, riduzioni di alcuni interventi in ambito di viabilità per 60.000 euro. Volevo chiedere se erano riferiti nello specifico a qualcosa o sono a carattere generale. Grazie consigliere. Sì, vice sindaco, prego. Sì, allora rispondo subito alle domande del consigliere Bagliana. I 60.000 che serviranno poi per, c'è una variazione che servirà per fare il progetto, per prendere i finanziamenti per le 2 scuole, vengono da una riduzione generale di alcuni capitoli dove c'era ancora disponibilità di qualche euro. Al consigliere Gomiero dico che con questa variazione la gestione del calore costa al Comune di Vittorio Veneto 800.000 euro. Ricordo che 5 anni fa costava 500.000 euro. Grazie vice sindaco. Bene, facciamo il secondo giro di interventi. Chi si prenota per il secondo giro? Nessuno? Sì? Sì. Grazie. Prego, consigliere. Una precisazione doverosa, ma per onor di verità, rispetto alle affermazioni fatte dal consigliere Gomiero. Non abbiamo accontentato la parrocchia, è la parrocchia che sta accontentando la città, perché è di proprietà della parrocchia il terreno, quindi lo considero offensivo il suo intervento nei confronti dei parrocchiani. Noi abbiamo semplicemente sistemato e preso un accordo perché tutti potessero utilizzare il terreno di proprietà della parrocchia. E se lei è presente com'era prima tutta la zona a destra, diciamo lungo il muro del monastero, era alquanto degradata, visto che qua si parla tanto di lotta al degrado eccetera rispetto a come è adesso. Quindi non si è voluto accontentare l'uno o l'altro, si è fatto un lavoro di abbellimento, di sistemazione del centro di San Giacomo, punto. E visto che si è lamentato tanto ma questo capisco, come dire, la contrapposizione pregiudiziale anche ideologica di 5 anni, e i 15 anni prima? E i 15 anni prima? No, come no? Lei c'era qua, e cosa avevo fatto? Niente, appunto, io manco male. E poi per quanto riguarda la gestione calore o piano calore, ce n'è discusso molto. No, lo ha detto a lui che non vuole fare niente. Sì, ma Natri aveva fatto... no, l'abbiamo progettata noi, non c'era il progetto fatto così. Va bene. Comunque, Sindaco, sappiamo tutti che ognuno fa un pezzetto di strada e con le risorse a disposizione fa quello che si può. Si è discusso e ci sarà ancora da discutere sicuramente sul piano calore. Io ricordo solo la situazione che abbiamo trovato, l'ho anche detto, non nei cassetti, probabilmente anche sopra le scrivanie da qualche parte nell'ufficio tecnico, ci sono delle foto che sono impressionanti rispetto alla manutenzione che non si era mai fatta. C'erano caldaie ferme, c'erano delle pompe che non andavano, degli impianti tipo la scuola di San Giacomo,
benissimo averla fatta, che non era mai entrata in funzione la pompa, chiaro? E quindi non parliamo solo, come purtroppo si usa stasera anche da parte dell'assessore Fasan, che quel che ha fatto prima è quasi tu sbagliare e quello che si fa adesso è oro. Però, insomma, ma per questione proprio, secondo me, di verità, abbiamo riconosciuto quello che anche questa amministrazione ha fatto di meglio rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Mi pare strano che prima si sbagliasse tutto e dopo è tutto giusto. Oddio, qualcuno è in grado di pensarlo, ma sappiamo anche i motivi. Grazie. Grazie. Consigliere Balliana. Sì, no, velocemente per dare un po' ragione anche al consigliere Tonon, nel senso che funziona molto bene il riscaldamento, nel senso che non sono mai guasti, cioè secondo me il servizio è ottimo di questo punto di vista, nel senso che io mi ricordo 5-6 anni, 7-8 anni fa, c'erano sempre problematiche, si rimaneva al freddo nelle palestre, c'era sempre qualcosa che non andava. Invece adesso, voglio dire, sotto questo punto di vista di gestione, secondo me è buona. Dico solo che magari facendo degli accorgimenti proprio per il discorso legato alle temperature esterne, magari qualche risparmio si può fare, ma solo questo, insomma. Grazie. Consigliere Gomiero. Ricordo al consigliere Tonon che fra 9 anni la piazza ritorna alla parrocchia, se non ho letto male la convenzione, quindi abbiamo fatto un lavoro per 10 anni, ma poi tutta la piazza ritorna alla parrocchia, se sbaglio, no? La convenzione dice che la piazza poi ritorna alla parrocchia, saranno i prossimi, non io di sicuro, che andranno a usufruire, perché gliel'ha prestata per sistemarla, ma non è del comune, ritorna alla parrocchia o sbaglio? Ah. Dalla parrocchia? Va bene. No, tanto non sentono nulla. Allora. Bene. Allora, visto che i secondi interventi sono terminati, sì. La parola al sindaco. Non vorrei far perdere tempo, ma comunque i costi tipici della fornitura a calore, prima di un certo approccio per cui rifiutai la fornitura a calore, ammontavano a 980.000 l'anno, di colpo sono scesi a 6,40 e poi hanno continuato a scegliere in virtù di miglioramenti tecnici che erano stati introdotti. Per ottenere quell'effetto là ho caricato io con le mie suole, con le mie scarpe, posto per posto per ottenere quell'effetto là. Non credo sia realistico dire che c'erano le rane, perché appunto, ma siccome chi mi vede qui oggi e guarda non so che venisse che foto perché ho un qualche dubbio. Insomma, non credo che lei girasse dopo 4 anni che non era più assessore. No, dopo 4 anni, io ho girato finché sono stato assessore, e finché sono stato assessore io non c'era nessuna rana. Bene. Quello che abbiamo trovato noi quando siamo arrivati, lei non era più assessore, cerchiamo di... È abbastanza strano comunque. No. Bene. Io con gli occhi miei, vedendo posto per posto, non era così. Comunque si può far meglio di 800.000 l'anno, perché altri 2 anni e torniamo alla situazione ex ante. Bene. Allora, chiudiamo con le dichiarazioni di voto. Avete dichiarazioni di voto da fare? Niente? Passiamo alla votazione. Segretario. Ecco. Allora, favorevoli? Contiamo. Favorevoli 10. 11 favorevoli, 11 contrari, astenuti, immediata eseguibilità, favorevoli, 11 contrari, 0 astenuti, sempre 5. Allora la delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5. Grazie a tutti, buona notte.